Ok. Quindi è già attivato il canale? Sì, sì, sì. Ok. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, vi prego cortesemente di accomodarvi perché siamo già 6 minuti in ritardo e il pomeriggio è denso di attività. Bene, allora buon pomeriggio dalla Corte Benedettina qui a Legnaro, ex sede di Veneto Agricoltura, ora sotto gestione del nostro campus. Sono Elena Pisani e sono lieta di aprire ufficialmente il workshop agroforestazione, primi colloqui sui sistemi agrosilvopastorali in Veneto. Questa iniziativa nasce come una proposta congiunta da parte dei Dipartimenti Territorio e Sistemi Agroforestali e DAFNAE, Agronomia, Alimenti, Risorse Naturali, Animali e Ambiente dell'Università di Padova, assieme a Veneto Agricoltura e con il patrocinio anche delle associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori. Mi presento brevemente, sono appunto Elena Pisani, sono docente del corso di istituzioni di economia agraria, forestale e scienze nel corso di laurea in scienze ambientali e forestali e insegno anche nel corso di progettazione europea per le foreste e l'ambiente. Assieme alle colleghe Gaia Pasqualotto e Anna Panozzo, che ringrazio sentitamente per l'intenso sforzo organizzativo che è stato profuso in questi mesi per l'organizzazione di questa iniziativa, e alla luce anche di una crescente interesse e necessità anche di informazione e formazione attorno appunto alle tematiche dell'agroforestazione, abbiamo proprio pensato di organizzare questo evento in 2 giornate di lavoro dedicate proprio alla formazione degli operatori, all'aggiornamento ovviamente sulle tematiche dell'agroforestazione. Ovviamente ci saranno adeguate relazioni, per cui ovviamente non ho assolutamente l'ambire in questo momento di specificare che cos'è l'agroforestazione, perché avremo modo di trattarla in maniera estremamente approfondita nel corso del pomeriggio. Mi preme solamente specificare l'organizzazione, diciamo, della tempistica di cosa andremo a trattare. Vi sarà una prima parte dedicata alla comprensione di quelli che sono i principi e le tecniche di agroforestazione. Seguirà una parte relativa alla progettazione degli interventi di agroforestazioni, nonché alle opportunità di finanziamento anche mediante appunto bandi pubblici, alla luce anche delle nuove indicazioni date dalla politica agricola comune, in particolare per il nuovo periodo di programmazione. Non mancheranno anche occasioni ovviamente per poter fare attività di networking, ovviamente abbiamo previsto anche una pausa caffè proprio per questa finalità, ma soprattutto pensiamo nella giornata di domani, per coloro ovviamente che intendono partecipare all'uscita, osservare nella pratica e quindi anche la possibilità di proporre domande e fare riflessioni attorno a quello che andremo a visitare, in particolare l'azienda Saserami di Veneto Agricoltura. Quindi spero che queste 2 giornate siano appunto foriere di nuove riflessioni, nuove modalità appunto di guardare al settore primario, e spero veramente che tutto questo sia di utilità per tutti voi che avete gentilmente deciso di partecipare a questa giornata. Lascio quindi ora la parola al direttore del Dipartimento TESAF, il professor Vincenzo D'Agostino, e al professor poi Gianni Barcaccia del Dipartimento DAFNAE per i saluti iniziali relativi appunto a questa iniziativa. Grazie. Buongiorno a tutti. Sostituisco il professor Barcaccia, che non può essere presente perché è impegnato in un'altra attività istituzionale. Sono Enrico Sturaro, sono vice direttore del Dipartimento DAFNAE, la parte agraria, e devo dire che anche a titolo personale sono interessato da questa tematica. Io mi occupo di zootecnia, mi occupo di sistemi silvopastorali, per cui apprezzo in maniera particolare che questo evento sia organizzato dai nostri enti qui a Legnaro. Mi congratulo con gli organizzatori per il target che hanno dato a questo evento. Non è facile mettere assieme
il mondo della ricerca con la parte formativa, con la parte più strettamente applicativa e poi anche con la parte decisionale, con la parte politica. Devo dire che questo approccio che viene dato è particolarmente utile e credo sia foriero di buone prospettive per lavorare su questo settore anche nei prossimi anni. Da parte del nostro Dipartimento, il Dipartimento raggruppa diverse anime che si occupano di agronomia, di scienze animali, di produzioni agroalimentari. Credo che l'ottica interdisciplinare con cui viene affrontato questo argomento vada particolarmente sottolineata e credo che sia il giusto approccio per introdurre anche nel nostro territorio innovazione in questo settore. Lascio la parola al collega Vincenzo D'Agostino e vi auguro buon lavoro. Grazie Enrico. Buonasera a tutti, benvenuti a questo colloquio. Questo colloquio è un nome impegnativo, un po' antico. Mi è piaciuto molto quando mi hanno proposto questa occasione di incontro, che però è corretta, perché in effetti credo che sia la prima occasione di parlare in modo un po' sistematico, organizzato di questa tematica, no? Poi io, come direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, gioco facile perché ce l'abbiamo nel nome, agroforestali. In realtà è una coincidenza, perché questo nome è nato in tempi in cui forse ancora di agroforestazione parlava qualche pioniere, ma pioniere, no? In realtà voleva essere il nome indicare il dipartimento che si occupa di agricoltura e di foreste al tempo stesso, convivendo diverse anime. Invece siamo arrivati oramai a maturazione e a piena consapevolezza del fatto che il tema agroforestali declinato come parola unica ha un significato moderno, attuale, che sta diventando ancora più attuale anche in virtù di questo cambiamento climatico del quale sentiamo parlare sempre più ogni giorno, no? Perché alla fin fine ci spinge questa filiera a trovare soluzioni che comunque siano più resilienti, che in qualche modo combinino la turnazione annua, no, che abbiamo in agricoltura con filiere a turnazione più lunga e che per questo motivo sono un po' meno esposte alla casualità di qualche annualità sfortunata. Quindi penso che sia interessante, è anche interessante, guardando il programma, il taglio molto operativo che è stato dato, nella testimonianza tutti gli enti, Veneto Agricoltura, AIAF, ANARF, che hanno insieme al Dipartimento da FNAE, che hanno collaborato e messo impegno per questa iniziativa. Io voglio solo ringraziare per essere i patroni, il cuore dell'iniziativa, tre persone, non per togliere niente a tutti gli altri, ma tre persone che hanno veramente dedicato full time le loro energie per organizzare al meglio la giornata di oggi. Quindi mi piace ricordare la dottoressa Anna Panozzo del Dipartimento da FNAE e la nostra ricercatrice, nuova ricercatrice, dottoressa Gaia Pasqualotto, e last but not least la professoressa Elena Pisani. Quindi le ringrazio personalmente perché hanno fatto questa cosa con vero entusiasmo e provando proprio a concepire un'occasione di incontro nuova e in cui le due giornate, i relatori che sentiremo oggi e ciò che vedremo domani in azienda, siano ben armonizzate le une con le altre. Quindi grazie e buon lavoro e vi auguro a tutti buon convegno.
Bene, grazie Vincenzo. Chiamo allora Federico Correale di Veneto Agricoltura per i saluti introduttivi. Grazie Federico. Grazie. Allora, io mi aggrego ovviamente portando i saluti del mio direttore Nicola Dell'Acqua, che oggi era impegnato in un impegno concomitante ma preso prima e quindi purtroppo non è potuto essere presente. E sostituisco anche un'altra persona che, come avrete visto, c'era in prima battuta nei programmi, che è il dottor Giustino Mezzalira, che per una curiosa coincidenza proprio pochi giorni fa è partito da Veneto Agricoltura per altri lidi, altri progetti, ma che in qualche modo incarna la storia, se vogliamo, dell'agroforestazione dentro la nostra agenzia, fin dalle sue origini, come si vedrà poi nel mio successivo intervento nell'azienda regionale foreste. Lui è qui presente, fa anche un intervento, quindi c'è una continuità assoluta, nonostante sia io a portare i saluti di Veneto Agricoltura. Personalmente sono molto ma molto contento di vedere un momento come questo, e ringrazio l'Università per aver promosso questa iniziativa. È un'iniziativa secondo me innovativa, è forse la prima volta che vedo questa sintonia di intenti fra soggetti diversi, una sintonia di intenti reale che comincia ad avere una base scientifica importante in Italia, una base legata a prove sperimentali, a valutazioni fatte congiuntamente da diverse aree del settore primario, dall'agenzia all'università, alla ricerca, agli agricoltori, in vista di un PSR che sta partendo adesso e che quindi diventa una nuova sfida, e purtroppo con il cappello su tutto della grande sfida climatica che è stata già citata e che probabilmente vede l'agroforestazione come una delle frecce che possiamo scoccare in difesa dei nostri redditi agricoli così minacciati da queste variazioni climatiche che purtroppo sono già fra noi, non sono più, è già da tempo. Quindi io, non perdendo altro tempo, visto che il tempo stringe, ringrazio gli organizzatori e confermo la disponibilità massima di Veneto Agricoltura a lavorare tutti insieme su questi temi e a mettere a disposizione le aziende e la rete di conoscenze che in qualche modo abbiamo accumulato negli anni. Grazie ancora. Grazie a Federico. E chiederei ora alle associazioni di categoria della Regione Veneto per il comparto primario, il dottor Carlo Salvan, se può cortesemente avvicinarsi al podio per saluti iniziali. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Carlo Salvan, vicepresidente di Coldiretti Veneto, ma anche presidente di Coldiretti Rovigo, e mi permetto innanzitutto di ringraziarvi dell'invito, perché penso che sia assolutamente doveroso che il mondo istituzionale e della ricerca e della sperimentazione coinvolga le organizzazioni di categoria, perché abbiamo assolutamente bisogno di voi. In questo momento in cui l'agricoltura è messa veramente alle strette, per i motivi anche suscitati, ma che mai come quest'anno, ne parlavamo prima con il collega che avevo a fianco, rischiamo di trovarci ancora in una situazione peggiore proprio a causa di questi cambiamenti climatici che si manifestano in varie forme, trovare delle potenziali soluzioni insieme a tante altre come quelle di cui si parlerà oggi, penso sia assolutamente un momento importante. Un momento importante in una agricoltura come quella nostra del Veneto, ma parlo anche della mia Polesana, visto che domani sarete a pochi chilometri da casa mia, visto che andate a Celegnano, che può essere un'occasione anche pilota per dimostrare che una soluzione, un percorso alternativo si può trovare. Oggi l'agricoltore, è quello che noi ora alla fine cerchiamo di rappresentare, di dare dignità e di garantirne la redditività, chiede disperatamente delle soluzioni da poter mettere in campo ora. Quindi penso che anche la possibilità di reintrodurre o di riprendere quella che era una pratica, una tecnica, una forma di, chiamiamola coltivazione, che purtroppo per tanti motivi abbiamo in qualche modo azzerato, perché il fatto che il nostro panorama sia abbastanza piatto non è sicuramente una bella consolazione. Oggi invece abbiamo assolutamente bisogno di riprendere anche questo tipo di prospettiva che non abbiamo avuto fino a questo momento.
Quindi io mi permetto anche di ringraziare tutti coloro che ci sono vicini in questa fase di poter dare a noi imprenditori agricoli delle soluzioni da poter mettere appunto in campo in questi ambiti. E mi permetto anche di chiedervi in qualche modo 2 disponibilità. La prima è di poter divulgare anche nei nostri territori quelli che sono i vostri lavori di cui sono molto curioso di sentire, perché penso che mai come in questo momento anche i nostri soci, le nostre aziende abbiano bisogno di conoscere da parte vostra il vostro lavoro, di poterlo attuare singolarmente nelle proprie aziende e anche di fare squadra in quelle che sono invece delle esigenze o delle sfide di carattere, chiamiamolo più politico o istituzionale, e in questo caso sto parlando principalmente anche della nuova politica agricola comunitaria che dal 1° di gennaio di quest'anno è entrata in vigore e che ci costringe, scusate il termine, a fare delle cose molto molto discutibili per tanti motivi, insomma, perché sappiamo da dove viene la PAC, non sappiamo dove vorrà andare, ma sicuramente l'ambiente c'è in mezzo. Faccio una battuta velocissima, ne parlavamo anche ieri sera con dei miei soci, dei miei dirigenti, quel benedetto 4% che adesso ci costringeranno a lasciare incolto perché si deve rispondere a una qualche tematica ambientale che ancora ci sfugge, perché non considerarla in chiave agroforestale o di poterla abbinare ad una possibilità di questo tipo. Si eviterebbe così di lasciare banalmente del terreno nudo e si potrebbe fare una funzione sicuramente più interessante e utile. Quindi penso e spero che questo sia l'inizio di un percorso da condividere insieme, vi auguro buon lavoro e ci rivedremo sicuramente presto in occasioni anche magari di carattere congiunto. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie al dottor Salvan e chiedo cortesemente al dottor Gianluigi Pippa se può cortesemente avvicinarsi per i saluti da parte di Confagricoltura. Sì, in questa sede rappresento Confagricoltura Veneta, vi porto i saluti del mio presidente Giustiniani e vi porto anche i saluti di Fabio Boccalari, che è il presidente dell'associazione Piopicoltori Italiani di cui faccio parte, e rappresento il Veneto in quell'associazione. Volevo ringraziare innanzitutto l'Università di Padova e Veneto Agricoltura di averci permesso di partecipare a queste giornate di lavoro interessanti. Il rapporto con Veneto Agricoltura è iniziato già da 5-6 anni fa con un campo sperimentale a Ceregnano sui cloni a maggior sostenibilità ambientale. Io sono un piopicoltore e ormai le limitazioni dei principi attivi e tutte le varie limitazioni dal punto di vista ambientale ci hanno fatto ineluttabile utilizzare questi cloni che sono resistenti alle malattie e le resistono bene, e quindi è importante valutare su questi campi clonali come si comportano nei nostri ambienti. E vediamo positivamente questa connessione tra il pioppo e il seminativo. Potrebbe essere un buon sistema di coltivazione, in quanto può i vantaggi del pioppo sono importanti e vengono messi assieme ai vantaggi di un seminativo. E detto questo, grazie dell'invito e a presto, insomma, grazie. Grazie dottor Pippa, e chiamerei da ultimo, ma non per minore importanza ovviamente, Faccini Stefano della CIA. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Stefano Faccini, vengo a portare i saluti del presidente Gianmichele Passarini che si è trovato bloccato in un incidente e quindi non può venire. La Confederazione Italiana Agricoltori, di cui faccio parte, in particolare della provinciale di Belluno, mi vede come selvicoltore iscritto. E la Confederazione Italiana Agricoltori è sempre stata attenta in particolare anche all'agricoltura nelle zone disagiate, cosiddette disagiate di montagna, oltre che della pianura. E la materia che oggi affrontiamo è una materia che è particolarmente cara, soprattutto nella considerazione del cambiamento che stiamo vivendo anche culturale, ben rappresentato dal predecessore che ha evidenziato che lui fa parte del Dipartimento Agroforestale, ma era un agro-forestale
in quanto le materie sono sempre state considerate un po' a sé stanti. Oggi più che mai invece ci rendiamo conto che la parola ha un significato ben preciso di suo e credo che i lavori che saranno svolti quest'oggi siano importantissimi sia sotto l'aspetto informativo e soprattutto poi di indirizzo che i nostri iscritti, come tutti coloro i quali vivono in rapporto con la terra, potranno portare a casa di aiuto nella loro attività. Quindi io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, dopo questa prima carrellata direi di iniziare ufficialmente quindi i lavori e chiamerei appunto il dottor Mauro Masiero, il professor Mauro Masiero, a relazionare sulla prima presentazione, prima relazione. E la prima relazione appunto titola Agricoltura resiliente e agroforestazione, le prospettive di ricerca del progetto Agritech finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa presentazione si svolgerà a due voci, appunto ci sarà una prima presentazione da parte del dottor Mauro Masiero, a cui seguirà appunto la relazione del professor Teofilo Valmerale. Prego. Grazie Elena e buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, perché evidentemente fa molto piacere essere coinvolti in questi colloqui, in questo primo passaggio su un tema così importante, così caldo, così rilevante. Come diceva Elena, è una presentazione fatta a quattro mani in collaborazione con il collega Vamerali del Dipartimento DAFNAE. E grazie anche perché ci permette di aprire una piccola finestra su un progetto che è partito da poco, settembre dell'anno scorso, che è il progetto Agritech. E quindi vado subito nel dettaglio a dirvi che cosa sia Agritech. Agritech è uno dei centri nazionali di ricerca che sono stati approvati e sono finanziati all'interno del Piano Nazionale di Resilienza e il PNRR ed è in particolar modo il Centro Nazionale per le Nuove Tecnologie in Agricoltura. Ed è un progetto che si articola su una struttura che vedete riassunta in questa slide, piuttosto articolata, che comprende 51 organizzazioni tra università, centri di ricerca e imprese. Si articolerà su 36 mesi di attività, quindi su 3 anni, con un budget molto importante ed ha una struttura tipica dei centri nazionali finanziati all'interno del PNRR, cioè un hub centrale, scusa, ci siamo, ok, un hub centrale, quindi un ganglio centrale che nella fattispecie vede il ruolo dell'Università Federico II di Napoli e 9 spoke, quindi 9 ramificazioni che coprono aree tematiche più specifiche di approfondimento, che sono, ora non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio, estremamente ampie, nel senso che coprono un ventaglio molto ampio che va dalla genetica forestale all'economia circolare, mercati e filiere. Quindi l'obiettivo non è quello di presentare il progetto nella sua interezza, quanto di fare 2 affondi. 2 affondi su 2 di questi SPOC, rispettivamente lo SPOC 4, perché è lo SPOC nel quale il sottoscritto è direttamente coinvolto, ma al di là di questo perché è lo SPOC del quale l'Università di Padova, Dipartimento DAFNAE e TESAF sono direttamente coinvolti anche con il ruolo di leadership, e poi lo farà il collega, lo SPOC 1. Quindi di cosa si occupa lo SPOC 4? Beh, lo SPOC 4 ha una finalità che è quella di promuovere forme multifunzionali e resilienti di agricoltura e di sistemi di gestione forestale per mitigare i rischi legati al cambiamento climatico. E lo fa su 3 pacchetti di lavoro, su 3 colonne sostanziali, che partono con una prima serie di attività che riguardano la identificazione, selezione di quelle che sono tipologie varietali, colture, specie arboree che abbiano capacità di appunto maggior resistenza e resilienza al cambiamento climatico. Non solo in termini di appunto resistenza, ma anche addirittura nella capacità di produrre degli impatti positivi in termini di servizi ecosistemici, in termini per esempio di sequestro del carbonio, piuttosto che di capacità di efficientare l'uso dell'acqua, di capacità produttiva. Per arrivare, salto per un attimo quello di mezzo perché poi lo approfondirò in quanto sono direttamente coinvolto, più in fondo poi a lavorare su quella che è la gestione dei rischi legati al cambiamento climatico.
individuare quelli che sono dei modelli gestionali, quelle che sono politiche gestionali in agricoltura come nel settore forestale, che permettano di ridurre rischi di varia natura, economica ma non solo, legati ai cambiamenti che siamo di fronte, tanto nel lungo termine quanto sotto forma, per esempio, di eventi estremi più intensi, più frequenti. Nel mezzo c'è una parte, appunto il VP42, sulla quale farò ora un affondo, che ha una dimensione invece più legata al sviluppare quelle che sono forme sostenibili di produzione in una logica di bioeconomia circolare, tanto in agricoltura come nel settore forestale. E questo VP2 si articola in 4 task principali, a partire dalla definizione di un network di aziende agricole e forestali con le quali dialogare e testare in campo i modelli che verranno sviluppati, i famosi living labs che ricorrono frequentemente in progetti frequenti, e quindi vedete colloqui, l'idea del dialogo, del coinvolgimento che ritorna. Lo sviluppo di forme di monitoraggio, tecniche di monitoraggio e di pratiche gestionali da appunto poi testare per la valorizzazione di servizi ecosistemici, l'impiego di tecnologie sotto forma di big data e sistemi di supporto alle decisioni per orientare le scelte manageriali e gestionali, e non da ultimo evidentemente la parte di valutazione anche in termini economici di potenziale mercato di servizi ecosistemici e di soluzioni per la bioeconomia. E su questa farò un affondo in quanto la responsabilità diretta del task e in quanto economista forestale, un tema con il quale mi trovo più a mio agio. E che cosa stiamo facendo? Che cosa soprattutto faremo? Vi dicevo, siamo in effetti all'avvio. Cercheremo di indagare un tema che in effetti è, come dire, potenzialmente noto, del quale si discute, ma spesso dandogli non molta concretezza, ed è quella che l'agroforestazione è importante, tant'è vero che i piani di sviluppo rurale, la PAC più in generale, le hanno dato supporto, perché certo produce dei prodotti tangibili, ma produce anche qualcos'altro che sfugge al mercato e all'economia reale. Ovvero produce sicuramente quelli che chiamiamo servizi ecosistemici di fornitura, legname piuttosto che colture, ma produce anche servizi di regolazione, e qui ne avete alcuni esempi, piuttosto che servizi culturali, per esempio paesaggio. Evidentemente l'esperienza anche empirica ci insegna che sui servizi di fornitura parliamo di beni privati, con mercato, con valore finanziario esplicito, con una contabilità ordinaria. Mentre per le altre due categorie parliamo per lo più, passatemi ora una piccola generalizzazione, di beni pubblici senza mercato, quindi con dei prezzi non espliciti, senza un valore economico esplicitato e ordinariamente non contabilizzati. Bene, lo sforzo che si cercherà di fare è di sviluppare dei protocolli per internalizzare anche queste due categorie, cioè servizi di regolazione e culturali, senza ovviamente sminuire o tralasciare la prima. E come in tutte le ricerche che si rispettino, siamo partiti dall'esistente, da quanto esiste in letteratura. E abbiamo raccolto, avvalendoci anche di lavori precedenti, una cinquantina di pubblicazioni scientifiche a scala europea che analizzano proprio i servizi ecosistemici prodotti dai sistemi agroforestali di varia topologia rispetto a forme più convenzionali di agricoltura. E saltano fuori risultati interessanti facendo una meta-analisi, ovvero quel che scaturisce è che in termini di biodiversità, soprattutto specie dell'avifauna e di artropodi, fertilità del suolo e controllo dell'erosione, effettivamente le forme di agroforestazione sono più performanti rispetto a forme tradizionali e convenzionali di agricoltura. C'è invece una situazione di non significatività sulla produzione di legname piuttosto che di prodotti alimentari, quindi di provisioning services. C'è addirittura, sembrerebbe, un impatto negativo, cioè una minor produzione in termini complessivamente parlando di biomassa. A dire il vero, a fare uno sforzo di onestà intellettuale, su quest'ultima affermazione si potrebbe scavare un po' di più. Perché un modo più onesto per quantificare correttamente anche la parte più tradizionale di produzione è quello di fare riferimento a un concetto che è quello di rapporto di terreno equivalente. Ovvero, qual è la superficie che dovremmo mettere a produzione a monocoltura per produrre la stessa quantità di prodotto che avremmo consociando colture diverse. E in questo senso la letteratura ci dice che mediamente i sistemi agroforestali possono avere degli aumenti di resa, o se preferite delle efficienze d'uso del suolo, dell'ordine del 40% mediamente, ma fino al 100% in alcuni casi. Evidentemente generalizzare non è possibile, ci sono differenze importanti a seconda della zona e della coltura, ma è un dato di partenza interessante. Concludo dicendo che evidentemente l'agroforestazione e in generale le pratiche di agricoltura resiliente non si muovono nel vuoto pneumatico, ma si muovono in un contesto socio-economico, ecologico, ma anche politico e normativo. Ed è un esercizio di equilibrismo non semplice, perché effettivamente queste due dimensioni dei servizi di fornitura,
e dei servizi culturali e di regolazione in qualche maniera sono riconducibili a due tensioni diverse che esistono anche nelle politiche. Ovvero da un lato parliamo di bioeconomia circolare e il focus è prevalentemente produzione di biomasse, uso della terra per produrre beni privati. Evidentemente l'agroforestazione, come dicevamo, può dare un contributo di uso efficiente della risorsa terra, diversificazione dei prodotti e dei redditi, ma anche, perché no, prodotti innovativi. Pensiamo per esempio a prodotti fibre tessili piuttosto che bioplastiche, biocombustibili e quant'altro. Dall'altro abbiamo la componente della strategia per la biodiversità, la Farm to Fork, la proposta del giugno scorso del ripristino della natura, produzione di beni pubblici. In questo senso, in effetti, l'agroforestazione a scala mondiale è vista anche dalle Nazioni Unite come la via principale, prioritaria e più efficace per ripristinare terreni degradati. Addirittura su 2 miliardi di ettari complessivi, 1,5 miliardi potrebbero essere recuperati in questa maniera. Concludo e lascio la parola al collega dicendo che indubbiamente il quadro che abbiamo davanti è un quadro complesso. Un'unica soluzione non può risolvere i problemi. Non è la soluzione l'agroforestazione, dobbiamo lavorare su tanti diversi possibili strumenti con un mix di soluzioni basate sulla natura ed eventualmente integrate anche con soluzioni più tradizionali, ingegneristiche, grigie, perché no? Dobbiamo fare evidentemente lo sforzo di ricavare soluzioni che siano contesto specifiche, quindi calate sulle necessità del territorio. Dobbiamo, e questo Agritech si propone di fare ricerca, monitorare gli impatti, magari prendendo spunto dalle buone prassi esistenti. Ne cito una fra le tante, per esempio abbiamo come Italia sicuramente avuto un ruolo pionieristico nella certificazione forestale dei servizi ecosistemici con uno schema internazionale che è lo schema FSC. Ma dobbiamo, e qui ritorno al tema dei colloqui, anche saper dialogare. Dialogare fra di noi, che siamo attori dell'attività, ma anche con gli attori esterni. Spesso e volentieri facciamo ricerca, ma non siamo in grado di comunicarla all'esterno. Coinvolgere la società e il pubblico in largo, evidentemente, è uno dei passaggi fondamentali che abbiamo davanti. Detto questo, lascio la parola al collega. Bene, grazie agli organizzatori per questo invito. Vi mostrerò un attimino qual è il coinvolgimento dei nostri dipartimenti universitari diciamo, sul tema dell'agroforestazione in ambito di PNRR. Grazie a Mauro Masiero che ha presentato un po' la struttura, avete visto, del Piano Nazionale di Resilienza, Ripresa e Resilienza. Io vi illustrerò brevemente lo spoke 1, il cosiddetto spoke sulla biodiversità. È un tema molto importante perché, scusate, è un tema molto importante perché qui all'interno si parla di risorse genetiche e dell'adattabilità di queste risorse genetiche, non solo vegetali ma anche animali e anche microbiche, all'interno di un sistema diciamo, climatico che sotto l'evidenza di tutti sta veramente cambiando a velocità molto elevate. Io con questo tema vorrei introdurre un paradigma nuovo, nuovo l'ho messo tra virgolette perché insomma, l'ha detto prima Salvan, di fatto i nostri territori non sono mai stati privi di alberi, di alberature. Abbiamo avuto anche un modello veneto che è la famosa piantata veneta, in cui i campi erano effettivamente suddivisi da alberature, da filari di alberature. Quindi un paradigma alberi, colture e animali, perché parliamo di sistemi silvoarabili ma anche di sistemi agroforestali, no? Di tipo silvopastorale, in cui questi tre elementi si coniugano in modo univoco in una nuova forma di agricoltura. E questo paradigma nuovo serve per diversi obiettivi, per produrre di più, lo ha detto benissimo Masiero, parliamo di land equivalent ratio, quindi capacità, superficie necessaria per produrre i due elementi separati, colture erbacee e produzione di legno e altri materiali. Però serve anche per accumulare più carbonio, questa è una conseguenza indiretta. Siamo di fronte a un cambiamento climatico indubbiamente, scientificamente dimostrato, dovuto all'accumulo di gas serra in atmosfera. La CO2, l'anidride carbonica, è uno di questi.
e stante il trend attuale aumentiamo di 1 ppm all'anno la concentrazione di CO2 in atmosfera e siamo già a 420 circa ppm. Quindi l'obiettivo degli alberi è anche quello indirettamente di assorbire anidride carbonica e mitigare il cambiamento climatico. Serve anche per aumentare la biodiversità dei nostri campi, che spesso e volentieri sono campi semplificati con monosuccessioni. È vero che quest'anno la PAC ci obbliga a riprendere le rotazioni delle colture, ma spesso e volentieri abbiamo monoculture e monosuccessioni in territori molto ampi. Introdurre gli alberi significa diversificare il territorio, significa anche, l'ho messa un po' grossa forse, salvare il pianeta. Stiamo deforestando un numero, 1 milione circa di ettari di foresta amazzonica eliminati durante il 2022, l'anno di maggior riduzione di questa foresta, di questo polmone della terra così importante. E negli ultimi 4 anni in questa foresta abbiamo eliminato quasi 4 milioni di ettari. L'anno 2022 è stato l'anno più incisivo nella riduzione della superficie a foreste. E dicevamo che non è un paradigma del tutto nuovo perché le alberature c'erano le piantate, i campi suddivisi quasi in modo regolare dalla presenza di questi filari alberati, la vite maritata con le varie alberature, cosa che si sta anche un po' riprendendo anche qui in Veneto. Abbiamo semplificato il territorio, abbiamo semplificato le coltivazioni perché volevamo meccanizzare, rendere tutto più semplice, più agevole, più veloce, a scapito però di diversi fattori negativi, perché nel frattempo, e lo stiamo vedendo dopo 40 anni, 50 anni di questo tipo di gestione agronomica dei terreni, con rischio di erosione, perdita di fertilità dei terreni, riduzione delle rese, perché lo stiamo verificando, e appiattimento del territorio. Ovviamente ci sono territori di bonifica in cui storicamente abbiamo sempre avuto pochi alberi, ma ci sono territori che questi alberi non ci sono più perché sono stati eliminati. C'era nel passato, c'è ancora a livello catastale il famoso seminativo arborato, quindi non è scomparso, ce l'abbiamo come classe catastale. Nell'ambito del PNRR, sullo Spoke 1, vi dicevo, ci occupiamo di biodiversità di tutti i tipi, vegetale, animale, microbica. Vi faccio un approfondimento in particolare sul Work Package 3, lo sviluppo di genotipi a resilienza migliorata, quindi più resistenti al cambiamento climatico, e in particolare sul Task 1 di cui sono responsabile a livello nazionale, che è il confronto di nuove varietà vegetali delle principali piante coltivate, quindi frumento, soia, mais, e come queste si possono adattare in ambienti diversi e in sistemi culturali diversi. E per sistemi culturali diversi intendo proprio il confronto tra sistemi convenzionali, con la monocultura, e i sistemi nuovi di tipo agroforestale. Ci stiamo lavorando perché vogliamo capire le interazioni albero-coltura, vogliamo capire qual è l'effetto della sottrazione di radiazione solare sulle piante erbacee coltivate, in funzione di che cosa? Degli schemi di piantumazione di questi alberi, in funzione della densità, quindi il numero di alberi per ettaro, e in funzione anche dell'età, perché ogni albero, in funzione della specie che consideriamo, ha un'evoluzione dimensionale e di diverso impatto sulle colture erbacee. Ovviamente la radiazione è il fattore più importante, ma ce ne sono anche altri. Si parla di competizione con l'acqua, con i nutrienti, perché sono i fattori che tutte le piante abbisognano per potersi sviluppare, e quindi questi effetti o sinergie, perché ci sono delle sinergie, vanno ovviamente approfonditi. Ci interessa la risposta varietale, perché non tutte le varietà della stessa specie si adattano allo stesso modo alla presenza di alberatura, quindi alla presenza di competizione per radiazione solare, nutrienti e acqua. Ci stiamo lavorando presso l'azienda Sasserami di Veneto Agricoltura, dove
siamo già al 6º anno, se non vado errato, abbiamo questi filari di pioppo che diciamo, sono stati disposti lungo le scoline. Dovete pensare che la interdistanza tra un filare e l'altro è intorno a 40 metri e tra un pioppo e l'altro di circa 6 metri. Vuol dire circa 38-40 alberi per ettaro, grosso modo, che tra l'altro è il minimo, i 50 alberi per ettaro è il minimo che il PSR, il nuovo PSR, sta indicando per ottenere i finanziamenti per i nuovi impianti di tipo agroforestale. Stiamo studiando diverse varietà di frumento in questo momento qui all'interno, le stiamo studiando anche presso l'Università di Padova, qui all'azienda agraria sperimentale, simulando dei sistemi di ombreggiamento a diverso grado di sottrazione di radiazione solare, con, vedete, stecchi di legno che possono probabilmente simulare meglio l'effetto dell'albero, oppure con delle reti ombreggianti a diverso grado di ombreggiamento. Cos'è che vogliamo ottenere da questo PNRR? Vogliamo ottenere informazioni, vogliamo dare risposte, perché la non conoscenza genera paure, genera incertezze. Lo sappiamo che introdurre gli alberi all'interno di un sistema diciamo, di coltivazione convenzionale genera diciamo, tre importanti fonti di incertezza. Sulla resa, il 37% degli agricoltori intervistati dice probabilmente perderemo resa e qualità introducendo gli alberi, un grosso impegno di lavoro, un 20% degli agricoltori risponde in questo modo, e problemi di meccanizzazione. E conoscere vuol dire poter sfruttare, vi dicevo, le nuove opportunità legate ai piani di sviluppo rurale. Il Veneto col nuovo piano propone delle azioni di agroforestazione finanziate fino a 5.000 euro per ettaro e la possibilità di avere 300 euro di costo di gestione annuale di queste alberature. Ecco, voglio concludere con una slide un po' particolare, un po' un ritorno al passato. Questa è la mappa catastale austriaca del 1800 e questa è Legnaro e questa è la Corte Benedettina dove siamo noi. Gli alberi erano riportati sulle mappe catastali individualmente, sia nei cosiddetti broli, ma anche lungo le siepi campestri. Ecco, con questo non voglio dire che ci serve, ma potrebbe anche essere utile, un catasto delle alberature, almeno per studiare o simulare gli effetti di medio e lungo termine a livello anche climatico, di assorbimento di CO2, basati sui nuovi impianti che speriamo tutti possano entrare nei nostri territori. Ecco, questa è la mia conclusione. Grazie della... Grazie al professor Vamerali anche per questa bella suggestione conclusiva e chiamo il professor Tommaso Anfodillo che presenterà una breve relazione sul ruolo dell'Università di Padova nella formazione sull'agroforestazione. Da parte mia anche un personale ringraziamento al professor Anfodillo perché se oggi siamo qui penso che ci sia stato anche un importante intervento da parte sua. Prego. Penso di avere tanto merito. Eccoci qua, bene, buon pomeriggio a tutti e complimenti per la riuscita della manifestazione, della giornata oggi. Evidentemente il tema è di interesse grande perché la risposta è stata veramente per me un po' stupefacente, non sono proprio del settore, devo dire la verità, quindi mi fa molto piacere comunque vedere tanti giovani anche qui che saranno quelli che dovranno gestire i nostri territori in futuro, quindi è importante comunicare e discutere di questi aspetti. Mi ha fatto anche molto piacere che un collega abbia citato il tasso di deforestazione
E questo è un bellissimo segnale, perché vuol dire che tra noi le differenze, no, che c'erano tra gli agrari, i forestali, eccetera, si stanno via via sfumando, perché i problemi sono globali e se non c'è questa capacità di dialogare tra noi diventa veramente difficile risolverli. Quindi è bellissimo che qualcuno del Daphne possa parlare di deforestazione come magari noi possiamo dire la nostra e portare la nostra sensibilità su un ambiente su cui non abbiamo mai di fatto potuto agire direttamente, cioè nell'ambiente, diciamo, agrario. Questa è un'opportunità di relazione molto importante. Volevo fare un ragionamento un po', vediamo, eccolo qui, diciamo, l'idea di proporre un percorso formativo nella laurea magistrale di scienze forestali anche per i sistemi misti nasce un po', diciamo, le motivazioni di fondo possono essere desunte da questo libro qui, che non so se qualcuno di voi ha letto, ma diciamo sostanzialmente, a parte il titolo che è anche forse un po' inesatto secondo me, perché non è che che la terra si stia rinaturalizzando tanto, anzi direi proprio il contrario, stiamo perdendo tanta naturalità, perché la biodiversità si sta riducendo, le foreste si stanno riducendo, quindi, però nell'ottica di questo economista l'idea che il clima che cambia possa influire sulle nostre attività, secondo lui è una sorta di ritorno alle epoche passate dove il clima giocava un ruolo fondamentale nell'economia di tutti, mentre adesso, tra virgolette, ci eravamo quasi un po' illusi di poter controllare tutto. Comunque in questo libro qui, ci sono due grandi, punti interrogativi che l'autore pone su due grandi aspetti culturali. L'aspetto culturale della specializzazione, quindi della monocultura, e l'aspetto culturale dell'azienda come, diciamo, istituto sostanzialmente un po' indipendente dall'ambiente. Questi due aspetti culturali vengono messi molto in discussione dall'autore e trovo che siano anche sostanzialmente il motivo per cui siamo qui, perché anche noi condividiamo, secondo me, questa critica a questi due grandi approcci culturali che hanno dominato fino ad oggi, fino ai nostri giorni. Naturalmente non sto dicendo niente di nuovo per chi ha seguito le lezioni di Lucio Susbel, ecologo degli anni 60-70, no? Quindi molti di noi, i più vecchi, queste cose se le sentono dire da 30 anni, però evidentemente non abbiamo ancora interiorizzato l'importanza di questi nuovi approcci e siamo ancora rimasti a delle strutture che sono, tra virgolette, vecchie. Quindi speriamo che almeno questa pressione dell'ambiente, no, questi cambiamenti climatici ti facciano capire finalmente che è l'ora di cambiare prospettiva. Una frase che prendo dal libro è questa, e dice alla lezione, guardate che non parla di agricoltura, parla di tutte le attività umane nel loro complesso. La lezione è che praticare la monocultura in qualunque settore commerciale, pur essendo efficiente, non è abbastanza resiliente rispetto agli ignoti segnali futuri. Quindi c'è una importante nota sul fatto che questi sistemi, diciamo, monocultura sono estremamente sensibili ai disturbi. Ce ne siamo accorti brutalmente noi, no, con le forniture di gas dalla Russia, ci siamo fermati improvvisamente, ma è una cosa normale, diciamo, di un'idea molto comune per gli ecologi. Questo è un esempio semplicissimo perché è bello far vedere come la natura funziona. Una rete alimentare, cioè in un pascolo, diciamo un'azienda agricola quasi diciamo a basso impatto,
quelle righette che vedete che non si capisce niente, è fatta apposta perché sono le interazioni tra le diverse specie, interazioni trofico-funzionali tra diverse specie, e questo invece è quello che abbiamo fatto noi. Allora, tutte queste interazioni si sono perse completamente, banalizzando le reti trofico-funzionali. Il risultato è che se per caso la piantina di mais ha qualche problema, il flusso di energia e materia, quindi la produttività complessiva del sistema, si blocca, si ferma. Ecco, allora questo è il concetto fondamentale che propone quell'autore americano molto famoso, che anche nell'economia, anche nelle aziende, bisogna aumentare la diversità, bisogna aumentare diminuire, scusate, la monocultura complessivamente. E questa altra frase è di un certo Hollings, che non so se qualcuno di voi conosce, che è un ecologo degli anni 70, che aveva pubblicato appunto un lavoro ha citato lui per la prima volta il termine resilienza, che adesso tutti usiamo diffusamente. È un articolo che è stato trascurato per 30 anni e adesso ha trovato invece tantissimo successo, ma diciamo come il vino buono, no? Quello buono è molto longevo, anche gli articoli buoni sono molto longevi, infatti è longevo anche questo e lo riproponiamo e lo leggiamo ancora. E dice che diciamo, dovremmo andare verso un'idea per cui la strategia preferenziale non è massimizzare la particolare remunerazione, quindi non è che dobbiamo star lì a vedere qual è il sistema che produce di più, ma invece quello che consente la persistenza, diciamo un flusso relativamente costante di beni e servizi, quindi che potrebbero essere anche inferiori da un punto di vista quantitativo, ma garantiscono nel lungo periodo una certa quale costanza. Naturalmente questo è l'aspetto prioritario. Naturalmente questa fluttuazione può essere anche, diciamo, realizzata con diversi stati di equilibrio, cioè non è che anche qui la resilienza in termini molto banali viene associata alla capacità di un sistema di ritornare dopo un disturbo, cioè per dire c'è una foresta, c'è un incendio, la foresta ritorna come era prima. Banalità, non è questa la resilienza. La resilienza invece è un concetto che esprime il fatto che questi sistemi hanno tanti punti di equilibrio che non necessariamente sono gli stessi quelli di partenza. Quindi potrebbe essere che ci immaginiamo un sistema agrario in cui ci sono, a seconda delle annate, produzioni diverse. D'accordo? Quindi non devo fare sempre il pioppo, faccio per dire, pioppo frumento. Un anno massimizzo il pioppo per una questione ambientale, l'anno dopo massimizzo il frumento. Non necessariamente deve essere. Quindi i sistemi possono essere estremamente con diversi punti di equilibrio. Quindi un obiettivo dell'agricoltura resiliente, prima cosa, aumentare la biodiversità. E questa è una cosa che proprio come forestali vogliamo tanto, perché ci siamo tantissimo reso conto della diminuzione brutale della biodiversità, che è un problema planetario, quindi dobbiamo agire subito, immediatamente, per aumentare la biodiversità anche nei terreni agrari. Poi, seconda cosa, l'azienda come sistema isolato. Allora, qui prendo un altro pezzettino del libro che dice che dobbiamo cambiare paradigma, diciamo, e dobbiamo uscire dai confini fisici dell'azienda e purtroppo questo so che è un problema gravissimo. Diciamo, chi pratica un po' le foreste ha già in sé un'idea che non si può fare tutto quello che vuoi sulla tua foresta, perché la foresta sottostà a una legislazione anche di tipo pubblicistico, perché la foresta dà dei benefici ambientali, quindi sappiamo che se sei proprietario non puoi tagliare
tutto il tuo bosco a raso perché non ti è consentito, mentre all'agricoltura è consentito cambiare una coltura all'altra, diciamo, senza troppi problemi. Allora anche questo aspetto deve essere in qualche modo riconsiderato, perché l'azienda non è isolata dall'ambiente, quindi ci sono quest'idea che si creano, dobbiamo andare verso un diciamo, sistema di gestione che è un ecosistema sociale ecologico, cioè le persone e i sistemi stanno insieme e si condizionano reciprocamente. Il problema dell'acqua, ad esempio, è una chiara dimostrazione che causa emissioni antropogeniche, aumenta l'effetto serra, diminuisce l'acqua in azienda ed è un problema aziendale. Ma l'acqua non era ritenuta prima qualcosa, era ritenuta prima qualcosa di esogeno all'azienda. No, dobbiamo considerarla qualcosa di intrinseco all'azienda, se consideriamo un sistema eco-sociale. Quindi dobbiamo fare un passo grande anche per, secondo me, uscire dai confini aziendali, per vedere cosa l'azienda fa anche fuori, perché ad esempio tutto il problema dell'azoto che viene sversato, cioè i fertilizzanti eccetera che vanno a finire, per dire, in Laguna di Venezia, sono un problema ambientale che fino adesso, diciamo, non è che l'agricoltore paga per questo, no? Non è che noi paghiamo. Bene, quindi anche questa è una cosa molto importante, rompere questo parere. E penso che, diciamo, ecco, questa è l'idea, se volete, sul sistema socio-ecologico, un po' di informazioni, un po' di più, su questo libro molto bello potete trovare qualche informazione aggiuntiva. Però c'è una consapevolezza molto grande che il sistema fisico, il sistema ecologico, il sistema sociale interagiscono in modo molto stretto e questa interazione è assoluta, ma fino adesso praticamente non considerata, quindi dobbiamo fare un salto culturale. Bene, allora queste sono le motivazioni che ci hanno spinto a considerare, grazie anche all'aiuto di Giustino Mezzalira, che è stato promotore e che ringrazio tantissimo del contributo che ha dato. Nella discussione che abbiamo fatto nei consigli di corso di studi eccetera, avevamo chiari, diciamo, questi obiettivi. Qui il contributo che potevamo dare come forestali, diciamo, a questa discussione, mettendo in campo le nostre competenze che devono essere integrate ovviamente con quelli dei colleghi degli altri dipartimenti, quindi per quello molto bello, ad esempio anche l'organizzazione di oggi è un'organizzazione veramente mutua, veramente integrata tra i due dipartimenti e Veneto Agricoltura, che è proprio il massimo secondo me che si può fare in un ambiente come il nostro. Bene, quindi la collaborazione è questa, vado veloce, abbiamo voluto dedicare, perché naturalmente i test bisogna farli, le sperimentazioni bisogna farle, ma dopo che si sono fatte le sperimentazioni bisogna anche dire ai tecnici come si fa. Quindi dobbiamo fare della formazione tecnica e poi appunto formare dei giovani che poi possano andare nelle aziende e possano riproporre questi schemi. Quindi l'istruzione universitaria è la base fondamentale per trasferire queste informazioni della ricerca al territorio, perché senza questa non si riesce a fare cultura. Quindi per quello che abbiamo deciso, e grazie alla collaborazione con il Dipartimento DAFNA e TESAF e Veneto Agricoltura, siamo riusciti a confezionare questo percorso, che è molto semplice, diciamo, a parte la parte iniziale, vedete, ci sono 5 esami, uno è ecofisiologia e gestione dei sistemi agroforestali che tiene l'ANA Panozzo, poi sistemi agroforestali per conservazione del suolo e recupero del suolo, progettazione europea per le foreste e l'ambiente, che è della collega qui presente, sistemi agro-silvopastorali, servizi ecosistemici e arboricoltura da legno. Cioè sono circa una trentina di CFU, che non sono pochi, sono 250 ore, non è che sia proprio poco, dedicata specificatamente a queste discipline. Allora quindi c'è uno sforzo grande che l'Università di Padova sta facendo proprio per diffondere questi tipi di sistemi, per generare ricerca, generare connessioni, ricevere progetti, quindi fare progetti
nella direzione che tutti qui auspichiamo, cioè di diffondere questi sistemi il più possibile. Naturalmente, giustamente, abbiamo detto non è che dobbiamo far diventare tutta l'agricoltura un sistema agroforestale, giustamente. Cioè, ci sono tantissime soluzioni diverse, questa può essere una di quelle. Quindi anche qui dobbiamo rifuggire, perché sennò cadiamo nella monocultura dell'agroforestry. No, va sbagliato anche quello. Quindi ci sono tante soluzioni, questa è la strategia, prendiamole tutte, usiamole tutte, studiamole tutte. A seconda del luogo e dell'ambiente ci potrà essere quella più efficace. Quindi qual è la conclusione? Diciamo che i sistemi agroforestali sono sicuramente sistemi a maggiore biodiversità rispetto all'agricoltura tradizionale. Quindi questo è la condizio sine qua non per trovare un'agricoltura più resiliente. Se non si aumenta la biodiversità non c'è verso. Quindi questa è la direzione. La seconda cosa interessante è che questi possono essere, diciamo, sistemi prodromici, quindi i primi tentativi, ecco, per uscire dalla logica prettamente aziendale, perché ci sono tanti cosiddetti servizi, a me non piace tanto chiamarli servizi ecosistemici perché preferisco contributi della natura, perché è meno antropocentrico, però parliamo servizi ecosistemici perché ci capiamo. Ci sono tanti servizi ecosistemici, sono pubblici, sono per la comunità che l'agricoltore può compiere, quindi uscire dalla logica aziendale è importante nel bene e nel male, quindi in entrambe le cose. Quindi ecco, questo potrebbe essere il sistema agroforestale, secondo me potenzialmente potrebbe essere prodromico a quello che è la formalizzazione di questo grande nuovo approccio di un sistema, appunto, di una gestione socio-ecologica che tenga insieme società e sistema ambiente. Bene, e grazie per l'attenzione. Grazie Tommaso. Direi quindi di passare alla parte, come dire, di focus specifico sulle tematiche appunto dell'agroforestazione. Invito il dottor Giustino Mezzalira a salire. E adesso l'organizzazione dell'evento prevede appunto una serie di relazioni in cui ovviamente la tempistica dedicata ai relatori sulle stesse è più, come dire, cospicua rispetto a quella che è una normale relazione accademica, e l'abbiamo fatto volutamente per passare ovviamente una maggiore quantità di contenuti. Quindi ci sarà appunto questo primo blocco di relazioni, avvia la presentazione il dottor Giustino Mezzalira, a cui seguirà poi anche la dottoressa Anna Panozzo, il dottor Alberto Mantino e poi Francesca Pisseri, dottoressa Francesca Pisseri. Grazie. Introduzione al tema dell'agroforestazione, un approccio agro-silvo-pastorale. Prego Giustino. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato questa bellissima giornata, grazie a tutte le persone che sono presenti. E, come è stato anticipato, questa è una presentazione collettiva, cerchiamo di andare adesso un po' in dettaglio. Io faccio proprio il cappello, mi è stato chiesto dagli organizzatori di fare anche un po' un flashback, quindi guardare da dove stiamo venendo. Inevitabilmente alcuni passaggi, forse anche qualche slide si ripeteranno, è inevitabile in questo. Cercherò però di darvi anche la mia personalissima esperienza. Ecco, io parto da una definizione. Abbiamo parlato tanto di agroforestazione, sembra un po' lo sketch di Walter Chiari sul sarchiapone, cerchiamo di una volta per tutti capirci. Ecco, questa è una delle tante definizioni che trovate navigando su che cos'è l'agroforestazione, quella che mi piace di più, prima di tutto perché è sintetica e parte con una parola, parte con la parola deliberata. I sistemi agroforestali sono sistemi progettati, sono tra i sistemi più complessi che l'uomo possa progettare per fare agricoltura, selvicoltura e tante altre cose. Possono essere fatti partendo dalla prima parte, agro, o dalla seconda, forestale. Ecco, ed è la deliberata consociazione tra specie arboree. Quello che ci deve sempre essere è l'albero, se no non è più un sistema agroforestale,
che può essere consociato con seminativi, con colture anche specializzate, orticole, frutticole, o con allevamento di animali, e poi vedremo anche con gli approfondimenti come questo può avvenire, su una stessa unità di superficie. Ecco, quando prima anche il professor Vamerali raccontava, altri professori ricordavano, io in questa università ci ho studiato, ci sono passato di qui ormai purtroppo una quarantina di anni fa, e ho avuto Lucio Susmel come mio grande professore di ecologia forestale, e però era chiarissimo, a un certo punto ti guardavano in faccia e dicevi agronomo o forestale, e se andavi da una parte ti occupavi di alcune cose, se andavi da un'altra. Ecco, il professor Lucio Susmel ci faceva un mazzo tanto sui frangiventi, ed era una cosa un po' strana, ma la insegnava a noi forestali, agli agronomi non insegnavano nulla sui frangiventi. Ecco. Quindi, prima cosa, chiariamoci bene di cosa stiamo parlando. Seconda cosa, la mia storia personale. Io sono nato lì, vengo da questo paesino, si chiama Bressanvido, in provincia di Vicenza, e tra i tanti miei parenti, vengo da una famiglia molto numerosa, uno dei miei tanti zii era un pilota di caccia, e ogni tanto faceva il matto, perché se non sei matto non fai il pilota di caccia, e veniva a sfrecciare sopra la testa dei suoi paesani, aveva le macchine fotografiche sotto e faceva delle bellissime strisciate. Questa è una strisciata del 1937 che ho rimesso insieme, spero anche lontano riesca a vederlo, ed è il mio paese del 1937. Avrebbe potuto essere esattamente la stessa cosa negli anni 50, quando io sono nato, perché io sono nato lì, sono nato in quella roba lì. Io ho giocato a indiani in mezzo alla foresta diffusa, in cui non vedevi a 200-300 metri da qualsiasi posto in cui tu ti trovassi. Ecco, questo era un sistema da 200 metri lineari di siepi per ettaro, era un sistema agroforestale, era il sistema di cui ha parlato il professor Vamerali prima, era il sistema della piantata padana, dove regolarmente ogni 30-40 metri c'era un filare di alberi, erano gelsi, erano aceri campestri, sempre con le viti maritate, questa bellissima parola, le viti abbracciate agli alberi, cultura portata da noi prima dai Romani, dagli Etruschi, 2300 anni fa, ok? E questo è durato fino agli anni 60. Io ho presente, ho fotografato allora, spaventato, terrorizzato di quello che stava succedendo, i bulldozer che hanno scavato fuori tutto, i consorzi di bonifica che hanno raso al suolo ogni traccia di alberi lungo i nostri canali, dove per millenni invece avevamo regolato le acque piantando alberi lungo i corsi d'acqua. E con la rivoluzione verde e quasi contemporaneamente la PAC è fondativa dell'Unione Europea del 1957, i trattati di Roma, eccetera, eccetera, tutta questa cosa diventa inutile. Allora l'analisi scientifica ci diceva che dovevi specializzare, quello che è stato detto, e mi piace ricordare che in quel momento e per un lungo periodo gli alberi in campagna sostanzialmente sono diventati figli di nessuno, non di noi forestali, salvo quel po' che avevamo appunto studiato sui frangiventi, poi non ce ne occupavamo, noi eravamo in montagna a seguire i boschi e tantomeno se ne occupavano gli agronomi, non era agricoltura, non era foresta, non interessava a nessuno. Ma nemmeno si faceva ricerca sopra, cioè mi piacerebbe vedere i paper scritti da questa università tra gli anni 70 e gli anni 2000-2010 su questi sistemi. Ognuno si occupava del suo specialistico orticello e aveva altre cose da pensare. Però, come tutte le cose, hanno dei cicli e dopo che avevi buttato via il bambino con l'acqua sporca, qualcuno ha cominciato a occuparsi di queste cose. Io devo dire grazie qui a Fabien Ballanger come rappresentante dell'amico paese Francia, perché sono stati loro tra i primi che hanno cominciato con il loro INRA a domandarsi se quegli alberi in campagna tutto sommato non facevano ancora qualcosa di utile. E allora ero un giovane funzionario, qui ci sono altri amici e colleghi, c'è Silvia Maier, c'è Federico Correale, eravamo tutti giovani funzionari dell'azienda regionale foreste. Visitavamo molto la Francia, eravamo molto attenti a leggere i loro libri, a studiare le cose e abbiamo cominciato a importare un po' di quelle idee che poi sono transitate
in Veneto agricoltura, per fortuna che quella volta hanno messo gli agricoli, gli agronomi con i forestali insieme e i forestali hanno riempito le aziende agricole dell'ESAV di alberi dappertutto, qualcuno avrà storto il naso sicuramente, ma abbiamo dato la possibilità di cominciare a mettere in campo, a misurare, a vedere alcune cose e di lì a poco tante teste un po' irrequiete hanno dato origine all'AIAF, l'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, anche questa volta merci les amis français, che a Parigi nel 2011 fondarono l'European Agroforestry Federation, l'EURAF, e di cui AIAF, l'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, è l'antenna, come piace dire ai francesi, per il nostro paese. Ecco, quindi questa regione, questa università, questo campus di Agripolis che mette insieme Veneto Agricoltura, vari dipartimenti eccetera, in Italia non è l'unico centro, ci sono altri centri importanti, qui abbiamo Alberto Mantino che parlerà dopo di me, che viene dall'altro importantissimo polo toscano di ricerca, ecco, sono i luoghi dove anche in Italia abbiamo cominciato negli anni 90 a tornare a interrogarci se tutto sommato questi alberi in mezzo ai campi non continuavano ad avere un loro significato. Vado via veloce perché il tempo che abbiamo oggi è veramente tiranno, ma solo per ripassare concettualmente e in modo introduttivo alcuni passaggi. Esistono molte tipologie. L'EURAF ha fatto un bellissimo lavoro all'interno di un grande progetto europeo, Ag4World, di classificazione dei sistemi agroforestali che ci sono in Europa. Però in modo estremamente sintetico, quando parliamo di sistemi silvo-arabili e quando mettiamo insieme l'albero con le colture agricole. Quando parliamo di sistemi silvopastorali stiamo mettendo gli alberi insieme agli animali domestici e guardate, possiamo avere entrambe le cose sia in un contesto prevalentemente agricolo ma anche in un contesto prevalentemente forestale. Per esempio posso avere vacche sotto degli alberi su un terreno agricolo, un pascolo che io gestisco, o posso avere vacche in foresta come nei Meriagos sardi, dove il bestiame viene fatto pascolare all'interno di foreste che sono foreste a tutti quanti gli effetti. E infine abbiamo le cose più creative, i sistemi agro-silvo-pastorali. Un esempio bellissimo è stato studiato nell'Italia centrale, dove si è consociato l'ulivo, lungo i filari viene coltivato l'asparago selvatico che viene venduto poi come una primizia molto ben remunerata e l'asparago selvatico sta bene in quel clima creato dall'ulivo e sulla stessa superficie viene fatto pascolare dei polli a terra, i quali mangiano tutte le erbette che trovano fuorché l'asparago selvatico e quindi le tre cose stanno insieme e finiscono in un meraviglioso piatto che è uova e asparagi conditi con un filo di olio di oliva. Ecco, questo è il prodotto tipicamente italiano che viene da un sistema agro-silvo pastorale. Infine abbiamo quei sistemi che possiamo avere anche come elementi singoli, i sistemi lineari, le fasce tampone, le siepi campestri, i frangiventi, quindi vedete c'è una tipologia veramente molto creativa ed è bello osservare fra l'altro che non è solo un back to future, cioè non è solo un tornare ai vecchi sistemi del passato, ma stiamo inventando nuovi sistemi agroforestali, c'è molta creatività in Europa e nel mondo per quanto riguarda i sistemi agroforestali. E quindi l'approccio che noi abbiamo oggi ai sistemi agroforestali qual è? E a me piace inquadrarlo dentro il concetto di intensificazione ecologica, che sostanzialmente vuol dire produrre di più e non di meno, inquinando di meno, impattando di meno sull'ecosistema, conservando la biodiversità, cose che intuitivamente abbiamo sempre visto come in contrasto: se produco di più inquino di più, se produco di più distruggo la biodiversità. No, noi possiamo produrre di più inquinando di meno e impattando di meno sulla biodiversità, anzi, come ha detto il professor Anfodillo, rimettendoci l'obiettivo primo di tornare a dare spazio alla biodiversità come elemento fondamentale per poter fare un'agricoltura che sia ancora qui, dando reddito agli agricoltori fra 100 anni. È già stato anticipato il concetto di Land Equivalent Ratio, qui ve lo materializzo con i conticini, ed è già stato detto che dagli studi fatti prima fuori dall'Italia, ma parlavo anche recentemente con Anna Panozzo, gli studi che si stanno facendo proprio a Sasserami, vicino a Rovigo, nell'azienda di Veneto Agricoltura, dimostrano che effettivamente nell'Europa media, in buone condizioni agronomiche, noi possiamo avere questo fattore di intensificazione, per cui è come se la nostra azienda aggiungesse il 40% di terra in più
in termini produttivi, di reddito vero, non il 40% di terra in più per fare quello che facevi prima su 100, adesso ti ci vuole il 140, no, è che quello che fai su 100 è come se tu avessi 140 a disposizione. E in rapidissima carrellata ci sono alcuni temi che, per quanto questo è un primo colloquio qui Veneto tra di noi, poi Alberto Mantino ci lancerà il primo colloquio nazionale. Abbiamo ospitato in Italia 2 importanti convegni dell'European Agroforestry Federation, quindi siamo già stati hub di conoscenza a livello europeo. Adesso stiamo andando a fare il nostro primo bel convegno nazionale. Questo è un bel colloquio, non è un convegno con la forma bellissima del convegno, è una chiacchierata intorno a questo argomento che sta suscitando, come dimostra anche la sala, così tanto interesse. Allora, quali sono i temi specifici che ci interessano? Beh, il primo è quello che viene in mente a tutti, è quello di usare, come è stato correttamente lanciato di nuovo in Francia, a Parigi, nel 2015, durante la COP21, quando è stato lanciato l'obiettivo del 4 per 1000, del 4 per 1000, aumentare ogni anno del 4 per 1000 il tenore di sostanza organica dei suoli, e poi l'INRAE è andato a vedere com'è che faccio a farlo, quali sono i sistemi che mi permettono di ottenere questo obiettivo potentissimo di contrasto al cambiamento climatico. Guarda caso, i sistemi agroforestali sono quelli che si trovano più in alto nel ranking da tutti quanti i punti di vista. Lì ci sono 2 numeri di come quel sistema che avete visto a 40 alberi a ettaro potrebbe generare tonnellate di carbonio, e questo interessa oggi molto al mondo agricolo, quando finalmente cominciamo a parlare di carbon farming, quindi cominciamo a dire che quel fissare carbonio non ti fa solo bene come azienda, ma diventerà anche parte del tuo reddito. Un tema che qui in questa regione si è studiato molto, dove abbiamo molto interagito con questa università come Agenzia Veneto Agricoltura, è stato quello di vedere come riportare gli alberi in modo diffuso lungo la rete di scolo, la rete dei corsi d'acqua gestiti dai consorzi di bonifica, può aiutarci a contrastare un'altra grande crisi, che per noi veneti era una crisi esiziale, quella della eutrofizzazione delle nostre acque superficiali. Pensiamo alla laguna di Venezia e ai suoi obiettivi di riduzione del carico di azoto e di fosforo. Come fai a prenderli? Li puoi prendere... Non si sentiva bene? Ah, devo parlare più piano? Ho capito. Di solito ti dice alza la voce. Ah, più lontano. Ok, va bene, grazie. Grazie. Okay. Ecco, e qui gli studi fatti, penso solo al progetto Nicolas nella nostra azienda Diana Mogliano Veneto, hanno dimostrato che la capacità che hanno questi sistemi diffusi piantati lungo il reticolo idrografico di intercettare alla fonte in modo diffuso presso l'azienda agricola, in modo da non generare quelle esternalità negative che qualcuno poi si deve beccare a valle, lo possiamo fare di nuovo con i nostri alberi, dei sistemi agroforestali. 80% della riduzione dell'azoto immesso nel sistema, se il sistema ha un buffer di cattura dell'azoto nel punto in cui questo viene a essere generato. E infine, terzo esempio che volevo portare rapidamente è quello di produrre legname. Se non vogliamo togliere foreste, ricordiamoci che produrre legname è una cosa importante, che ne abbiamo un meraviglioso esempio qui attorno, fosse altro che per poi trasformarlo in un potentissimo sink di carbonio dato dal carbonio immobilizzato nel legno. E quindi perché dobbiamo sempre dire altrove e non qui? C'è un grande tema di prendersi il legno dai nostri boschi, ma c'è un tema di produrci il legno di cui noi abbiamo bisogno. E anche qui mostro all'amico Pippa 2 conticini della serva, e dopo magari mi dirà che ho sbagliato qualche zero, però grosso modo il sistema industriale italiano ha bisogno tra 100 e 140 mila ettari di pioppo in rotazione decennale per la domanda interna. Noi fino a pochi decenni fa eravamo completamente autosufficienti per il pioppo, oggi ai noi anche in questo caso siamo ampiamente deficitari. Bene, allora se piantassimo con quel sistema che state vedendo lì, noi destinando circa 500, 600, 1000 ettari di seminativi, il 10-15% dei seminativi del nostro paese, con sistemi di tipo agroforestale, di tipo silvoarabile, noi potremmo produrci tutto il pioppo di cui abbiamo bisogno, quindi senza andare a sottrarre terra all'agricoltura per fare il pioppeto, ma semplicemente facendo pioppeto all'interno dei nostri seminativi. È solo per mostrarvi quant'è la potenzialità di questo sistema in sé semplice, perché è un sistema tra i più semplici che possiamo progettare, quello del pioppo piantato lungo le nostre scoline. Ecco quindi che abbiamo tre
tra tanti possibili goal che possiamo darci anche come programmazione, fissare più carbonio, migliorare la qualità dell'acqua, tornare a essere autosufficienti per la produzione del nostro legname e fare tante altre cose, conservare la biodiversità, lottare contro l'erosione, migliorare il paesaggio. Ecco, continuando a fare un'agricoltura competitiva, anzi probabilmente facendo un'agricoltura ancora più competitiva. Ed ecco perché non è un caso che all'interno del Consorzio Italiano Biogas, che raggruppa il mondo del biogas del nostro Paese, nella visione strategica Farming for Future, la diffusione dei sistemi agroforestali è stata messa come una delle 10 azioni strategiche, cioè le aziende più dinamiche, più innovative, tra le più innovative che noi conosciamo nel nostro Paese, hanno messo l'agroforestry tra le azioni strategiche, e questo mi sembra che dimostri quanto il mondo agricolo nel nostro Paese, nella nostra regione, sta finalmente accorgendosi che l'albero non è qualcosa di alieno in mezzo ai campi, ma è una parte fondamentale di quel capitale che le vecchie aziende mezzadrili dell'Ottocento, di inizio Novecento, ben conoscevano, tant'è che, come si diceva prima, come diceva il professor Ramerali, gli alberi erano censiti uno per uno. Grazie. Grazie, grazie. Bene, chiamo Anna Panozzo, chiedendo ad Anna la cortesia di rispettare ovviamente le tempistiche, e ricordo a tutti in sala, ma anche chi è collegata attraverso il canale YouTube di Veneto Agricoltura, che dopo appunto questa prima serie di relazioni potremo anche rivolgere ovviamente delle domande ai relatori, proprio perché stiamo parlando di colloqui, insomma, quindi il colloquio richiede anche una fase di question time, diciamo. Bene, prego Anna, grazie. Danni, volevo appoggiarlo di qua, usiamo, manteniamo la frontale, grazie. Perfetto, grazie. Okay. Benissimo, buonasera a tutti, e io questo pomeriggio vi parlerò di sistemi silvorabili e userò il mio tempo a disposizione per illustrarvi la grande varietà di design e di tipologie di sistemi silvorabili che possiamo trovare nel territorio del Triveneto, illustrandovi qualche esempio applicativo concreto e poi riportandovi quali sono le principali tematiche di ricerca su cui sono impegnati i dipartimenti TESAF e DAFNAI dell'Università di Padova, proprio con l'obiettivo di fornire informazioni per dare un supporto tecnico alle aziende agricole che oggi stanno appunto integrando questi sistemi nella loro realtà aziendale. Lo dicevamo poco fa con il dottor Mezzalira, l'antenato un po' dei sistemi silvorabili sta proprio in una delle tipologie di coltura promiscua, ovvero quel sistema produttivo integrato dove abbiamo la consociazione di specie legnose, colture aerative, animali su una stessa superficie, e di cui forse l'antenato più vicino ai moderni sistemi silvorabili è proprio la piantata veneta, che conosciamo tutti molto bene, e vi riporto qui alcune immagini che descrivono molto bene come questo sistema con filari integrati, polispecifici, disegnavano interamente il paesaggio del nostro territorio fino agli anni 60 del secolo scorso, appunto con questo intervallarsi di filari, campi coltivati e appunto disegnati anche da questi festoni dati dai tralci delle viti, che appunto per diverse ragioni che ci illustrava prima il dottor Mezzalira sono stati abbandonati, ma oggi stiamo appunto riflettendo su e discutendo sull'importanza di reintegrare gli alberi nei territori agricoli, e laddove queste alberature vengono consociate sulla stessa superficie con delle colture annuali oppure perenni, è lì dove possiamo appunto definire un sistema silvorabile moderno. Capiamo da questa definizione, che oggi appunto tutti riteniamo a livello europeo molto generale, come ci possano essere una grande moltitudine di sistemi colturali che si possono ascrivere a questa tipologia di sistema misto.
Le diverse tipologie attualmente in Europa, e assumiamo questa classificazione anche in Italia, vengono catalogate in queste 3 principali sottocategorie di sistema silvorabile, giusto per inquadrare un po' la diversità di sistemi e di design di cui stiamo parlando. Laddove i filari alberati vengono ripetuti nei nostri territori con un intervallo appunto regolare e descrivendo, come vedete nell'immagine di sinistra, un ambiente con appunto degli interfilari regolari con la stessa interdistanza tra un filare e l'altro, parliamo di sistemi di tipo alley cropping. Nel momento in cui abbiamo delle alberature, spesso si parla di sistemi silvorabili tradizionali con alberature anche di lunga data, laddove questi alberi sono disposti in maniera sparsa nell'appezzamento, abbiamo la categoria dei cosiddetti alberi sparsi o scatter trees nella classificazione inglese, e questi sono sistemi che tutt'oggi esistono, che vengono mantenuti per la loro elevata importanza anche ecologica e di tutela del territorio, e dove appunto vengono coltivate diverse specie annuali al di sotto di questi alberi. Nel momento in cui abbiamo invece dei filari alberati che vengono collocati non con un intervallo regolare, ma appunto magari lungo le capezzanie aziendali o al delimitare del perimetro aziendale, la parliamo di sistemi lineari. Così avete un po' il quadro generale di che tipo di sistemi possiamo trovare quando parliamo di sistemi silvorabili. Vi illustro ora qual è appunto la moltitudine di sistemi specifici che possiamo trovare quando parliamo di sistemi silvorabili moderni. Abbiamo un sistema silvorabile nel momento in cui abbiamo degli alberi consociati con dei seminativi. Questo forse è l'esempio più conosciuto, avete visto anche prima molte immagini che descrivono questo sistema, e in questo caso appunto le scelte di design e le scelte di gestione del sistema sono tutte indirizzate a far sì che possa crescere bene la coltura, il seminativo, e possa crescere bene l'albero, e quindi a minimizzare la competizione tra le due componenti, favorendo appunto la massima produttività complessiva del sistema. Parlando di come pianifichiamo, dove posizioniamo questi alberi all'interno del sistema, oggi abbiamo già una buona esperienza a livello nazionale per consigliare appunto i design ottimali ai nostri agricoltori. Sappiamo bene che nel nostro emisfero, per massimizzare la disponibilità di luce per le colture, è importante posizionare gli alberi con degli orientamenti nord-sud. Anche qui poi ci sono davvero tantissime casistiche di distanza tra un filare e l'altro, di distanza tra un albero e l'altro lungo il filare, dipende se l'obiettivo finale è massimizzare l'effetto frangivento di questo filare oppure massimizzare appunto la filtrazione della radiazione a disponibilità delle colture. E poi forse sono più noti i sistemi in cui abbiamo un filare singolo, quindi un unico filare intervallato dagli appezzamenti, ma sempre più aziende agricole si stanno anche interessando alla possibilità di avere filari multipli, quindi avere 2 o 3 filari e poi l'appezzamento, e di nuovo ripetere appunto questo gruppo di filari, proprio per massimizzare anche l'obiettivo di creare un ecotono, una zona dove vengono massimizzate anche appunto gli aspetti di ecologia, di tutela della biodiversità e di zona rifugio. Date tutte queste appunto scelte, viene a definirsi una densità di alberi a ettaro che appunto è molto variabile nei diversi sistemi. Un primo esempio concreto applicativo, lo schema di impianto molto noto e appunto adattato a tutti quei terreni dove la regimazione delle acque in eccesso è fatta secondo lo schema alla ferrarese piana, dove abbiamo appunto una scolina ogni circa 30-40 metri. Allora qui il gioco è quasi facile, potremmo dire, perché la soluzione ideale, questo lo stiamo vedendo con diverse aziende agricole del nostro territorio, è proprio quello di addossare il filare alberato su un lato o l'altro della scolina, ed è in questo modo, in qualche modo, quella che viene inizialmente considerata come una tara per l'azienda agricola diventa un'area assolutamente produttiva dell'azienda agricola, dove appunto abbiamo tutti i prodotti che possiamo derivare dalla specie arborea che viene scelta. Quindi la struttura di appoggio, in questo caso del sistema, è proprio data dal sistema di regimazione con le scoline intervallate ogni 30-40 metri. In questo contesto, in questo sistema, abbiamo anche qui una diversità di scelte che vengono fatte dalle aziende. Probabilmente il sistema
più noto e al momento più utilizzato è proprio quello di avere un filare monospecifico. Abbiamo il caso del pioppo che vedremo ampiamente domani presso l'azienda Sasserami e già appunto utilizzato in diverse aziende agricole del Rodigino e del Basso Padovano, ma già lo vediamo, se vediamo le immagini di sinistra, già ci sembra un sistema rivoluzionario rispetto all'aspetto che hanno oggi i nostri territori agricoli, però se vogliamo è ancora il sistema più semplice. Parlavamo prima di biodiversità, di fatto in questo caso si tratta di inserire in un sistema monoculturale, dove c'è un avvicendamento culturale, inseguire una specie arborea. Immaginiamo invece di avere dei filari polispecifici, di avere 2 specie che si intervallano con diverso durata del ciclo produttivo lungo il filare, o addirittura sistemi ancora più complessi, come vedete nelle immagini di destra, dove abbiamo sistemi multistrata con alberi ad alto fusto, magari con un ciclo medio-lungo, e poi delle specie magari arbustive a supporto, gestite appunto o a ceduazione oppure a ceppaia, che a seconda degli output aziendali desiderati. E per quanto riguarda la superficie agraria, in questo caso le distanze di questi sistemi sono, appunto, parliamo di appezzamenti di 30-40 metri, sono perfettamente compatibili con le esigenze di meccanizzazione dell'agricoltura moderna. Non facciamoci ingannare dal termine silvo-arabili, perché appunto deriva un po' dalla classificazione inglese Silvo-Arable Systems, ma non si tratta solo di colture arative. Questi sistemi sono appunto anche assolutamente compatibili con tutte le tecniche di agricoltura conservativa, in questo caso certamente con alcune accortezze date da alcune lavorazioni che possono essere appunto consigliate, lo possiamo approfondire domani direttamente in campo, a ridosso del filare alberato per limitare la competizione a livello radicale. Nel momento in cui non abbiamo appunto questo sistema di scoline, questa regimazione dei terreni che in qualche modo ci impone o ci suggerisce questa specifica sistemazione dei filari, nel caso di appunto tante altre specie possiamo trovare davvero una varietà di design e di tipologie di sistema molto ampie. Qui vi riporto alcuni esempi di specie che sono già utilizzate in sistema silvo-arabile nei nostri ambienti o che sono di grande interesse e adatte a essere introdotte nei sistemi silvo-arabili del nostro ambiente pedoclimatico, e vedete anche in questo caso diverse densità, diversi sesti di impianto a seconda appunto della specie, delle esigenze specifiche di ciascuna azienda. Silvo-arabile non significa solo seminativo. Un sistema silvo-arabile può anche essere un sistema dove abbiamo appunto specie arboree consociate con colture orticole oppure officinali. Vi mostro qui alcune foto. In questo caso appunto abbiamo spesso densità di alberature più elevate, spesso sono sistemi polispecifici, magari si tratta di aziende che appunto sono anche impegnate nella vendita diretta o in attività di azienda didattica, attività culturali, quindi spesso è molto interessante appunto diversificare anche qui le diverse specie arboree. E in questo caso nuovamente la presenza degli alberi ha numerosi impatti importanti e interessanti a livello di microclima e anche di interazioni a livello ipogeo. Cito uno dei progetti in cui è coinvolta anche la nostra regione e in particolare Veneto Agricoltura, il progetto Agromix, che è un progetto europeo che coinvolge più di 25 enti, istituzioni, università a livello europeo, e che appunto anche in Veneto guida un gruppo operativo, un gruppo di aziende pilota, tra cui molte aziende appunto che a conduzione orticola o di colture officinali, e guidati appunto dai colleghi di Veneto Agricoltura c'è tutto un lavoro di coprogettazione al fine di individuare i design ideali e le specie più adatte da integrare appunto in questi sistemi e in queste aziende articole. Silvo-arabile, di nuovo, lo dicevamo prima nella definizione, non abbiamo solo colture annali, ma anche abbiamo il caso in cui i filari alberati sono integrati con colture perenni. Vi cito uno dei tanti esempi che potremmo riportare. È un tema di grande interesse adesso e ancora una volta in cui seguiamo un po' le orme dei colleghi francesi che ne discutono già appunto da diverso tempo. L'interesse è, come vedete dall'immagine, il sistema probabilmente che più si avvicina all'antenato, che è la piantata veneta appunto, e in questo caso si sta tornando a discutere dell'interesse di reintegrare le specie arboree nei vigneti.
per tutta una serie di motivi che appunto ho cercato di riassumere anche qui in questa slide. C'è chi sta ragionando su alcune specie da frutto, come vedete appunto diverse drupacee selvatiche, il sorbo, il corbezzolo, anche qui dipende molto dall'adattabilità delle diverse specie nei diversi contesti, o anche specie legnose, le classiche specie storicamente utilizzate proprio a tutore vivo delle viti, ma anche diverse altre specie. E c'è appunto una grande discussione su come disporre questi alberi, su che alberi scegliere. Vi mostro solo un'immagine a testimonianza di appunto un seminario che si è svolto proprio un paio di settimane fa, dove diversi agricoltori, diversi viticoltori, non solo del Triveneto ma di tutta Italia, si sono appunto ritrovati proprio per capire chi ha già integrato questi sistemi, che difficoltà ha incontrato, qual è stato il percorso, e discutere assieme di appunto quali sono le possibilità e come ottimizzare al meglio appunto questi sistemi integrati, che appunto forse sono un po' i più innovativi di quelli che vi ho mostrato finora, e su cui c'è sicuramente molto da discutere, anche da sperimentare in termini di come renderli compatibili con la meccanizzazione, quali specie sono più interessanti e che tipo di design inserire. E tutto questo perché appunto lo stiamo vedendo e ormai abbiamo diverse evidenze sperimentali da tutta Europa e anche nelle nostre sperimentazioni locali, che di fatto gli alberi ombreggiano e riducono l'intensità del vento. Questi sono i due principali driver di tutte le modificazioni microclimatiche che avvengono in un sistema misto come quello agroforestale. L'ombreggiamento ha tutti degli impatti che osserviamo anche sui flussi idrici del sistema, e questo è estremamente interessante soprattutto nelle ultime annate che stiamo vedendo, caratterizzate appunto da incertezza sempre maggiore in termini di piovosità. Oltre a appunto l'importanza degli obiettivi di stock di carbonio di cui abbiamo parlato poco fa. Due concetti fondamentali sono sicuramente quello della complementarietà nell'uso delle diverse risorse e in qualche modo nell'utilizzare tecniche culturali e di gestione che favoriscono la differenziazione delle nicchie ecologiche utilizzate ed esplorate dalle due componenti, perché in questo modo, avendo per esempio apparati radicali che esplorano diversi orizzonti nel suolo o appunto colture diverse che utilizzano la luce in diversi momenti dell'anno, queste sono scelte fondamentali per massimizzare l'efficienza dell'uso delle risorse e soprattutto limitare la competizione. Ed è proprio in quello che succede in quell'angolino lì che vi evidenzio, cioè proprio nella zona più prossima all'albero, dove avvengono tutte le interazioni con il seminativo oppure la coltura orticola, ed è proprio lì che si focalizzano tutti i nostri studi per cercare di capire quali sono le interazioni che avvengono e come possiamo riuscire a massimizzare sempre di più le interazioni benefiche che avvengono tra le due componenti, a vantaggio della produttività complessiva. Ed ecco che vi introduco brevemente quali sono le principali linee di ricerca su cui siamo focalizzati assieme ai colleghi del Dipartimento TESAF, e chiaramente il sistema su cui siamo più impegnati è il sistema che vede appunto la consociazione di alberi con i seminativi, e nei diversi anni stiamo appunto investigando quali sono gli effetti di questi alberi sulle diverse colture erbacee e dall'altro lato qual è l'impatto di questo design appunto a bassa densità con molta luce disponibile e un sesso di impianto appunto a bassa densità per gli alberi, cosa comporta questo in termini di accrescimenti e resa anche nelle diverse specie arboree. E poi uno dei nostri focus di ricerca, come vi diceva prima il professor Vameragli, è proprio quello di individuare quali sono le varietà e le specie più adatte a questi sistemi. Avremo modo domani di discuterne ampiamente presso l'azienda Sasserami direttamente in campo. Qui brevemente vi cito quali sono i principali effetti che osserviamo sulle diverse colture, sui diversi seminativi, e dall'altro appunto la specie arborea su cui abbiamo al momento più esperienza è sicuramente il pioppo, che è una delle specie appunto più utilizzate attualmente nei sistemi silvorabili della nostra regione. Non vado nel dettaglio per guadagnare qualche minuto, ma appunto domani ci sarà occasione di discutere ampiamente di questi temi. Come vi dicevo prima, è assolutamente importante capire quali sono le specie più adatte e quali sono le varietà più adatte, e ci siamo resi conto con diverse prove che all'interno tra le diverse specie e nella stessa specie tra le diverse varietà c'è davvero una risposta molto diversa
alla riduzione dell'ombreggiamento, che è appunto il principale effetto che determina l'impatto degli alberi sulle colture erbacee. Ed è per questo che è assolutamente interessante fare lo sforzo di entrare nel dettaglio e capire, riuscire a identificare e consigliare ai produttori e agli agricoltori quali sono le varietà più interessanti che non riducono la resa e che si avvantaggiano maggiormente appunto di tutte queste interazioni benefiche che avvengono con le colture arboree. Lo facciamo direttamente in campo, addossando, coltivando in prossimità dei diversi cloni diverse varietà appunto di colture erbacee. Lo facciamo anche in condizioni con parcelle di più piccole dimensioni, dove abbiamo la possibilità davvero di fare uno screening di tantissime varietà e sottoponendolo a diversi livelli di ombreggiamento riuscire a capire quali sono le più adatte. In termini di tecnica culturale anche qui ci sarebbe molto da approfondire. Finora sappiamo appunto che è estremamente fondamentale la fase di progettazione iniziale. A seconda della specie riuscire a ottimizzare le distanze al fine di massimizzare la produttività complessiva del sistema. Non deve essere penalizzato l'albero, non deve essere penalizzata la coltura, ma individuare appunto le distanze che maggiormente massimizzano queste interazioni positive e rendono possibile delle produzioni soddisfacenti per entrambe le componenti. E sappiamo che ci sono anche diversi aspetti ancora da ottimizzare, e in questo caso soprattutto per quanto riguarda proprio le operazioni culturali necessarie per una componente e per l'altra, e far sì che non entrino, appunto, che possano essere eseguite in un momento in cui, per esempio, entrare in campo per potare il pioppo non disturbi o non danneggi la coltura agraria in corso. Quindi questi sono tutti temi su cui ci stiamo interrogando e che stiamo cercando di ottimizzare in termini di scelta di avvicendamento culturale, scelta di alcuni cloni di pioppo con germogliazione più o meno precoce e poi anche in termini di design. Sicuramente anche qui ci sono interessanti discussioni in corso proprio appunto per ottimizzare al massimo questi sistemi. Chiudo con questa considerazione. Ci siamo chiesti quando sono più interessanti e in che contesto sono più validi i sistemi silvorabili. Abbiamo detto prima che sono una delle soluzioni, allora dov'è che diventa più interessante questa soluzione? Nell'ultimo anno abbiamo fatto un lavoro di ricerca bibliografica cercando di collezionare tutto quello che si è visto negli ultimi 30 anni in termini di risposta delle diverse colture agrarie all'impatto, all'influenza di un filare alberato. E abbiamo anche confrontato quello che succede nella risposta di alcune colture autunno-vernine come il frumento e l'orzo e rispetto ad alcune colture con un ciclo estivo come il mais e la soia. Sono numerosi i risultati che siamo riusciti a ottenere da questo studio approfondito, proprio considerando tutto il contesto a clima temperato del mondo. Vi cito solo brevemente uno dei risultati più interessanti che ci hanno dimostrato insomma, che tutti gli sforzi che stiamo facendo vanno davvero nella giusta direzione, e cioè che, non entrando nel dettaglio appunto dei codici che vi mostro in questo grafico, ma di fatto l'impatto dell'albero sulla resa della coltura agraria è tanto più benefico, tanto più ci troviamo in annate oppure in ambienti caratterizzati da scarsità di precipitazioni e stress termico durante la stagione estiva. Quindi laddove le condizioni diventano appunto più critiche in termini di scarsità d'acqua e stress termico, è là dove la presenza dell'albero diventa più interessante in termini di appunto effetti di mitigazione e di interazioni positive che si traducono in effetti positivi proprio sulla resa delle diverse colture. Con questo concludo e vi do appuntamento a domani. Siamo presenti con i colleghi del Dipartimento TESAF e di Veneto Agricoltura in 2 delle stazioni di approfondimento presso l'azienda Sasserami, dove potremo continuare sicuramente a discutere di questi temi. Grazie. Grazie Anna. Chiedo al collega Alberto Mantino se cortesemente si avvicina. Eccomi.
Posso iniziare? Buon pomeriggio a tutti, io sono Alberto Mantino, sono un ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Pisa e oggi parlo a nome di un reale vasto gruppo di ricercatori che definirei eterodossi, cioè di ricercatori che da sempre hanno cercato di mettere in crisi un po' le convinzioni del passato e tentare di guardare al futuro con un occhio diverso. Ok, mi sentite meglio? Ottimo. Sì, se hai le tibie più corte devi abbassare un po', ovviamente. Anch'io, come i miei colleghi che mi hanno preceduto, parto con qualche foto dal passato. Io non ci ero nato nel 1950, come invece prima ricordava Giustino, ma questo è il paese dei miei nonni materni. Acquavia di Montepulciano è in un'area del Senese vicino all'abitato più conosciuto di Montepulciano e come potete vedere la gestione agroforestale di tutto il paesaggio attorno all'abitato era completamente gestito in un sistema misto in cui gli animali facevano parte della gestione, che era tipicamente mezzadrile. Con questo non vorremmo dire che vogliamo tornare alla mezzadria o nemmeno che vogliamo, come dire, buttare all'aria anni e anni di lotte della Federmezzadri piuttosto che lotte sindacali in genere, ma anzi quello che ci piaceva era la gestione, perché all'interno dell'azienda mezzadrile non c'erano input che venivano da fuori, era completamente una gestione che veniva fatta internamente in termini di flussi di energia e di input in genere. Allo stato attuale quello che studiamo in Toscana sono diversi sistemi, dai sistemi silvorabili di cui ha parlato precedentemente Anna e che non vi presenterò in questa presentazione, ma vi parlerò di sistemi agrosilvopastorali e silvopastorali. In particolare ci occupiamo dell'allevamento della vacca da carne con le nostre razze tipiche come la vacca maremmana, ma anche della produzione di latte per la produzione di pecorino, come vedete in questo riquadro, l'allevamento della pecora sarda per la produzione di pecorino toscano DOP. Ma ci occupiamo anche di sistemi agrosilvopastorali innovativi, in cui tentiamo di utilizzare la short rotation forestry come albero all'interno di questi sistemi che producono proteine e amidi per l'allevamento animale, o addirittura di utilizzare il pioppo in una veste completamente diversa, quello di utilizzare il pioppo come un arbusto che in estate può sostituire quel foraggio verde che nelle nostre aree tipicamente a carattere mediterraneo gli animali al pascolo non trovano. In particolare in questa foto vedete come tentiamo di utilizzare il pioppo in due altezze diverse, la tipica altezza ad alto fusto per poter ombreggiare gli animali durante il periodo estivo, e abbiamo iniziato in un progetto che ci vede coinvolti insieme al CREA ad utilizzare il pioppo a taglio annuale per poter foraggiare gli animali nel periodo. Per ora ci siamo portati fino a luglio e nei prossimi studi tenteremo di andare sempre più avanti con la stagione. Sistemi silvorabili, silvopastorali e agrosilvopastorali in Toscana sono sì radicati e rappresentati nella loro tradizione, ma anche hanno un occhio verso il futuro, giusto per elencarvene alcuni. È tipico da noi vedere residui di quelli che erano i sistemi di cui abbiamo parlato fino ad oggi, quindi fino adesso, quindi sistemi lineari, ma abbiamo anche sistemi agrosilvopastorali per la produzione di pecorino e altri prodotti caseari, come vi parlavo prima, con la pecora sarda, la pecora comisana massese e anche la comisana, l'utilizzo della vacca maremmana per la produzione di carne, ma soprattutto per la valorizzazione delle foreste. Poi vi farò vedere l'allevamento della cinta senese, e poi abbiamo tipici sistemi silvopastorali dall'allevamento delle razze veramente tipiche, oramai ridotte a pochissimi capi, come la calvana o la garfagnina, e altre razze ovicaprine e anche suinicole. La gestione agrosilvopastorale toscana parte, come per il Veneto, da una storia molto lunga. La centuriazione romana che veniva fatta attorno alle città per bonificare i campi paludosi delle zone litoranee della Toscana si basava tutto sull'utilizzo dell'albero per mantenere le scarpate delle fosse, piuttosto che delimitare le centurie con cui poi venivano suddivisi i campi tra chi li coltivava. Nella foto che vedete a destra non avevo un parente che faceva i voli, ma fortunatamente il gruppo
dell'aeronautica italiana nel 1954 ha fatto un volo nazionale, e queste foto sono gratuite e disponibili a tutti tramite i geoportali, e come vedete in una zona tipicamente pianeggiante come la zona di Campiglia, una zona orticola, la zona del carciofo violetto, per parlare di un prodotto tipico, gli alberi rappresentavano la continua gestione di quelle che erano la delimitazione dei campi. Nel nostro caso gli alberi erano alberi di olivo, ovviamente, che nei nostri casi rappresentano più del 50% dei sistemi agrosilvopastorali e silvoarabili delle nostre zone. Alcuni dati, da ora in poi tenterò di portarvi alcuni dati per farvi vedere come sia importante nell'ambito delle valutazioni di questi sistemi valutare i trade-off, ovvero valutare quanto spingersi su un aspetto poi in realtà reca danno o beneficio ad altri aspetti, quindi tentare di fare delle valutazioni multicriterio. Qui siamo in Maremma e quella che vedete, è un'oliveta con un layout molto particolare, 5 x 10 metri, quindi ci ha permesso di coltivare all'interno circa 7,5 metri di una striscia di erba medica. E cosa abbiamo visto? Che, come ci aspettavamo, alla riduzione di quella che era la frazione di luce disponibile per l'erba medica, la riduzione di produzione di biomassa era altissima. L'erba medica, come la maggior parte delle leguminose, risente fortemente della limitazione, della riduzione della luce, quindi abbiamo registrato sfortunatamente per tutte le varietà in studio una forte riduzione. Cosa abbiamo visto però? Che le proteine aumentavano. Per un effetto di diluizione, con una pianta cresce troppo tende ad accumulare meno proteine e ad invecchiare più velocemente, e quindi avere anche un più alto contenuto di fibra. Quindi per ogni chilo di chilo di erba medica che si produce in un sistema del genere, si riesce ad avere un più alto contenuto di proteine e un minor contenuto di fibra. Altri dati rispetto a una prova agrosilvopastorale molto particolare che abbiamo sviluppato all'interno del Centro di Ricerche Agroambientali Enrico Avanzi dell'Università di Pisa. Ci troviamo a San Piero, in una zona limitrofa al mare, a meno di 4-5 km dal mare, e in questo sistema, in un sistema tipicamente agricolo pianeggiante, abbiamo pensato di utilizzare la Short Rotation Forestry come sistema arborato e mettere in rotazione una tipica coltivazione mista, cioè i prati i prati temporanei, quindi i prati da sfalcio, con colture per la produzione di proteine e granelle per gli animali. In particolare vi farò vedere alcuni dati su soia e sorgo che abbiamo messo in rotazione biennale. Sembra molto complicato, ma nella sua semplicità, nella sua complessità è molto semplice. Si tratta di una regression tree analysis. In questa parte vedete i risultati per la biomassa della soia e qui per la resa in granella della soia. Cosa ci dicono? Che il primo fattore che determina ha un effetto sulla biomassa e sulla resa della soia è la distanza dall'albero, non la luce. La soia risente meno della luce rispetto alle altre colture, ma quello che sente è una competizione molto più forte per l'acqua. Infatti, soprattutto per quanto era la resa in granella, abbiamo visto come sia la quantità di argilla che determinava una maggior o minore resa della soia. Diventava determinante avere una quantità d'argilla abbastanza elevata proprio per trattenere acqua nei nostri sistemi tipicamente stressati, possiamo chiamarli così, dalla scarsità di acqua durante il periodo estivo, per determinare una maggiore resa. Per quanto riguarda il sorgo, la situazione è completamente diversa. Il sorgo risente fortemente di quella che è la luce disponibile, quindi posso andare a coltivare molto vicino alle piante o piuttosto lontano da un albero e il sorgo risente meno rispetto alla soia e risente invece tantissimo di quella che è la luce disponibile. Piante basse o piante alte, sapete benissimo, in una short rotation forestry in un anno le piante crescono moltissimo. Questi sono risultati di 2 anni di dati, e potete vedere come il sorgo, sia per quanto riguarda la biomassa che per quanto riguarda la resa, è la luce disponibile, non la distanza dall'albero, quindi le interazioni più a livello radicale, che hanno un effetto, in questo caso, di riduzione sulla resa. Altro fatto particolare è che abbiamo trovato che anche il pH del terreno ha un effetto decisamente significativo per quanto riguarda la resa. Andando avanti, questo sistema l'abbiamo studiato per 4 anni e abbiamo
fissato un punto. Abbiamo quindi fatto, insieme ai colleghi di economia agraria, una valutazione di quello che era la sostenibilità economica. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che quelle che trovate qua all'interno sono le misurazioni per quanto riguarda un sistema privo di alberi. Sfortunatamente, per quanto riguarda la short rotation forestry, la cultura pura senza alberi è quella che rende ancora di più, perché il mercato della short rotation non è un mercato favorevole perché il prezzo della biomassa è troppo basso, sicuramente, e anche perché comunque sia abbiamo delle interazioni nei nostri sistemi che limitano la produzione di resa in granella per quanto riguarda sia sorgo che soia. Ma cosa abbiamo visto? Che le scellerate politiche del passato in cui venivano finanziate le short rotation forestry a tappeto come monocultura sono quelle che generavano il peggior resa economica, quindi peggior margine lordo dello studio che avevamo fatto. All'interno avevamo inserito infatti i costi di ammortamento dell'impianto dei pioppi e l'aiuto che si prendeva. Cosa è successo? Che rispetto ai due sistemi che abbiamo studiato, ovvero la rotazione sorgo-soia con il ciclo biennale della short rotation o la rotazione soia-sorgo, riescono a essere comunque sia molto più competitivi della monocultura di short rotation. Questo perché? Perché si diluisce molto di più nel tempo e nello spazio quello che era il mancato introito dato da un mercato poco favorevole per la vendita di short rotation. Quindi la domanda che ci poniamo è: avremmo potuto fare un utilizzo migliore del vecchio PSR per poter finanziare le short rotation e farle diventare una cultura da reddito? Probabilmente sì. Sfortunatamente gli ettari investiti a short rotation forestry in Italia stanno crollando perché il mercato non riesce ad assorbire la biomassa e ovviamente hanno sempre meno redditività. Quei due filari di short rotation forestry, come faceva vedere precedentemente Anna, erano stati messi giustamente in filari nord-sud per poter, come dire, rendere il più piccolo possibile l'effetto negativo che l'ombra ha sulle colture. Noi siamo andati a studiare però qual era l'effetto anche sugli animali, perché noi vorremmo creare un sistema in cui sia la componente animale che quella erbacea dialoga e convive con quella arborea. Cosa abbiamo visto? Che vorrei concentrare la vostra attenzione sulla velocità del vento. I filari di short rotation forestry hanno una densità superiore al 90%. Significa che sono dei veri e propri muri che bloccavano completamente quelle che erano le brezze marine che arrivavano in una zona litoranea come quella di Pisa all'interno del sistema di short rotation. Non avevamo proprio filtrazione di vento. Nemmeno di queste brezze che vengono rappresentate, ora non ho in questo grafico, scusatemi, la direzione del vento, ma sono venti di ponente che arrivano dal mare freschi e carichi di umidità che riducono il carico termico sia sugli animali che sulle colture, in particolare utilizzando i classici Thermal Humidity Index che vengono utilizzati per valutare quale sia il carico di calore sugli animali. Avevamo scoperto che nelle ore centrali del giorno era meglio per gli animali stare completamente in mezzo al campo piuttosto che all'interno della nostra short rotation, che ci immaginavamo invece come un sistema meraviglioso. Perché? Perché avevamo sbagliato a impostare i filari. E da qui il continuo studio che ci deve essere sul layout e su come sviluppare in futuro i sistemi agro-silvopastorali e non solo, ovviamente anche quelli silvorabili. Proseguendo, altri studi che stiamo portando avanti sono sui sistemi silvopastorali che caratterizzano la zona più meridionale della Toscana e quindi della Maremma, in cui il carattere mediterraneo è estremizzato rispetto alle zone pisane, chiamiamole così. In questa prova abbiamo messo a confronto in una azienda reale due gruppi di vitelli di razza maremmana, in particolare due gruppi da 25 animali, e per il periodo primaverile ne abbiamo fatti pascolare 25 solo ed esclusivamente in questi 3 lotti di pascolo, e gli altri 3 avevano la possibilità anche invece di sfruttare la parte forestale. In particolare stiamo parlando di una cerreta ad alto fusto, diciamo di più di 70 anni. Nel periodo estivo abbiamo continuato a seguire i parametri degli animali che poi vi farò vedere, però ovviamente li abbiamo gestiti con un pascolo continuo perché non c'era più la quantità di biomassa che ci permetteva, che rendeva utile un pascolo rotazionale e razionale, quindi venivano alimentati soprattutto a fieno e concentrati. Cosa abbiamo notato? Abbiamo notato intanto che nel periodo di pascolamento, quello tra aprile e maggio,
gli incrementi ponderali, quindi quanto un animale ingrassa giornalmente, erano decisamente superiori rispetto al resto dell'anno, molto più pronunciati e quasi in maniera significativa nel gruppo pastorale rispetto al gruppo silvopastorale, cioè in primavera mantenere gli animali limitati in una porzione di pascolo, limitarne quindi lo spreco, lasciatemi il termine, di energia, quindi diciamo una riduzione della conversione di energia ingerita rispetto all'ingrasso degli animali, è una pratica che sicuramente aiuta a rendere più efficienti gli animali. Cosa succede però nel periodo estivo? Esattamente il contrario, abbiamo un effetto interazione. Il gruppo pastorale riusciva a calare meno quello che era l'incremento ponderale. Perché? Perché la possibilità di usufruire del bosco di Cerreta e di ridurre il carico termico sugli animali ha generato in loro un risparmio dal punto di vista energetico, una riduzione dello stress. Perché posso dirvi questo? Perché abbiamo misurato un ormone, prelevando ogni mese una porzione di pelo sempre la stessa su questi animali, abbiamo misurato l'accumulo di cortisolo, che è un tipico ormone che si accumula quando il nostro stress diventa superiore. Cosa abbiamo notato? Allora, un inciso, quando andiamo a recuperare e misurare il cortisolo all'interno del pelo stiamo valutando uno stress cronico. Se lo facessimo dal sangue sarebbe uno stress momentaneo. Ovviamente con tempi di campionamento di circa un mese abbiamo preferito utilizzare il cortisolo dal pelo. Cosa abbiamo visto? Che l'accumulo durante tutta la stagione e soprattutto nel periodo estivo era decisamente superiore e significativamente superiore nel gruppo pastorale rispetto al gruppo silvopastorale. Questo cosa ci dice? Che abbiamo la possibilità di utilizzare gli alberi e le foreste all'interno di un sistema silvopastorale, ma è meglio utilizzarle quando serve. Ci sono momenti in cui bisogna limitare gli animali nel loro movimento per riuscire a renderli più efficienti in un sistema estremamente estensivo come quello che vi ho fatto vedere, ma anche invece utilizzare gli animali e aprirgli la possibilità di sfruttare le risorse forestali quando diventa decisamente più interessante. Ultimo dato, abbiamo preso il sistema di questa azienda, che è un'azienda estensiva di più di 1400 ettari, abbiamo preso in analisi tutto quello che è il loro sistema e tramite un'analisi LCA abbiamo tentato di capire quanto un'azienda così, quanto un'azienda estensiva che produce carne in maniera diciamo sostenibile impatta. Beh, impatta più o meno quante tutte le altre, più o meno a circa 24 kg di CO2 per chilo di animale allevato. Però che cos'ha questa azienda? Che sfrutta una foresta, allora potrebbe fare una strategia di insetting, ovvero compensare il proprio carbonio ma all'interno del proprio sistema, non andare a comprare una foresta in Nicaragua. Bene, perfetto. Cosa fa questa azienda? Compensa esattamente il 66% delle emissioni che emettono tutti i suoi animali, vacche e vitelli compresi. Qui è tutto il sistema, non viene solo preso in calcolo gli ultimi 6 mesi di ingrasso o gli ultimi 12 mesi. Compensa circa 14 kg e lo fa solo con quella parte di foresta che abbiamo sfruttato. Il carico, per farvi capire, diciamo, il dato medio di carico degli animali è 0,1. È molto basso, ma se pensate che stiamo parlando in terreni che sono in grado di produrre dalle 25 ai 30 quintali di fieno, quindi stiamo parlando di zone realmente marginali e sempre più impoverite dai cambiamenti climatici. Quella è la parte di impatti e questa è la parte di compensazione, come potete vedere è circa il 66%. Io dovrei aver finito, vi lascio con una prospettiva per il futuro. Sicuramente l'agroforestazione insieme a 1000 altre, come detto anche precedentemente, 1000 altre pratiche può essere utile. Secondo me la cosa migliore è riuscire a metterle insieme, in particolare per le produzioni animali, di quelle di cui maggiormente mi occupo, abbiamo bisogno di iniziare a lavorare non from farm to fork, ma from soil to fork. Abbiamo bisogno di mettere insieme tutta la parte delle conoscenze che prima sono state ricordate e arrivare fino addirittura all'utilizzo di additivi naturali per la riduzione di emissioni di metano all'interno del rumine, quindi di migliorare quelli che sono gli aspetti della sostenibilità a tutto tondo. E non dimenticandoci mai di co-svilupparla insieme agli agricoltori e agli altri diciamo, attori delle filiere, ma soprattutto agli attori politici,
perché come abbiamo visto precedentemente abbiamo gli strumenti, ma se sbagliamo a scrivere una misura sul PSR buttiamo via un sacco di soldi e riduciamo quello che può essere l'efficienza sia dei nostri studi che dei nostri sforzi. Ringrazio tutti i miei colleghi che hanno prestato un sacco di ore a raccogliere tutti questi dati e voi per l'attenzione. Grazie. Grazie Alberto. Chiamo Francesca per la ultima presentazione di questo primo gruppo. Ovviamente chiedo in sala di prepararvi per eventuali domande alla fine di questo primo gruppo di presentazioni. Siamo un po' in ritardo, me ne scuso, ma d'altra parte è anche un peccato stoppare relazioni anche interessanti, quindi però chiedo ai relatori di avere contezza anche del tempo. Grazie. Sì, intanto che aspettiamo che si apra la presentazione, volevo ricordare che con Veneto Agricoltura ho collaborato per tenere dei corsi per consulenti su pratiche agroecologiche nell'allevamento dei ruminanti e che comprendevano anche una parte appunto sull'agroforestry e sui sistemi agrosilvopastorali. Grazie. Bene, entriamo subito nel vivo. Intanto mi presento, io sono una consulente zootecnica, faccio anche ricerca come freelance, ma soprattutto lavoro in campo con gli allevatori. E lavoro soprattutto sui sistemi di pascolo, promuovo e studio come far pascolare meglio gli animali e diciamo anche sul creare sistemi di pascolo particolarmente efficienti, quindi tramite sistemi di pascolo razionale in sostanza. Entriamo subito nel merito di alcune esperienze iniziali che sto facendo in Veneto grazie anche a un progetto di cui è stato promotore proprio Giustino Mezzalira, che è qui con noi, il progetto Pascolamento Sostenibile, che in sostanza consiste nello sviluppo di una rete di aziende pilota in Veneto che tramite il metodo della ricercazione, quindi il metodo partecipativo, appunto cerca di implementare sistemi di pascolo efficienti. In alcune di queste aziende stiamo anche sviluppando appunto sistemi silvopastorali o agrosilvopastorali. Qui abbiamo l'azienda Alconfin, che è a Camisano Vicentino, è un'azienda multifunzionale e questo è un aspetto che secondo me contribuisce molto alla sostenibilità di questo tipo di aziende, quindi non puntare sulla massimizzazione delle produzioni ma sulla multifunzionalità. Grazie anche alla valorizzazione anche del paesaggio che poi si viene a creare con gli animali al pascolo e con la presenza degli alberi. Conduce 12 ettari, alleva bovini, suini, polli e vende direttamente tutti i propri prodotti. Quindi come vediamo c'è un alto livello di biodiversità, sia di biodiversità animale sia di biodiversità vegetale. Nell'ambito del progetto Pascolamento Sostenibile stiamo testando anche la sostenibilità delle aziende tramite il sistema di indicatori Dex Inversion che abbiamo sviluppato con la Scuola Superiore Sant'Anna. Ecco, da questo test è emerso che questa azienda ha un alto livello di sostenibilità ambientale proprio per questo motivo. Abbiamo la presenza, dove pascolano i bovini, di fasce tampone e di siepi frangivento, con presenza di platani, salici da vimini, olmi, frassini e ontani. Un punto di orgoglio di questa azienda è che l'alimentazione dei bovini è esclusivamente a base di foraggi, quindi erba e fieni. Sono bovini da carne, quindi per la vendita di carne. Questo grazie al fatto che con il pascolo razionale si riescono ad avere diciamo delle produzioni di elevata qualità. Naturalmente siamo in pianura, ecco, in sistemi molto diversi da quelli che descriveva Alberto prima, dove il pascolo marginale rende anche poco anche in termini di unità energetiche e proteiche.
Se c'è qualche domanda, vabbè, no, giusto, la discussione dopo, quindi rispetto il moderatore. Ecco, in questa azienda, grazie a questo progetto, abbiamo implementato un sistema di pascolo razionale, anzi addirittura questo è un metodo che si chiama pascolo razionato, che era un metodo presente anche tradizionalmente nel nostro paese, dove si dà una parcella al giorno ai bovini. In questo modo la resa è ancora maggiore, la resa per ettaro. Perché? Perché l'erba ha un ottimale ricaccio, essendo poco offesa dal calpestamento degli animali. Come vedete, i bovini a volte si alimentano anche con i residui dell'orto, e così anche i polli e i maiali, quindi in questa azienda abbiamo anche un elevato livello di economia circolare. Ma veniamo ai polli, dove stiamo proprio costruendo, insieme all'allevatore Paolo Marostegan, un sistema agrosilvopastorale. Io ci tengo a citare gli allevatori nei progetti, proprio perché i progetti si costruiscono solo fianco a fianco. Noi non possiamo arrivare dall'esterno, né come tecnici né come accademici, a proporre soluzioni preconfezionate, ma dobbiamo coprogettare assolutamente insieme, quindi vanno anche citati nelle presentazioni, è molto importante. Abbiamo un progetto di 30 galline ovaiole, le uova per la vendita diretta delle aziende, le uova d'erba sono un prodotto che è molto richiesto. L'uovo d'erba ha una grossa differenza rispetto all'uovo anche biologico del supermercato, perché non solo contiene i famosi omega 3 antiossidanti, ma ha proprio un sapore diverso. Se l'avete provato lo sapete. Il pascolo erbaceo, abbiamo un pollaio mobile che l'allevatore si è autocostruito partendo da un semplice rimorchio vecchio, e abbiamo per la lotta ai predatori una porticina con una chiusura collegata alle ore di luce, in modo che le galline sono animali diurni, quando viene buio entrano nel loro pollaio e la porta si chiude automaticamente, in modo che appunto anche il lavoro necessario è ridotto. In questo sistema abbiamo progettato di inserire diversi tipi di piante, ecco, questo è il progetto, poi i tecnici di Veneto Agricoltura ci daranno anche una mano per capire quali sono le piante più indicate e quelle meno, però alcune piante sono da frutto, quindi i frutti si potranno raccogliere e vendere, ma quello che cascherà in terra alimenterà direttamente le galline. Abbiamo anche delle piante appunto da ombra, e che favoriranno anche la permanenza del cotico erboso nei periodi estivi, in cui le temperature ormai molto alte danno dei problemi alla permanenza dell'erba, e avremo anche una parte di foglia che si potrà frascare e somministrare ai polli o ai bovini. Naturalmente la materia verde viene sfruttata molto meglio dai ruminanti, perché sapete, grazie al rumine digeriscono la cellulosa. La gallina invece è un monogastrico come noi, quindi la assimila in piccola parte. Ecco, come vedete abbiamo progettato un'alta biodiversità anche in questo caso, no? Con piante di pioppo intervallate da varie altre piante, kiwi, cachi, salice, eccetera. Ecco qua tutto il gruppo del progetto Pascolamento Sostenibile. Siamo anche qui in un'azienda che si trova tra l'altro in una delle immagini proprio di questo convegno. L'azienda si chiama B-Farm e alleva Angus al pascolo a Quarto d'Altino, quindi non molto distante da qui. Questa è un'altra azienda molto interessante, l'azienda Rodriguez, perché è un'azienda che ha acquisito un terreno in territorio marginale a Gambugliano, che è abbastanza vicino alla città di Vicenza, ed è un'area, come un po' tutta la fascia pedemontana, che è in grave stato di abbandono, dove il bosco si sta un po' riconquistando le aree a prato e a pascolo. Questo causa un decremento del valore paesaggistico, ma anche della biodiversità, perché si è visto che dove mancano i prati e i pascoli in realtà vengono a mancare anche gli ecotoni, che sono quelle aree ecologiche di passaggio in cui la biodiversità è molto alta.
E questo allevatore che cosa ha fatto? Era un allevatore di pianura che allevava delle frisone super produttive in pianura, animali da 45 litri di latte al giorno. Si è reso conto che non riusciva ad andare avanti, aveva 80 animali, i costi di produzione erano altissimi, quindi ha venduto tutto e si è trasferito con delle vacche rendene appunto in quest'area che poi è collinare. E qui stiamo progettando un pascolo arborato, quindi un diradamento degli alberi nel bosco per consentire agli animali di avere un pascolo di migliore qualità anche nei periodi estivi. Alcune aree invece, come vedete nella... Vediamo se ho il puntatore. No. Oddio. Cosa ho fatto? No, ce l'ho fatta. Ecco, queste vedete sono già, sono aree tuttora a pascolo, queste sono aree da riaprire. La forestale ha dato il permesso di fare i tagli appunto per ripulire i prati e i pascoli da quella che è stata l'invasione degli alberi dovuta all'abbandono. E quindi in totale abbiamo per il pascolo attualmente 7-8 ettari che però si stanno ampliando perché nel frattempo vari vicini di casa del signor Gomiero stanno offrendo terreni da pascolare, quindi c'è anche una sorta di riattivazione sociale per anche l'aiuto del territorio. Naturalmente poi il progetto è anche quello di fare una fattoria didattica e quindi anche un'azienda a scopo ricreativo. Qui vediamo altri esempi, per esempio dei sistemi vite bovino. Questa è un'azienda di Trento, l'azienda Foradori, un'azienda biodinamica. Si può fare il pascolo in vigna da dopo la vendemmia fino a adesso, a questi giorni, ai primi di aprile, fino a che non ci sono naturalmente i germogli delle foglie. E l'altra è un'azienda in Toscana. Questo crea diversi servizi, oltre al fatto di risparmiare energia per contenere la crescita dell'erba in mezzo ai filari, dà anche un vantaggio di fertilizzazione, perché appunto i vigneti spesso soffrono di carenza di fertilità. E adesso qualche esempio dell'Italia centrale. Naturalmente in Italia centrale io ci vivo e quindi ho esempi un pochino più strutturati che hanno un pochino più di storia e anche una raccolta dati. Abbiamo questo esempio di pascolo olivato, abbiamo un'azienda nel comune di Roma, l'azienda Boccea, con 95 ettari di olivi, tutti in consociazione, in parte con coltivazioni di cereali o di legumi e in parte con pascolo, quindi di pascolo olivato. Ecco, qui vediamo le mandrie, questi sono animali di razza Limousin, abbiamo la linea vacca-vitello che vive tutto l'anno al pascolo e che si nutre sia di erba ma anche delle foglie basali degli olivi. Vedete come gli olivi hanno tutti la stessa forma, molto alta, e infatti sono stati potati a vaso policonico proprio per permettere uno sviluppo in altezza che consentisse questa consociazione. Quali sono i vantaggi dell'avere olivi in un oliveto? Sicuramente la spollonatura che gli animali attuano gratuitamente, naturalmente anche la fertilizzazione, ma per quanto riguarda gli animali un riparo dal caldo nei mesi estivi, ma anche la presenza di sostanze nutraceutiche. Infatti la foglia d'olivo è pochissimo nutriente, è una foglia molto fibrosa, però contiene tannini condensati che aiutano a mantenere bassa la carica dei parassiti intestinali degli animali. Questi animali vengono controllati con analisi parassitologiche fatte regolarmente e la loro carica parassitaria risulta estremamente bassa. Questo succede anche perché gli animali in equilibrio immunitario comunque convivono con i loro parassiti, quindi non diamo tutto il merito alle foglie di olivo. Un animale ben alimentato, non stressato, che può allattare il proprio piccolo, tende ad avere difese immunitarie migliori. In ogni caso però sicuramente anche l'olivo dà il suo contributo.
Abbiamo anche calcolato il costo della razione di questi animali al pascolo. Ci sono anche molti altri dati che oggi non ho tempo di presentare, ma i dati riproduttivi di questa mandria, i dati sanitari sono ottimali. Sono vacche che vivono fino a 18 anni e fanno tutte un vitello l'anno, fino anche alla tarda età. Quindi vuol dire che il livello di salute e di performance della mandria è molto alto. Ma appunto il costo razione nei periodi di pascolo è di 60 centesimi al giorno e vi assicuro che è veramente basso, considerando appunto le loro produzioni. In inverno lo stesso animale, quindi quando il pascolo non è presente o in piena estate, naturalmente a Roma in piena estate il pascolo secca, non c'è, il costo razione è di 2 euro. Ecco, questo esercizio del costo razione lo faremo anche per queste aziende venete per vedere come i sistemi di pascolo e i sistemi di pascolo arborato contribuiscono al contenimento del costo razione, che oggi non siamo in ambiente zootecnico, ma al giorno d'oggi è veramente impressionante. Dopo la pandemia e poi la guerra, i costi delle materie prime sono veramente molto molto alti. Questa è un'altra azienda in Toscana. È un'azienda in Val di Cecina, nel comune di Pomarance, è un'azienda di tradizione, diciamo, cerealicola soprattutto. Ha un mulino aziendale, produce pasta, produce cereali e anche ortaggi. A un certo punto, come dire, fedeli anche alla filosofia biodinamica che prevede comunque importante la presenza degli animali in un'azienda vegetale, hanno deciso di intraprendere questa nuova avventura di allevare vacche da latte. Hanno preso delle pezzate rosse, non sono una razza autoctona, ma sono animali che si adattano molto bene agli ambienti pascolivi. E in questa azienda abbiamo fatto un progetto molto articolato che prevede la costruzione di una catena di pascolamento, quindi l'utilizzo di più risorse diversificate nell'arco dell'anno per avere a disposizione il maggior numero possibile di mesi di foraggio disponibile, utilizzando anche 2 tipologie di boschi. Allora, vedete, queste sono le aree a pascolo erbaceo. Queste sono aree in cui vengono seminati degli erbai, per esempio erbai di sorgo che possono servire da foraggio nei mesi estivi. Qui abbiamo un bosco, una cerreta, un cedo di cerro con anche lecci e ornielli. Il cerro, i lecci e gli ornielli non hanno un buon valore foraggero come foglia, ma la ghianda invece può fornire amido nei mesi invernali. Quindi questo è il bosco che noi utilizziamo durante l'inverno. Durante l'inverno ha anche la funzione importante di riparare gli animali dal vento, come ricordava Alberto prima, e anche dal freddo. Ma la parte più interessante è questo bosco. È un bosco lungo la golena del torrente Cecina e questo invece contiene una serie di alberi che hanno un ottimo valore foraggero, che sono, vedete, pioppo nero, salice, orniello, ontano nero, acero, frassino. Naturalmente per il riconoscimento delle piante lavoriamo insieme a un forestale. Ecco, per la costruzione di questi progetti bisogna lavorare in team. Io sono veterinaria, c'è l'agronomo, c'è il forestale, c'è l'allevatore, quindi dobbiamo imparare anche a collaborare, anche a condividere linguaggi che non sempre sono così comprensibili tra le varie discipline. Ecco, questi alberi, le foglie di questi alberi in estate possono avere un valore di proteina molto interessante, dal 10 al 20% su sostanza secca e anche il valore di fibra digeribile molto interessante. Abbiamo valutato che gli animali in questo bosco nei mesi estivi riescono ad assumere 8 kg di sostanza secca al giorno, che è circa 1/3 della razione di una pezzata rossa, quindi con un risparmio economico importante. Inoltre il bosco ripara dal caldo e quindi abbiamo un minor calo della produzione di latte nei mesi estivi. Ecco, queste sono le vacche nel bosco, vedete molto contente, appunto lì in quelle aree fa veramente caldo d'estate e dove cercano appunto la frescura.
Ecco, quindi quali sono i servizi che un sistema agro-silvopastorale o silvopastorale può fornire all'allevamento? L'hanno già detto in parte i relatori che mi hanno preceduto, quindi non voglio ripetere i principali, però ecco, dal punto di vista alimentare voglio ricordare che il foraggio arboreo può essere di elevata qualità e questo in ambiente zootecnico al momento è estremamente sottovalutato, dal punto di vista sia proteico che energetico, ma anche dal punto di vista minerale dei microelementi. A volte con suoli poveri, per esempio di selenio e zinco, noi abbiamo un'erba e un fieno poveri di selenio e zinco che influiscono sulla fertilità dei bovini. Gli alberi invece, avendo radici più profonde, possono invece esserne ricchi, quindi possono costituire dei veri e propri integratori nella dieta degli animali. Il parto nel bosco consente agli animali di esprimere il loro repertorio etologico perché in sostanza la bovina ha bisogno di isolarsi un po' nel momento del parto, ha bisogno di nascondersi. Quindi appunto questo consente di rispettare questa caratteristica. Se ci sono lupi nelle vicinanze questo comportamento naturalmente cambia, la bovina invece sentirà l'esigenza di partorire più vicina alla mandria. Dal punto di vista microbiologico il bosco è una cosa molto più pulita di una stalla, quindi anche le infezioni postpartum, le infezioni ombelicali, le metriti avranno un'incidenza molto minore, quindi anche la biodiversità microbiologica presente nel bosco aiuta molto la salute animale. Sappiamo come una delle emergenze principali a livello planetario è l'antibiotico resistenza, vediamo come nella nuova PAC l'ecoschema 1 è molto improntato sulla riduzione dell'utilizzo di antibiotici e non ci illudiamo, negli allevamenti intensivi questa riduzione è possibile in parte perché le condizioni stesse di quegli allevamenti non consentono più di tanto, anche se i miei colleghi stanno facendo grandi sforzi per ridurli. Invece allevare pochi animali, una bassa densità di animali in un sistema molto diversificato consente veramente di azzerare l'utilizzo di antibiotici. Quindi abbiamo anche questo aiuto per la salute pubblica. Ci può essere qualche rischio in più di malattie trasmesse dai selvatici, bisogna quindi fare dei piani epidemiologici e bisogna lavorare in prevenzione. Per arrivare appunto a un concetto di One Health, no? di salute sistemica e in questo appunto i sistemi diversificati ci aiutano. Il sistema agro-silvopastorale consente all'animale di esprimere tutto il proprio repertorio etologico. Non mi posso dilungare su questo argomento, ma bisogna anche domandarsi che cos'è il benessere. Non è solo l'assenza di sofferenza, ma è anche la possibilità di esprimere il proprio repertorio, non solo di specie o di razza, ma anche individuale, le proprie competenze. E questo i sistemi agro-silvopastorali lo permettono. Anche una risoluzione non violenta dei conflitti. Quando gli animali hanno a disposizione dello spazio si è visto che i conflitti con lesioni sono molto minori, perché lo spazio permette una ritualizzazione, permette un migliore uso della comunicazione corporea. Questo ve lo faccio velocemente perché c'è poco tempo. Quando vi parlo delle competenze, le competenze sono per esempio quelle della vacca leader, come questa vacca che si sta avvicinando, che decide dove andrà la mandria, non è la dominante, è un animale diverso, un animale di solito più intraprendente, più curioso, che decide dove la mandria andrà. In questo caso stiamo usando anche, sperimentando nell'ambito di questo progetto, uno strumento di zootecnia di precisione che è un collare GPS che comunica all'allevatore dove si trova la mandria in quel momento. In questo caso siamo in provincia di Trento, nelle valli giudicarie, e anche questa era un'area di bassa montagna che andava un po' degradandosi. I bovini hanno riaperto il bosco pascolando e non solo, hanno trovato gli antichi sentieri, perché il bovino per istinto tende a passare dove spreca meno energie, dove è più conveniente, e quindi, come dire, hanno
hanno dato un servizio gratuito all'allevatore e al territorio. Ecco, l'utilizzo del bovino o anche delle pecore e delle capre per la manutenzione dei territori è una cosa che può svilupparsi ancora molto, che è molto interessante. Gli alberi contengono tantissime sostanze, anche medicinali e nutraceutiche, ho ricordato i tannini, ho ricordato i microelementi, però ci sono anche tante altre sostanze di cui ora non ho tempo di parlarvi, però per esempio sostanze ruminative, cioè che consentono una migliore motilità del loro apparato digerente. Ci sono anche sostanze epatoprotettive, sostanze antinfiammatorie e addirittura anche sostanze antibiotiche. Ma gli animali hanno anche la possibilità in questi sistemi di autocurarsi. Ora vi sembrerà un po' New Age, ma in realtà è una cosa scientifica. Gli animali, si chiama farmacoprassia, la scienza che studia appunto il comportamento istintivo negli animali di cercare sostanze curative, e perché un animale, soprattutto se è molto abituato a pascolare, se fa parte di una mandria che pascola da tempo, sa cercare da solo elementi nutraceutici, sa riconoscere anche elementi tossici e sa riconoscere anche elementi integrativi. Quindi questo tipo di situazione permette all'animale anche di esprimere una sua competenza, che è un po' quello che invece gli togliamo quando decidiamo tutto noi al suo posto, no? E quindi questo ci porta anche in una sfera etica dell'allevamento, ma di cui però dobbiamo parlare, perché la società insomma ce lo chiede fortemente. Non vi parlo dei servizi ecosistemici perché l'hanno già fatto ampiamente i relatori che mi hanno preceduto, e quindi direi di saltare questo. Quali sono i vantaggi zootecnici e produttivi? Appunto foraggio a costi bassi, ma anche qualità dei prodotti alimentari per l'uomo. Vi ho citato prima l'uovo d'erba, ma anche il latte e la carne da pascolo, quindi integrando pascolo erbaceo con pascolo arboreo, hanno un profilo di acidi grassi saturi, insaturi a favore degli insaturi e omega 6 e omega 3 a favore degli omega 3. Questo è un aspetto qualitativo importante, ci sono anche studiosi qua dell'Università di Padova che lo stanno approfondendo, e che gli allevatori che attuano questi sistemi dovrebbero anche utilizzare a scopo di marketing, no? Per far conoscere meglio i loro prodotti. Ma non solo, contengono profumi e sapori del territorio, e questo è un aspetto importantissimo. Sicuramente dobbiamo puntare più sulla qualità che sulla quantità, e quindi questo è molto importante. Vi voglio citare un corso in cui è un partner anche l'Università di Padova, è il corso Alte Imprese, ideato dal professor Danilo Gasparini, che è uno storico dell'enogastronomia. È un corso per gestori di malga che è appena iniziato, ci sarà una parte pratica quest'estate appunto in malga, e in cui si imparano anche queste cose. Ci sono degli svantaggi naturalmente, il problema dei predatori, il problema che ci vogliono tante professionalità, la difficoltà a volte di programmare la razione alimentare, perché sia l'erba che le foglie degli alberi non sono uguali, hanno una loro evoluzione nutrizionale nell'arco della stagione, per cui l'alimentarista zootecnico si trova di fronte a questo tipo di difficoltà. Fisicamente non può analizzare l'erba o le foglie tutti i mesi o ogni 15 giorni. Ci possono essere problemi di biosicurezza per le malattie trasmesse dai selvatici, e poi la necessità di manodopera qualificata, che in questo momento è un grossissimo problema per le aziende. Si trova male la manodopera anche non qualificata, manodopera qualificata che sappia condurre gli animali in pascoli di questo genere non è affatto facile trovarne. Bene, grazie, ho finito. Grazie Francesca. Allora, abbiamo concluso questa parte di presentazioni, e ovviamente chiedo in sala se ci sono quesiti per i relatori che hanno appena relazionato, fintanto che magari qualcuno prepara una domanda, e poi ovviamente passata questa fase avremo la pausa caffè, così avete modo anche di ristorarvi un pochino.
presento una domanda che è stata posta sul canale YouTube ed è stata posta al dottor Francesco Mantino. Francesco, se magari... Alberto, scusami, Alberto, perdonami. La mancanza di occhiali non aiuta. Allora, viene a essere chiesto un chiarimento in merito all'esempio che avevi portato in ordine al cortisolo. Se puoi specificare meglio quel passaggio nella differenza dei due gruppi che avevi analizzato e quindi le conseguenze sostanzialmente. Ok, allora immaginatevi, tra l'altro devo parlare a una persona online, quindi è un... Allora, cosa è successo? Abbiamo registrato un aumento più pronunciato e significativamente maggiore nel gruppo pastorale durante i mesi estivi, proprio perché le condizioni microclimatiche dell'area in studio ponevano questi animali in uno stress da caldo superiore. Cosa succede all'interno del pelo dell'animale? Si accumula maggiormente questo ormone, che è un ormone indicatore di stress, e noi a ritmo di circa un mese andavamo a prelevare una quota di pelo per poter così misurare quanto fosse lo stress. Beh, cosa abbiamo misurato? Che nel gruppo che aveva la possibilità di stare nel bosco e ci passava, diciamo, buona parte della giornata, e questi sono altri dati che potrei condividere con voi se me lo chiedete ovviamente, abbiamo quindi registrato una maggior stress su quegli animali che non potevano avere ricovero sotto, diciamo, la canopy degli alberi. Se appunto in sala abbiamo delle domande. Prego, prego. Non so, Gaia se... Vieni qua. Buongiorno, volevo chiedere il pascolo in vigneto, che rischi ci sono comunque al comportamento del suolo con gli animali, perché magari in inverno è difficile questo i rischi della compattazione del suolo degli animali in vigneto. Grazie mille. I rischi di compattamento del suolo non ci sono solo in vigneto, ma ci sono anche naturalmente sui pascoli, sugli erbai e dovunque mandiamo gli animali. Quindi va fatto un calcolo preciso del carico animale per ettaro, che varia a seconda della pendenza, del tipo di suolo, se il suolo è arginoso per esempio vanno caricati meno, e poi attenzione alla piovosità, perché in caso di... devo ripetere a capo? Sì, meglio. Allora, chiedevano il rischio di compattamento del suolo nei vigneti dato dal pascolamento. Dicevo, il rischio di compattamento va assolutamente contenuto tramite un calcolo corretto del carico animale per ettaro. Naturalmente su questo ci sono formule, ci sono diversi approcci, e il carico animale comunque varia a seconda del tipo di suolo, di quanto è in pendenza, e anche bisogna fare molta attenzione in caso di pioggia, perché in caso di piogge intense gli animali calpestando compattano di più. In linea però generale un pascolo ben gestito decompatta il suolo. Perché? Perché quando un prato, dell'erba viene mangiata dagli animali, si ha per reazione un approfondimento delle radici, ci sono le deiezioni degli animali che portano fertilità, quindi in generale aumenta la sostanza organica del suolo con un pascolo ben gestito. Con un pascolo mal gestito si ottiene l'effetto opposto, quindi come sempre è una questione di corretta gestione. Altre domande in sala? Immagino che magari il caffè chiami.
Scusatemi. Allora direi appunto di utilizzare adesso il tempo per una pausa caffè. 15 minuti, sì, perché ahimè abbiamo un po' eroso le tempistiche. Allora, domanda. Vai. I miei studenti sono proprio... Mi date soddisfazione oggi. Un sistema di agroforestazione, ecco, è meglio progettarlo all'inizio di un'attività oppure diciamo, si può progettare anche quando un'attività è già inattiva, cioè attiva da un po' di tempo, e quali sono i costi, diciamo, in base a queste due possibilità? Giustino, forse rispondi tu a questa. Siccome io sono terribilmente attratto dal caffè e siccome c'è poi una relazione sulla progettazione dei sistemi agroforestali, se chi coordina il convegno è d'accordo, direi a chi ha posto la domanda di ascoltare la relazione sulla progettazione dei sistemi agroforestali, perché mi sembra che sia una domanda che non è in linea con le esposizioni che abbiamo fatto, però altrimenti la riprendiamo subito dopo il caffè, perché io sono molto preoccupato dei tempi. Sottoscritta. Al caffè chiedi la domanda alla persona. Ok, va bene, grazie. Allora buona pausa caffè, ci ritroviamo fra 15 minuti, scusate la premura. Federico, se puoi prendere posto, grazie, che così allora possiamo riniziare. Bene. No, no, assolutamente. Devi metterla in icona. Bene,
Direi quindi di riprendere i lavori, se vi potete cortesemente avvicinare. Ovviamente siamo un po' in ritardo, però adesso chiedo la cortesia ai diversi relatori di mantenersi in maniera scrupolosa e rigorosa alle tempistiche previste, in maniera da poter chiudere all'orario previsto. Allora lascio ora la parola al dottor Federico Correale, che andrà a realizzare una presentazione su agroforestazione in Veneto, le esperienze di Veneto Agricoltura e la nascita di AIAF, Associazione Italiana di Agroforestazione. Prego Federico. Si sente? Sì, ecco. Grazie. Cercherò di stringere al massimo i tempi, visto anche perché questa, rispetto alle precedenti presentazioni, è una presentazione di decompressione sicuramente a livello di contenuti. Allora, bisogna dire che il Veneto è, come già stato detto, una regione che ha una tradizione antica di agroforestazione tradizionale, come abbiamo visto dagli interventi introduttivi, ma che poi ha visto un ritorno di questi impianti sostanzialmente a partire dalla fine degli anni '80. In questa fase, che coincide poi con le prime misure di accompagnamento dell'Unione Europea, ricorderete i regolamenti 2078-2080, in questa fase in Veneto una agenzia regionale, va bene così? Ok, un'agenzia regionale che non era ancora Veneto Agricoltura, ma che era deputata alla prima gestione delle foreste della Regione Veneto, iniziò a lavorare in questo campo quasi del tutto sconosciuto, ovvero quello del ritorno degli alberi in campagna, con una logica di tipo ecosistemico e quindi una logica non più legata alle tradizioni, ma tentando di guardare avanti. Ecco, qui sono citate alcune campagne importanti, una prima campagna del WWF, e soprattutto il tentativo da parte dell'allora azienda regionale foreste di costituire una prima rete di impianti, soprattutto in aziende private, erano per lo più impianti di siepi campestri progettate secondo una logica di tipo funzionale, come è stato detto per certi versi secondo la scuola francese di allora. Ecco, in questo senso quindi è stata realizzata questa prima rete e uno dei temi che poi si sono sviluppati maggiormente e hanno trovato poi una location importante nelle aziende successivamente di Veneto Agricoltura è il tema delle fasce tampone, ovvero della capacità delle siepi e delle fasce boscate in agricoltura di in qualche modo intervenire, come abbiamo visto già in qualche slide precedente, nell'abbattimento dei nutrienti provenienti dalle attività agricole. Da questa fase, che è stata una fase sostanzialmente di ritorno, di tentativo di ritorno di siepi moderne all'interno delle nostre campagne venete, nel frattempo l'azienda regionale foreste si è evoluta e con un processo di fusione ha dato origine insieme ad altri enti a Veneto Agricoltura, si è lavorato nelle aziende di Veneto Agricoltura con un'infrastrutturazione importante da un punto di vista agroforestale, anche se qui, come vedete, il tema dell'agroforestazione, dove si prende coscienza di un sistema totalmente integrato fra l'albero e l'attività agricola, è se vogliamo un punto di arrivo relativamente recente. Noi abbiamo quindi aziende dell'agenzia regionale che sono ricchissime di vegetazione forestale, ma negli ultimi anni si è focalizzato proprio il tema dell'agroforestry come sistema integrato. Veneto Agricoltura può giocare su alcune aziende, sono aziende di proprietà della Regione, in gestione appunto l'agenzia, ci sono 4 aziende pilota dimostrative, di cui 2 in particolare io qui ho focalizzato perché rappresentano un po' più che delle vetrine, come ho scritto, dei veri e propri laboratori a cielo aperto per ciò che riguarda l'agroforestazione. Una è l'azienda di Valle Vecchia a Caorle, un'azienda a ridosso della costa adriatica, e l'altra è l'azienda di Sasserami a Ceregnano. Nella prima, vedete, c'è un mix di vegetazione che non è ascrivibile tutta alla categoria dell'agroforestry. Abbiamo una pineta litoranea, boschi planiziali, 20 km di siepi campestri e 22 ettari invece propriamente detti di sistema silvoarabile. A Sasserami invece, che è l'azienda che vedrete domani, c'è un grandissimo fermento di attività di ricerca
che riguardano alcuni plot, alcune aree realizzate con sistemi silvoarabili e un confronto di cloni di pioppo. Il tema della compatibilità è un tema che noi abbiamo affrontato fin da subito. 2 le osservazioni sulle tante che si possono fare. Come avete visto, la compatibilità si trova con delle soluzioni tecniche, progettuali e di gestione adeguate, ma soprattutto c'è un problema di costruzione mentale del bilancio aziendale, nel senso che nella presenza dell'albero obbliga a valutare i bilanci aziendali sulla scala del turno della pianta che ha bisogno di più tempo. Quindi è sui 8-10 anni che noi dovremo valutare il reddito effettivo dell'azienda che pratica l'agroforestazione, perché solo lì possiamo trarre veramente delle conclusioni. Molto brevemente, l'azienda pilota dimostrativa di Valle Vecchia è un'azienda di recente bonifica, vedete è stata una delle ultime bonifiche del Veneto, negli anni 50 era così, dopo la bonifica è una tipica area agricola che è partita con la monocoltura come tutte le aree di bonifica della nostra regione e con la gestione di Veneto Agricoltura l'azienda è stata infrastrutturata in maniera molto più articolata con delle aree umide, delle piccole isole di fitodepurazione, un sistema molto ingegnoso di recupero dell'acqua dolce, su cui non entro nel dettaglio, e delle aree infrastrutturate a silvo arabile. Ecco, questo è un elemento importante. Vengo alle problematiche di questa azienda che non vedrete invece domani. Questa è un'azienda di frontiera, un'azienda dove tutti i fattori negativi che il cambiamento climatico ci sta mostrando sono concentrati. Abbiamo problemi di ventosità, siamo vicini al mare, quindi aerosol marino, intrusione di sale nei suoli, quindi questo è veramente un laboratorio di cosa ci aspetta nel futuro. In questo senso quindi voi vedrete, se come vi auguro andrete a visitare l'azienda, vedrete dei risultati relativamente poco interessanti dal punto di vista delle rese, ma estremamente interessanti dal punto di vista della restituzione di informazioni rispetto alla instaurazione di vegetazione legnosa in contesti così complicati. L'azienda Sasserami, invece, che vedrete domani, è un'azienda in comune di Ceregnano, è costituita da 2 corpi fondiari, come vedete, e su questa noi abbiamo diverse prove, in parte sono state già citate, e il cuore diciamo, sono le prove incentrate sui cloni di pioppo MSA, dove abbiamo sia una comparazione di cloni su pioppeto tradizionale, sia invece un'area specifica dove i cloni MSA sono testati in sistema silvoarabile. Questo è lo schema con i cloni che sono utilizzati. Poi penso siano disponibili le presentazioni per poter entrare nei dettagli. Visti i tempi io corro. Vediamo se riesco ad andare avanti. Ecco qua. C'è poi una seconda prova di recentissimo impianto che prevede di nuovo una comparazione fra i cloni di MSA su un sistema silvoarabile nell'altro corpo aziendale, con dei mix diversi dei cloni stessi. In mezzo noi pratichiamo, come tutte le aziende agricole di Veneto Agricoltura, una serie di prove e una serie di pratiche di tipo agronomico che fanno il paio con la novità dell'agroforestazione, nel senso che si utilizzano le tecniche più innovative di agricoltura sostenibile con una conservativa che consenta di mantenere sempre il suolo coperto, quindi diciamo che accanto al tema dell'agroforestazione c'è anche il tema di un'agricoltura sostenibile, con tutto quello che in buona parte portano adesso le nuove misure del piano di sviluppo rurale nuovo e gli ecoschemi che sono stati presentati da poco e che fra poco interesseranno gran parte dei nostri agricoltori. Un piccolo punto sul tema della vivaistica: per produrre alberi ci vogliono le piantine vengono in parte prodotte nel nostro vivaio, non i cloni di pioppo ovviamente, dove noi abbiamo una collaborazione col CREA di Casale Monferrato, CREA Foresta Legno, ma in particolare su tutte le piante di specie autoctone. Veneto Agricoltura ha una filiera di produzione concentrata in un vivaio di pianura a Montecchio Precalcino che produce tutte le piante arboree e arbustive della vegetazione legnosa del Veneto, con particolare attenzione alla tracciabilità delle provenienze del seme e quindi a una completa informazione di chiunque utilizzi questo materiale rispetto alle caratteristiche genetiche e di adattabilità.
una particolare attenzione la stiamo facendo a testare nuove specie per l'agroforestazione. Qui sono citate la paulonia e il pecan, sono due specie su cui stiamo puntando e su cui abbiamo avviato delle sperimentazioni importanti con del materiale genetico molto originale che ci auguriamo possa dare dei risultati importanti anche poi sul territorio in futuro. Le collaborazioni, ne cito le tre principali, con i due dipartimenti che hanno introdotto e hanno ampiamente spiegato già in parte quello che si fa in queste aziende, e con il CREA Foresta Legno per ciò che riguarda appunto la selezione e il confronto fra i cloni di pioppo utilizzati. Qui sono alcune foto delle aziende che vedrete anche domani. Ecco, cito poi un'azienda invece che non è di Veneto Agricoltura, però è un'azienda chiave per noi, perché l'azienda Casaria a Masi è un'azienda dove un proprietario privato ha ritenuto di investire in questa grande innovazione, e quindi diciamo che una proprietà illuminata ha consentito di realizzare diverse decine di ettari di sistema silvoarabile per la prima volta forse su questa scala nella nostra regione. Lì c'è stato un magico connubio con un tecnico altrettanto illuminato, Mauro San Giovanni, che ha progettato, ideato e poi appunto, in questa proprietà ha potuto realizzare questo intervento. Un intervento importante perché ha dimostrato come anche il privato su superfici non trascurabili può credere e può investire su questi sistemi. L'azienda, tra l'altro, è l'azienda che ha dato in Natale all'inizio dell'attività dell'Associazione Italiana per l'Agroforestazione, con cui concludo con qualche slide. Ecco, perché ci è venuto in mente di fondare una nuova associazione? Perché dopo tutto quel lavoro che avete visto, alla fine fra tecnici, anche amici diciamo, persone appassionate di questo settore, ci si è resi conto che il mondo della ricerca da una parte e il mondo dell'agricoltura dall'altra non dialogavano su questo tema. Quindi l'idea è stata quella di creare un nucleo associativo che in qualche modo desse ospitalità a quelle quattro componenti. Vedete gli agricoltori, i funzionari pubblici, i ricercatori e i tecnici che operano poi in agricoltura e nelle foreste. Con purtroppo sullo sfondo un grave gap che in parte l'Università di Padova sta cercando di colmare, ovvero la mancanza di una figura che non sia l'agronomo, che non sia il forestale, ma che riesca a fare sintesi sistematica e sistemica di queste due professioni. Questo è il percorso aperto, il percorso partecipativo che ha portato alla costituzione dell'associazione. L'associazione è nata nel 2014, dopo due tornate incentrate diciamo, su un nucleo veneto, con l'ultimo consiglio direttivo, alcuni dei quali i membri avete visto anche intervenire in questi interventi, ha veramente aperto le sue porte all'intero stivale, all'intero nostro paese, e direi che con questo ricambio generazionale e geografico è un'associazione che penso possa avere veramente un bel futuro. Lo dico con una punta di orgoglio, essendo parte del manipolo di persone che appunto ha fatto da socio fondatore. Queste sono le attività principali, come potete immaginare: progetti di massima, documentazione, pubblicazione di studi. Abbiamo collaborato per quanto in piccola parte all'organizzazione dei convegni che si sono tenuti in Sardegna di EURAF. AIAF, ricordo, è una costola di EURAF. EURAF è l'associazione europea che riunisce le associazioni nazionali. Per l'Italia AIAF rappresenta il nostro paese nel campo dell'associazionismo agroforestale. Vi ringrazio, sono andato un po' di corsa, ma sono ovviamente a disposizione per ogni tipo. Grazie Federico, gentilissimo, veramente. Lascio ora la parola a Fabienne Ballanger, appunto dell'Association Française d'Agroforesterie. Ovviamente Fabienne parlerà in francese, però ovviamente abbiamo anche la traduzione ovviamente da parte della signora. Ovviamente attenzione alle tempistiche, grazie.
this is the one? Yeah, good. Thank you. Vous me dites. Ok. Va bien, prego. Bonjour à tous. J'espère que vous parlez français. Buongiorno a tutti, spero parliate francese. Mais non, on a tout prévu. Non vi preoccupate. C'est bon? Ça marche? Funziona? Sì. Ok. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Grazie per l'invito, sono molto contento di essere qui. Et je vais essayer d'être rapide parce que j'ai la moitié du temps des autres personnes. E cercherò di parlare velocemente perché ho la metà del tempo di parola degli altri. A causa della traduzione, ovviamente. Alors d'abord un peu d'histoire et un peu de contexte aussi. L'association française d'agroforesterie, donc qui a été créée en 2007. Allora, prima di tutto un po' di storia, un po' di contesto, situiamoci, l'Associazione francese di agroforestazione che è stata fondata nel 2007. Avec l'ambition de réunir les acteurs du terrain, les agriculteurs pionniers, historiquement plus haut dans le sud, dans la moitié sud de la France. Con l'ambizione, con l'obiettivo di diciamo, raggruppare prima di tutto gli agricoltori nel sud-sud-est della Francia e oggi in realtà praticamente rappresenta tutta la Francia. Alors le projet agronomique, c'est pas seulement de planter des arbres, c'est aussi de reconstruire les sols, la fameuse agriculture de régénération, l'agroécologie. Allora, il progetto non era solo piantare alberi, ma anche rigenerare il suolo, quindi un'agricoltura che rigenerasse, che fosse rigenerativa. L'idée, c'est de préparer l'agriculture au XXIe siècle et d'améliorer les bilans agronomiques, hydriques, carbone et économiques. L'idea era proprio di preparare, per così dire, la Francia all'agricoltura del XXI secolo e migliorare, ottimizzare il bilancio agronomico, il bilancio idrico, il bilancio carbonico ed economico. Alors aujourd'hui, on est organisé en 5 pôles qui sont des métiers complémentaires pour essayer justement de provoquer le changement sur le terrain. Oggi siamo organizzati in 5 poli, sono professioni e attività complementari per cercare proprio di dinamizzare, di fare il cambiamento. L'animation technique à l'échelle des territoires. L'animazione tecnica a livello dei territori. La recherche et développement pour mesurer et acquérir des connaissances. Ricerca e sviluppo per misurare le performance e acquisire delle competenze. Un pôle plus récent sur les filières et la valorisation pour remettre de l'économie dans cette nouvelle agriculture. Un polo più recente per valorizzare e rimettere l'economia nel cuore, per così dire, di questo mestiere. Un pôle formation parce qu'on sait qu'on ne sait rien. E poi la formazione perché sappiamo che non sappiamo nulla. Et un pôle information communication parce que c'est un sujet de société. E un polo informazione e comunicazione proprio per comunicare le attività dell'associazione verso l'esterno. Alors l'état des lieux en France de l'agroforesterie, j'ai rajouté quelques chiffres. Diamo adesso uno spaccato dell'agroforestazione in Francia, vi ho messo qualche cifra. Ça représente à peu près 1 million d'hectares, soit 3% de la surface agricole utile. Rappresenta l'agroforestazione circa 1 milione di ettari, che corrisponde al 3% della superficie agricola utile. Ce million d'hectares intègre une diversité de formes d'agroforesterie. Ci sono forme molto disparate in questo 1 milione di ettari. Et la plus grande partie, c'est ce qu'on appelle le bocage. E la parte più grande è quello che noi in francese chiamiamo bocage, quindi aree boschive. Et qui est encore en régression malgré cette dynamique, c'est-à-dire que les haies agricoles disparaissent encore plus vite qu'on ne les replante. E che è in costante diminuzione, vale a dire rispetto alle nuove siepi boschive che vengono piantate, ne scompaiono ogni anno molte di più.
Ça veut dire qu'il ne suffit pas de planter et qu'il faut aussi rapporter chez les agriculteurs la compétence liée à la gestion et à la valorisation. Ecco perché non è sufficiente solo piantare, ma bisogna che gli agricoltori si impadroniscano di nuovo di questa competenza di gestione e valorizzazione del bosco. Ici, vous avez la diversité des projets agroforestiers sur 1000 projets à travers la France. Qui avete su base 1000 la diversità dei progetti di agroforestazione, diciamo, sul territorio francese. Vous voyez qu'il y a une forte représentation des grandes cultures, Vedete des élevages volailles, che le grandi coltivazioni, ma anche tutto quello che è allevamento di pollame è molto bene, molto fortemente rappresentato, ainsi que les vergers maraîchers et les élevages laitiers. come anche gli ortifrutteti e anche l'allevamento delle mucche da latte. Alors les dispositifs de soutien à l'agroforesterie. Vediamo un po' qual è il sostegno all'agroforestazione. On a des aides publiques et des aides privées. Abbiamo due categorie di aiuto pubblico e poi c'è la categoria degli aiuti privati. Je ne rentre pas dans la diversité de tout ça, mais si vous avez des questions, on pourra en parler. Non mi soffermerò sulla diversità di questo tipo di sostegno, ma se avete domande ne parliamo a latere. La grande nouveauté par rapport à quelques années, c'est l'engagement des entreprises. La grande novità rispetto agli anni scorsi, o un tempo passato, diciamo, è proprio l'impegno delle aziende. À travers un fonds de soutien à la transition qui s'appelle AFTER, Agroforesterie et Territoire. Grazie a un fondo che si chiama AFTER, una delle ultime righe in basso, di sostegno appunto all'agriforestazione. Alors on m'a demandé de parler plus spécifiquement du peuplier et des systèmes agroforestiers peupliers. Ecco, mi è stato chiesto nello specifico di parlare del pioppo e dei sistemi agroforestali legati al pioppo. La France est l'un des premiers producteurs mondiaux de peupliers historiquement. Storicamente la Francia è uno dei primi produttori mondiali di pioppo. Et on produit du peuplier dans à peu près 3/4 de la France. Circa 3/4 della superficie del territorio francese sono interessati dalla produzione di pioppi. Alors les défis qui sont devant nous, c'est la baisse de la production et la chute des nouvelles plantations depuis quelques années. Quali sono le sfide che ci aspettano? Allora, diminuzione della produzione, ma anche diminuzione di nuovi impianti, di nuove piantagioni di pioppo. Avec un besoin en ressources qui augmente et donc un déficit. Con un fabbisogno di risorse che non fa altro che aumentare e quindi si crea un deficit. Quindi i vecchi pioppi sempre meno e sempre meno piantumazione di nuovi. Comme on l'a déjà vu, le peuplier est un arbre important historiquement dans l'agroforesterie. Come è già stato detto, il pioppo è una pianta importante storicamente nell'agroforestazione. Bien adapté à tous les systèmes, que ce soit d'élevage ou de culture. Bene adattato a tutti i sistemi, siano essi di allevamento o di coltivazione. Le peuplier peut s'intégrer de différentes manières dans le paysage agricole. Qui vedete come la vita del pioppo si intreccia con quella dei terreni agricoli. En bordure, au-dessus des poulets, au-dessus des vaches, au milieu des parcelles de grande culture. Come siepe dove sotto c'è della superficie avicola per i polli, per i ruminanti, per le coltivazioni, come si diceva, di orti e frutteti. Et avec toujours des parcelles dédiées au peuplier en monoculture, mais intégrées dans le paysage. E sempre con delle parcelle che sono sì ad hoc per i pioppi, ma che sono anche integrate nel paesaggio. Donc on a lancé il y a quelques années un projet qui s'appelle PAF, Peuplier Agroforestier. Abbiamo lanciato qualche anno fa un progetto che si chiama PAF, quindi pioppo agroforestale. Avec l'objectif de travailler sur des modèles techniques et économiques pour réintégrer le peuplier dans l'agriculture.
Volevamo reintegrare il pioppo nell'agricoltura con modelli economici e tecnici, dans l'objectif de réduire le déficit annoncé de la filière. con l'obiettivo di ridurre il deficit di cui vi parlavo prima nella filiera. La première étape a été de compiler les savoirs techniques dans un guide technique. La prima tappa è stata quella di far confluire il know-how tecnico in una guida specifica. Puis on est passé à la sensibilisation et la diffusion des connaissances. Poi siamo passati alla sensibilizzazione per la presa di coscienza e la divulgazione delle conoscenze. Donc si certains sont intéressés par le guide, j'en ai un certain nombre, mais il faut lire le français. Se foste interessati a questa guida, me ne sono portato qualche esemplare, ma dovrete leggerlo in francese. Et un des principaux points d'attention pour la réussite de ces projets-là, c'est de toujours se rappeler que le peuplier peut avoir une valeur économique s'il est correctement accompagné tout au long du cycle. E uno degli assi principali di questa riflessione sul pioppo è che il pioppo può portare a una redditività, un reddito, diciamo, economico se viene correttamente gestito lungo tutto l'arco della sua vita e del suo ciclo. Donc il faut intégrer le travail. Quindi bisogna integrare il lavoro lié à la conduite de ces arbres dans le calendrier de l'agriculteur. Legato alla gestione e manutenzione di quest'albero nell'agenda, nel calendario dell'agricoltore. Et ça va dépendre évidemment de chaque ferme, des productions principales et justement des fenêtres disponibles dans le calendrier de travail. E questo dipenderà chiaramente da ogni azienda agricola, dalle produzioni principali di questa azienda e in che misura sono in grado appunto di integrare del tempo e delle risorse per la gestione del pioppo. On a des schémas d'aménagement variés. Abbiamo degli schemi di alloggiamento vari. À droite, vous avez le schéma classique de la peuplerie en monoculture. A destra avete lo schema classico del pioppeto in monocultura. Qui peut être utilisé pour de l'élevage, par exemple en volaille. Che può essere utilizzato ad esempio per l'allevamento avicolo. Et pour les espaces cultivés, évidemment, il faut espacer les lignes. E per spazi coltivati ovviamente ci vuole più distanziamento dei filari. Et on a étudié diverses densités, divers espacements, y compris du double rang. E abbiamo studiato una casistica molto varia per quel che riguarda gli intervalli e anche il doppio filare. Sur la conduite de ces arbres, on a regardé 3 modèles différents. Allora, dicevamo della gestione di questi alberi, abbiamo elaborato 3 modelli diversi. Une gestion totalement externalisée. Una gestione totalmente a carico di terzi esternalizzata. Une autre totalement internalisée où l'agriculteur réalise la totalité des opérations lui-même. Una completamente internalizzata dove è l'agricoltore a farsi carico di tutte le operazioni. Et une gestion partiellement internalisée. E una gestione parzialmente internalizzata. Qui se trouve être la plus rentable. Che viene ad essere la più redditizia. Parce qu'elle limite les investissements. Perché limita l'investimento. Notamment en matériel de taille en hauteur. In particolare di materiale, investimento di materiale per quello che è la potatura in altezza e così via. Là, vous avez des exemples de rentabilité à l'hectare et à l'année sur quelques schémas d'aménagement. Allora, qui avete in base agli schemi che vi avevo mostrato di alloggiamento, eccetera, degli esempi di, diciamo, proventi sia per anno sia, diciamo, per il sistema appunto di alloggiamento. On est en gestion partiellement internalisée. Qui siamo in gestione mista, quella parzialmente internalizzata. Et vous voyez que c'est l'aménagement
doubleront 7 mètres, donc le troisième qui est le plus rentable. E vedete che è il terzo che alla fine viene ad essere più redditizio, doppio filare. Alors une fois qu'on a modélisé tout ça, una volta che tutto questo è stato modellizzato, l'objectif c'est de créer encore plus de sites pilotes dans les territoires, d'impliquer des agriculteurs. l'obiettivo sarebbe di creare ancora più siti pilota nel territorio e di coinvolgere gli agricoltori. Et donc on a lancé un appel à projet en 2022. Quindi abbiamo lanciato una gara, un concorso di idee nel 2022. Dans les régions les plus favorables aux peupliers. Nelle regioni che vengono ad avere le condizioni più favorevoli per lo sviluppo del pioppo. Et dans lesquels on avait une proximité des industries de transformation. E in cui, questo è importante, c'era la vicinanza delle industrie di trasformazione. D'ailleurs, ces industriels, ces entreprises sont intégrés dans la démarche. D'altronde queste aziende sono comunque integrate in questa operazione. Alors l'objectif, c'est d'avoir un fonds qui soutient l'investissement et qui permet aux agriculteurs d'écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire. L'obiettivo sarebbe di avere un fondo che sostiene, per così dire, l'investimento e che permette agli agricoltori di scrivere la storia di successo che vogliamo scrivere. Donc des investisseurs alimentent le fonds, permettent aux agriculteurs d'investir, de créer une valeur. Gli investitori alimentano il fondo, permettono agli agricoltori di creare un valore. Et en fin de cycle, les agriculteurs remboursent l'investissement initial et récupèrent une partie du bénéfice. E alla fine del ciclo l'agricoltore può rimborsare l'investimento iniziale, ma recupera anche una parte di proventi. Donc c'est très différent des aides à la plantation qu'on a vu précédemment. Ma vedete è molto diverso rispetto agli aiuti, al fatto di piantare nuove piante che vedevamo all'inizio. Parce que c'est pas une aide, c'est pas un don. Perché non è un dono, non è un contributo finanziario. C'est une aide à l'investissement qui peut perdurer et grandir. È un aiuto all'investimento, un incoraggiamento all'investimento che può perdurare nel tempo e può dare i suoi frutti. C'est un schéma un peu compliqué. È uno schema un po' complicato. On retrouve les deux grands systèmes. Alors, il y avait aussi le système internalisé 100%, mais pour l'instant, on ne l'a pas retenu. Ritroviamo i due grandi sistemi, c'era anche il sistema di internalizzare la gestione al 100%, ma per il momento non l'abbiamo considerato. Et donc, l'agriculteur a le choix entre le système partiellement internalisé e il sistema totalement externalisé. Quindi l'agricoltore può scegliere tra il sistema parzialmente internalizzato e quello esternalizzato. Évidemment, dans le premier cas, il porte le risque et il s'investit beaucoup plus dans la gestion et dans la suite du projet. È chiaro che nel primo caso si assume il rischio e viene investito, viene responsabilizzato molto di più per quel che riguarda l'andamento e la gestione del progetto. Mais bien sûr, il obtient aussi une meilleure rentabilité. Ma è chiaro che raggiungerà anche una migliore redditività. Alors aujourd'hui, sur l'année qui vient, l'année 2023, Oggi sull'anno corrente 2023. Donc c'est prévisionnel, mais l'objectif c'est d'avoir 10 projets, 150 hectares à peu près, et à peu près 10 000 peupliers. Sì, chiaramente è previsionale per il momento, l'obiettivo sarebbe di avere 10 progetti, 150 ettari e circa 10.000 esemplari. Avec des systèmes très variés de grandes cultures, d'élevage volaille, d'élevage herbivore. Con sistemi molto vari, molto disparati, con allevamenti avicoli, allevamenti appunto altri, appunto come si diceva prima anche tutto quello che è ortofrutteto.
et sachant qu'on a déjà plus de 60 candidats. E sappiate che abbiamo già più di 60 candidature. Voilà pour le peuplier. Questo era quanto vi dovevo dire sul pioppo. Alors après, on finit toujours par parler du futur. Sapete, alla fine si parla sempre del futuro. Et le futur en France, c'est la formation des agriculteurs, mais aussi des techniciens. E il futuro in Francia equivale a dire formazione degli agricoltori, ma anche dei tecnici. On manque de techniciens dans les 3/4 des territoires. Ci mancano i tecnici nei 3/4 del territorio. Et donc on a créé collectivement, avec l'ensemble des partenaires du réseau, une école française d'agroforesterie l'année dernière. Collettivamente con tutti i partner della rete abbiamo creato l'anno scorso una scuola di agroforestazione. L'objectif, c'est d'apprendre en direct du terrain en rencontrant ceux qui font déjà, des techniciens, des agriculteurs, ceux qui pratiquent l'agroforesterie. L'obiettivo è di imparare sul campo, incontrando le persone, i professionisti che optano già per queste pratiche e sono già insomma sul terreno. Et donc c'est une école itinérante. Quindi diciamo che è una scuola itinerante. Avec pour l'instant seulement 12 personnes cette année, mais on est dans la phase test, là aussi il y a beaucoup de candidats. Per il momento abbiamo solo 12 partecipanti, ma siccome siamo in una fase, diciamo, di test, sicuramente ce ne saranno altri che si aggiungeranno. Abbiamo molti candidati. Quelques photos. Alcune foto. Et ça, c'est ce à quoi devrait ressembler l'agroforesterie. E questo è quello a cui dovrebbe assomigliare l'agroforestazione. Dans ma tête. Devo dire, nella mia testa. Est-ce que quelqu'un sait où c'est? Sapete dove ci troviamo qui? C'est en Italie. È in Italia. C'est la vallée de Pau. È la Valle del Po. Merci beaucoup. Grazie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, grazie Fabienne per la bellissima presentazione, molto stimolante sotto diversi profili. Chiedo ora alla dottoressa Silvia Maier. Sì, acceso. Dottoressa, se si può accomodare, grazie. Allora, in questa parte della nostra giornata di colloqui, ovviamente oltre a presentare quelli che possono essere degli strumenti di natura privata, appunto quali quelli che sono stati appena illustrati, è anche opportuno evidentemente presentare gli strumenti pubblici per l'agroforestazione. Pertanto appunto la dottoressa Silvia Maier della Regione Veneto, che ringrazio per la sua partecipazione, per la lunga partecipazione della giornata peraltro, perché è stata anche impegnata questa mattina in esami di dottorato, ci presenterà appunto gli strumenti pubblici per l'agroforestazione. Prego dottoressa Maier. Grazie dell'invito, scusatemi ero un po' disorientata col cambio dell'ordine. Allora. Ecco, superate le tecnicalità, volevo assicurare il precedente relatore che abbiamo cominciato, come ricordava Giustino Mezzalira, leggendo le pubblicazioni francesi e continueremo a farlo, quindi ben venga se ci lascia qualche copia Fabienne della pubblicazione. E parlando di come abbiamo cominciato non posso evitare di ricordare anche io, di fare un piccolo flashback come hanno fatto molti altri relatori
e mi dispiace per i moltissimi giovani che sono qui in sala che diranno basta con questi amarcord delle persone con i capelli un po' bianchi, ma ricordo che ho cominciato io sono di formazione forestale, ho studiato qua a Padova, quindi ho sentito l'ultima lezione del professor Sulzman, quindi queste cose per me come forestale erano intrinseche nella nostra formazione. E ho iniziato infatti la mia attività, la mia avventura professionale nell'azienda regionale foreste, occupandomi proprio di siepi campestri e di piantare alberi nelle aziende agricole. Ricordo che con un gruppo di così avventurosi giovani andavamo nelle aziende agricole a cercare di convincere gli agricoltori a rimettere le siepi campestri, a ripiantare quegli alberi che stavano sparendo. Parallelamente l'agronomo andava a proporgli drenaggi tubolari sotterranei e quindi a levare anche quelle poche scoline che erano rimaste. Quindi insomma lì in quella fase era molto normale che i forestali si occupassero di alberi in tutte le loro versioni, in foresta, fuori foresta, nelle siepi, nei parchi, perché no, eccetera. Poi io ho avuto altre fasi professionali, mi sono occupata di altro, ma ho visto progressivamente che c'è stato un po' un divario, da un lato una specializzazione professionale che ha portato ognuno a occuparsi più intensamente del proprio specifico campo, dall'altro c'è stata una progressiva demarcazione dovuta anche all'attuazione delle varie politiche e alla necessità di disciplinare le varie fattispecie, soprattutto a seguito dei finanziamenti che hanno portato a delle definizioni molto strette. Questa è una riflessione che mi veniva fuori dalle slide, ma ne ho molto poche, non preoccupatevi, che mi veniva appunto sentendo anche il professor D'Agostino all'inizio che diceva ma chissà perché ci chiamiamo Dipartimento Territorio Sistemi Agroforestali. La cosa in realtà è, come abbiamo visto più volte in questa riunione, azzeccatissima, e mi piace molto vedere che qua si avvicendano relatori agronomi, relatori forestali, zootecnici, eccetera. È stato più e più volte richiamato la necessità di lavorare in team, perché un sistema territoriale non è mai bianco o nero, ma è una commistione di più cose. Contrariamente a quello che ci impongono, e qui vengo al mio tema, che è un po' gli strumenti pubblici, no? Gli strumenti per l'attuazione delle politiche anche nel settore dell'agroforestazione, che impongono un po' di demarcare. No? Abbiamo sentito parlare variamente di siepi campestre, fasce tampone, short rotation. Ecco, la short rotation è agricoltura, seminativi e PAC. La siepi campestri, fasce tampone sono agroambiente, quindi impegni che sono accessori all'agricoltura per una finalità ambientale. Poi c'è l'agroforestry che è un po' né questo né quello, che però in realtà comprende molte anche di queste fattispecie, se guardiamo anche gli esempi, però c'è un altro spezzettamento, un'altra definizione ed è assegnata, guarda caso, alle misure e agli interventi forestali, perché dove non si sa dove mettere, dove serve una visione multidisciplinare, forse il forestale ha ancora qualcosa da dire. E questo lo dico anche per introdurre questa slide. Allora, dove per la prima volta troviamo a livello nazionale una politica per l'agroselvicoltura e i sistemi agroforestali, nella strategia forestale nazionale, non nella strategia per l'agricoltura, ma questo è un documento che definisce tutte le politiche per far crescere il sistema forestale italiano. È un documento relativamente, anzi molto recente, ha esattamente un anno di vita, e definisce quello che serve a fare per ottenere 3 obiettivi generali: la gestione sostenibile e aumentare il ruolo multifunzionale delle foreste, a ottenere l'efficienza nell'impiego delle risorse forestali, e un altro obiettivo è far conoscere il ruolo delle foreste a livello globale, quindi non solo tra esperti ma anche in tutti gli aspetti, anche al grande pubblico, anche alla società civile.
Ecco, questi sono gli obiettivi generali molto incentrati sulla gestione forestale, e che sono declinati in 16 azioni operative. Oltre alle azioni operative ci sono delle azioni specifiche che riguardano alcuni settori complementari a supporto dei 3 obiettivi. Tra questi sono 10, tra questi ce n'è uno che riguarda l'arboricoltura da legno, eccetera, e questa azione specifica 9 che riguarda appunto l'agroselvicoltura e i sistemi agroforestali. Ho riportato questa slide che fa vedere, questo è un pezzo di una tabella lunghissima che per ogni azione operativa specifica e strumentale fa vedere la compatibilità con gli strumenti di programmazione a livello europeo, quindi sulla strategia dello sviluppo sostenibile, la strategia clima-energia, fino alla strategia per la biodiversità, strategia per la bioeconomia. Ecco, questa è una tabella lunghissima, ci sono delle facce verdi, ci sono delle facce gialle, ci sono delle facce rosse che sono non in compliance, non corrispondente. La riga dell'agroselvicoltura è complementare, cioè corrispondente a tutte le strategie, quindi è una delle interventi, delle misure, delle azioni che hanno una corrispondenza, una rispondenza a tutte le strategie che intercettano appunto le tematiche forestali. Il contenuto di questa azione è quello che abbiamo visto, che abbiamo già visto non mi ripeto, insomma, il sequestro del carbonio, il suolo, la fertilità, l'acqua e non ultima la produzione di legno, perché questa è una strategia forestale, legno a scopo di biomassa e a scopo anche industriale. Questo per un obiettivo generale che è di quello che viene definito nella strategia di intensificazione sostenibile, cioè non si vuole elevare nulla all'agricoltura dal punto di vista della produttività, ma lo si deve fare in maniera sostenibile. Ci sono delle sottoazioni, e qua poi chiudo con la strategia forestale nazionale, ci sono delle sottoazioni in cui è declinata questa misura che riguardano, oltre all'aumento delle superfici dell'agroselvicoltura, riguardano la costituzione anche di reti, quindi reti di aziende che attuano la selvicoltura, reti di aziende pilota dimostrative. Abbiamo visto che, e domani andrete a vedere una di queste aziende che quindi la strategia vorrebbe mettere in rete per aumentare cosa? Per aumentare il livello anche di conoscenza, quindi un altro degli obiettivi è quello di aumentare l'informazione, la conoscenza, la condivisione della conoscenza, quindi io credo che questo evento di oggi possa essere una stellina negli indicatori di attuazione di questa nuova strategia, quindi complimenti agli organizzatori e credo che il successo anche di pubblico di questa iniziativa dimostri la bontà dell'iniziativa. L'ultima delle azioni prevede la promozione dell'inserimento di dell'agroforestazione nelle politiche regionali per l'attuazione della programmazione comunitaria. Allora, questo è l'elenco degli interventi forestali del CSR Veneto. Allora, voi sapete che la nuova programmazione è una programmazione un po' stravolta rispetto alle precedenti perché deriva da un regolamento che prevede un unico piano nazionale strategico per l'attuazione di tutta la PAC, diversamente da come era nei precedenti periodi di programmazioni che prevedevano un'attuazione nazionale delle misure cosiddette primo pilastri, premi e seminativi, insomma, e sostegno dei redditi, e una programmazione invece regionale, i famosi PSR, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale. In questa programmazione la logica è cambiata e la programmazione è unica nazionale, il piano strategico nazionale della PAC, quindi sia del primo che del secondo pilastro, all'interno della quale si declinano le azioni regionali.
CSR significa complemento sviluppo rurale, che è la declinazione regionale delle azioni concordate e negoziate a livello nazionale. A livello nazionale per la parte sviluppo rurale sono state definite e approvate dalla Commissione 77 interventi, di cui la Regione del Veneto ne ha selezionati e fatti propri nel CSR 44, e questi sono quelli di natura forestale. Come vedete, tra questi 2 sono interessanti per quanto riguarda la parte di agroforestazione. La SRD 05, impianti di forestazione, imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli, e la SRA 28, sostegno per il mantenimento e la forestazione dell'imboschimento e sistemi agroforestali. Altra novità della nuova programmazione, a parte questi codici un po' strani che derivano dall'articolo del regolamento da cui derivano gli interventi, quindi SR sviluppo rurale, articolo 69, D è la lettera, il comma dell'articolo del regolamento del piano strategico della PAC, A è il primo elemento, che sono sostanzialmente interventi a favore del clima e dell'ambiente, D sono gli interventi a favore degli investimenti, poi se scorrete giù c'è E, che sono avvio di nuove imprese e giovani agricoltori, e G cooperazione. Quindi le sigle hanno un significato che è più chiaro se si legge l'articolo del regolamento, ma questo per dire che quello che prima era un intervento unico, specifico, domanda di aiuto per l'impianto e domanda di premio per il mantenimento per gli anni di impegno previsti, insomma, qui è spezzato in 2 diversi interventi. Quindi l'impianto viene finanziato con un intervento di investimento, poi c'è un intervento a superficie che insiste con una nuova domanda su un nuovo intervento nelle superfici, questo perché c'è un sistema di indicatori piuttosto articolato che prevede un po' lo spacchettamento. Questo forse complica un po' le cose perché gli interventi sono accorpati in maniera diversa da come eravamo abituati, ma tant'è. Prima di entrare nel dettaglio dell'SRD 05 e 28, molto velocemente, faccio una carrellata un po' indietro. Non parto dal 2078, di cui ho avuto la fortuna con i colleghi di ufficio di scrivere la prima delibera attuativa in Veneto, che credo abbia fatto scuola, no? Sull'impianto delle siepi campestri ha avuto un grande successo, che ha permesso però di continuare questa esperienza anche nelle successive programmazioni, con anche una declinazione più specifica per quanto riguarda proprio i sistemi agroforestali. Sono stati forse i primi tentativi di codificare non la parte siepi campestri e fasce tampone, che ha trovato una sua attuazione ben consolidata e preso, come dicevo prima, altri percorsi, ma proprio una codifica dell'impianto di sistemi agroforestali. Nel PSR 2007-2013 avevamo la misura 222, i beneficiari erano imprenditori agricoli e c'era un impegno di almeno 15 anni e la misura era focalizzata solo su sistemi silvorabili e incentrata sull'obiettivo di fitodepurazione sostanzialmente. Successo della misura, 2 domande in tutto il periodo di programmazione. Passiamo al successivo periodo di programmazione, il 14-20, che poi si è prolungato, come sapete, fino al 2022. Abbiamo l'intervento 821, realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto disseminativi arborati, che incentivava sia sistemi silvopastorali sia sistemi seminativi arborati. In realtà la parte di sistemi silvopastorali non è mai stata attivata. È stata attivata invece con un bando la parte dei sistemi seminativi arborati. Anche qua c'erano tutta una serie di vincoli incrociati, per cui la misura non ha avuto una scarsissima appetibilità. È stata inserita nelle linee guida ministeriali di attuazione del regolamento tra le colture a ciclo medio-lungo, quindi l'impegno era oltre ai 20 anni e soprattutto imponeva una scelta di specie che non potevano essere quelle a ciclo breve, quindi non poteva essere utilizzato il pioppo.
da cui una serie di difficoltà di attuazione, periodo di un impegno, limitazioni nelle specie, eccetera, per cui anche qua 2 domande nell'intero periodo di programmazione. 2 coraggiosi, che sicuramente convinti, ma diciamo che il tiraggio della misura, dell'intervento non è stato entusiasmante. C'è da dire che in questo periodo di programmazione, cioè nel 14-20, solo il Veneto e la Puglia hanno attivato questa misura. Ma diciamo che il Veneto continua a crederci e arriviamo alla programmazione del PSN PAC, complemento sviluppo rurale 2023-2027. Allora, qui come abbiamo visto abbiamo l'intervento SRD 05 che si declina in 3 azioni. 1, impianto di imboschimento naturaliforme, 2, impianto di arboricoltura a ciclo breve e medio-lungo, e poi quello che a noi interessa adesso è impianto di sistemi agroforestali, con il fine appunto di concorrere all'assorbimento del stoccaggio di carbonio e di produrre tutte quelle altre benefit, esternalità, servizi ecologici, ecosistemici che abbiamo visto nelle relazioni precedenti. Allora, abbiamo cercato di rimuovere qualcuna dei punti critici che non ne hanno permesso l'attuazione, cioè l'attuazione è stata attuata ma non ne hanno permesso il successo nelle precedenti programmazioni. Intanto l'impegno è stato un po' diminuito, non c'è più il vincolo dell'essere a ciclo medio-lungo, quindi i limiti delle specie, quindi il pioppo ad esempio è una specie utilizzabile e come abbiamo visto dalla precedente relazione ci sono schemi interessanti per poterlo utilizzare. L'impegno deve essere superiore a 8 anni, nel senso che fino ad 8 anni si va nel ciclo corto e quindi non è possibile una sovrapposizione con short rotation o cicli di questo tipo, ed è declinata in sistemi silvorabili, sistemi silvopastorali. Come vanno piantati questi sistemi? Come si vuole, nel senso possono essere filari, possono essere gruppi, possono essere sesti regolari, possono essere in ordine sparso, quindi abbiamo lasciato libertà rispetto alle scelte tecniche che poi nella progettazione si rendono via via più confacenti. C'è una superficie minima di intervento che è 1 ettaro. Questo ettaro non è un ettaro di parte forestale, è un ettaro di sistema silvopastorale, quindi è comprensivo della superficie agricola e forestale. Se ben vedete non è grande cosa, no? La densità minima deve essere di 50 alberi ad ettaro e non superiore a 150 alberi ad ettaro. Come vedete, insomma, con 1 ettaro sono minimo 50 piante, ma massimo 150, non è una grande cosa fare aderire a questa misura. È stato ricordato già da un relatore che mi ha preceduto che la spesa massima ammissibile è per i sistemi silvorabili 5.000 euro a ettaro e per i sistemi silvopastorali 4.000 euro a ettaro. Cosa vuol dire? Questa è la spesa ammissibile, calcolata secondo il preziario regionale. Rispetto alla spesa ammissibile viene dato un tasso di sostegno dell'80%. Gli impianti realizzati ovviamente non sono boschi e quindi sono perfettamente reversibili alla fine del ciclo colturale. Questa è la parte di investimento. Veniamo poi a quello che succede dopo l'investimento. Abbiamo detto che il periodo di impegno minimo è di più di 8 anni, quindi dai 9 anni in su. Il periodo di impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della domanda di saldo, quindi deve essere concluso l'impianto, l'investimento fatto, e bisogna fare un'altra domanda sul mantenimento dei sistemi agroforestali che costituisce una misura, invece un intervento a premio, quindi viene riconosciuto per i sistemi silvorabili un premio di 300 euro a ettaro per le superfici realizzate con l'SRD 05 e un premio di 350 euro a ettaro per le superfici realizzate
con l'SD 053.2 sistemi silvopastorali. Il periodo di erogazione del premio, allineato a quelle delle altre misure dello stesso intervento, è di 5 anni. Veniamo alle cose più concrete, stiamo scrivendo i bandi, quindi è di prossima uscita previsto entro il secondo semestre del 2023, quindi entro giugno, l'uscita del primo bando sull'intervento SRD 05 che conterrà anche la possibilità di aderire con sistemi agroforestali su terreni agricoli, nella fattispecie silvorabili o silvopastorali. Come vedete abbiamo previsto di attivare invece il bando sul premio di manutenzione dal 2025 in modo da dar tempo per la chiusura degli investimenti e la presentazione della domanda di saldo. Sotto vedete le risorse che sono comprensive per tutto l'intervento di impianto e l'intervento di poi manutenzione sia per i boschi naturaliformi, sia per l'arboricoltura da legno e sia per i sistemi agroforestali. Le risorse allocate non sono molte perché l'eredità delle due domande a periodi di programmazione, i due periodi di programmazione precedenti non ci hanno permesso di investire più di tanto su questo intervento, al quale però non abbiamo voluto rinunciare. Quindi noi speriamo che, visto anche il successo della giornata di oggi e le ottime indicazioni che ci vengono date sia dal punto di vista tecnico che scientifico, i risultati appunto delle ricerche e della divulgazione soprattutto, saremo costretti a rifare una riprogrammazione magari finanziaria per coprire le numerose domande che vorranno sorgere. Il rappresentante delle associazioni agricole che ha parlato prima, mi sembra di non vederlo più in sala, forse appunto aveva altri impegni, diceva abbiamo bisogno di voi. Mi sembra che qua, ma forse era Salvan, ma sì, in ogni caso, no? Dicevate abbiamo bisogno di voi, rivolto agli istituti di ricerca, rivolto alle istituzioni amministrative. Direi che la ricerca ha dimostrato col convegno di oggi di essere molto sul pezzo, di dare delle indicazioni molto, molto concrete e molto utili. L'amministrazione cerca di farlo. Se tutto non sarà perfetto, qualche aggiustamento vediamo poi di farlo magari in corsa nei limiti degli articolatissimi vincoli dei regolamenti comunitari, però a questo punto, lo dico come istituzione, abbiamo bisogno di voi imprenditori agricoli che crediate in questa attività, in questa sfida, perché si tratta, non so, visti anche i numeri, viste le esperienze che sono molto interessanti, ma ancora c'è molta titubanza a crederci, no? Bisogna essere, mi viene da dire, pionieri su un'attività che è stata delle nostre terre per i 2000 anni precedenti, però sempre di pionerismo si tratta, anche perché non dobbiamo solo guardare al passato. Sì, è bello un paesaggio come li abbiamo visti nelle foto, ma bisogna sempre guardare il futuro. Adesso ci sono nuove tecniche, ne abbiamo viste, quindi non bisogna forse guardare i modelli vecchi con nostalgia, ma guardare i modelli nuovi che ci permetteranno di traguardare un futuro più sostenibile. Grazie. Grazie, dottoressa Maier. Grazie. Sì, qui avete i riferimenti, c'è sia la delibera del CSR, come è stata recentissimamente aggiornata, una delibera del 15 marzo che ha fatto ritoccato qualche refuso e ha portato qualche modifica, soprattutto c'è la delibera, la 120 del 6 febbraio, che definisce il piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali, quindi fin da subito viene definito in che semestre, anzi per trimestre, in che trimestre i bandi delle varie misure, dei vari interventi verranno attivati. C'è un nuovo sito di Veneto Rurale e lì trovate sicuramente tutti gli aggiornamenti. Faremo anche delle presentazioni dei bandi di prossima uscita, di cui insomma non mancheremo di dare informazioni, li stiamo scrivendo. Bene, grazie dottoressa Maier per questa presentazione che è stata proprio nei limiti dei tempi, quindi
ha dato anche le informazioni chiave. Segnalo, a complemento di quanto diceva la dottoressa Maier, che la settimana scorsa sono state pubblicate da parte della Commissione europea le linee guida per la biodiversity friendly afforestation, reforestation and plantation. Quindi ci sono anche queste documentazioni che sono, ahimè, ancora in lingua inglese, però ovviamente con gli strumenti di oggi, con Google Traduttore, riusciamo tutti a capire tutto. E quindi vi invito a guardare anche questa documentazione, perché evidentemente può essere di estremo aiuto in questa logica sistemica e di complessità di cui abbiamo parlato nell'ambito appunto di questo intenso pomeriggio. Bene, allora proseguendo, abbiamo ancora 3 relazioni. Invito il dottor Antonio Brunori a farsi avanti sul podio, e il dottor Antonio Brunori ovviamente presenterà un tema molto caro a noi, il tema della certificazione, e quindi presenterà sostanzialmente gli strumenti privati per l'agroforestazione, la strada della certificazione nell'ambito dello schema PFC. Prego, dottor Brunori. Grazie. Intanto ringrazio il tecnico che sta inserendo la relazione che ho tagliato in modo tale da essere nei tempi richiesti. Mentre sistema la presentazione, devo ringraziare perché questo seminario è estremamente denso, ma molto molto concreto, molto interessante, e mi riporta il mio amore, perché io mi sono laureato in agroforestry alla University of Florida nel 93, e quindi si tratta, grazie, di prendere avanti questo, perfetto. Quindi ritornare a parlare di agroforestazione in questa maniera è meraviglioso. Allora, faccio partire il tempo. PFC, non sto a spiegare, ho tagliato tutto cos'è PFC, è presente in 56 paesi del mondo, prevalentemente ci troviamo recentemente nelle parti sud del mondo. Infatti abbiamo un'entrata di paesi del sud-est asiatico, del Sud America, stanno iniziando a arrivare ai paesi africani. Questo cosa vuol dire? In queste parti del mondo il trees outside forests, quindi gli alberi fuori foresta, sono particolarmente importanti. Per questo motivo noi, che siamo un'organizzazione internazionale, abbiamo avuto la pressione da parte dei nuovi stati di avere uno standard che non focalizzasse solo sulle foreste, ma focalizzasse sugli alberi nel suo più grande contesto possibile. E vedete che le Nazioni Unite definiscono il fuori foresta tutto ciò che non è foresta. È facile, no? Detto questo, però per quanto riguarda l'Italia è decisamente il mondo dell'agroforestazione e il mondo del verde urbano. Per questo motivo noi, che l'agroforestazione l'abbiamo vista sempre in maniera molto tradizionale, anch'io vengo dal centro Italia, quindi la vite maritata, tutte le formazioni miste che sono assolutamente tradizionali, che ha anche accennato Giustino Mezzalira, la bravissima veterinaria toscana. Complimenti, mi è piaciuta tantissimo la sua relazione. Però abbiamo anche l'innovazione nel nostro mondo, quindi abbiamo deciso come organizzazione di aumentare il portfolio degli standard disponibili. Prima c'era foreste, piopeti, piantagioni a ciclo medio-lungo e policicliche, adesso c'è anche l'agroforestazione e il verde urbano. Quindi per quanto riguarda la creazione di uno standard abbiamo avuto un lavoro che è durato 2 anni e mezzo, qui vedete un po' dei protagonisti, alcuni sono anche in questa sala, e abbiamo avuto anche l'opportunità di partecipare a un PSR in Toscana, Newton, che ha permesso di sviluppare lo standard nel campo e applicandolo. Che cosa si certifica nel Trees Outside Forest, che noi in questo caso coinvolgiamo il termine agroforestazione? Prima di tutto è l'elemento albero e la gestione responsabile e sostenibile dell'albero nel suo contesto. Quindi non si va a certificare l'animale
o la specie agronomica del sistema agrosilvopastorale, ma solo la componente arborea e tutto ciò che ne deriva. Perché questo? Beh, immaginatevi che in Thailandia il 95% del legname di eucalipto viene dal fuoriforesta, in India il 90% del legname viene da householding, da piccoli coltivatori fuori foresta. In Slovenia abbiamo dei numeri incredibili, quindi l'andare a considerare anche l'elemento legno degli alberi fuori foresta su scala mondiale ha un senso molto molto forte. Per quanto riguarda l'Italia però abbiamo una situazione economica, sociale, territoriale diversa. Quindi entriamo all'interno dello standard. Il campo d'applicazione, dicevo, è la componente arborea di un sistema agroforestale e gli elementi ad esso collegati. Questo vuol dire che sapendo che in Italia in questo momento, se andiamo a scomporre un sistema agrosilvopastorali, esistono 61 certificazioni degli specifici prodotti su scala internazionale e 34 per i prodotti di filiera, quindi anche trasformati. Ma non esiste un sistema che prenda la sostenibilità del sistema agrosilvopastorale. Quindi noi abbiamo deciso di entrare appunto nel merito. E che cosa? Beh, intanto i 3 sistemi applicabili, e cioè un sistema silvoarabile, il sistema silvopastorale e il sistema agrosilvopastorale. Questi 3 hanno connotazioni simili ma diverse. Pensate soltanto agli UBA e quindi alle unità bovine applicabili per un sistema agrosilvopastorale che non c'entra niente in un sistema silvoarabile, tanto per fare un esempio tra i tanti. E per fare questo uno standard e quindi una norma si basa su delle modalità di controllo in campo. Le procedure del PFC si basano su 6 criteri, su linee guida e degli indicatori gestionali. Per fare questo però devono essere applicati, verificati in campo. Cosa vuol dire? Se noi abbiamo per esempio un'azienda, l'azienda A, che non supera il limite prestazionale richiesto, mentre l'azienda B sì, si può certificare solo l'azienda B, ovviamente. E quindi se a fronte di 6 criteri, 36 linee guida operative e 43 indicatori gestionali, un indicatore non è realizzato, non è superato, l'azienda non si può certificare. Molto semplice. Questo è ciò che vuol dire prestazionale. Questo si fa, e quindi qui ho tagliato tutto quanto, gli indicatori erano divisi tra ciclo del carbonio, salute e vitalità degli ecosistemi, funzioni produttive, diversità biologica, le funzioni protettive, difesa del suolo e le condizioni socio-economiche. Tutto questo è declinato in questa maniera, cioè a fronte di un criterio ben chiaro e una specifica linea guida, esiste un indicatore che può essere applicato a 1, a 2 o a 3. In questo caso, nell'indicatore della capacità delle aree agroforestali di fornire prodotti legnosi, è per tutti i 3 sistemi. Poi abbiamo la declinazione dell'indicatore, abbiamo il tipo di indicatore, se è obbligatorio o informativo, poi il parametro di misura che deve essere valutato dall'organismo di certificazione, che in questo momento è CSQA e CSI, che sono gli unici 2 accreditati da Accredia per fare questo tipo di controlli, la presenza per esempio di una soglia critica, che è quello che viene misurata in campo, poi un ambito di miglioramento, perché nei 5 anni bisogna anche dare indicazioni di dove nei punti deboli si può migliorare in maniera visibile, più gli esempi di fonte di rilevamento e se è applicabile o no in situazioni a bassa intensità economica o alta intensità economica. Questo tanto per darvi un'idea. Immagini, se su scala mondiale stiamo parlando, abbiamo alberi in agricoltura, possiamo avere un fuoriforesta intensivo oppure estensivo.
come vedete 2 esempi di piantagioni di eucalipti, uno con un Eucalyptus microphylla in cloni, l'altra invece sono ai bordi di coltivazioni agricole. Stessa cosa, una foresta urbana vicino a New York non si può paragonare a una foresta urbana di Dozza, come di Bologna, come di Padova, eccetera. Detto questo, esiste poi una modalità, e mi avvio alla conclusione, come si fa a valutare se un'azienda agro-silvopastorale debba essere analizzata su tutti gli indicatori o su il 65% degli indicatori, cioè se ha bassa intensità o meno. Vedete, se si trova in un'area ecologicamente importante è classificata come estensiva. Se ha una superficie inferiore a 10 ettari automaticamente è definibile come estensiva, se invece fosse più grande, allora se è un sistema silvoarabile e ha un sistema lineare è estensiva, ma se ha meno di 80 piante a ettaro è stessa estensiva, se invece ne ha più di 80, a quel punto con un fatturato anno dell'anno precedente inferiore a 100.000 euro è estensiva, superiore è intensiva. Adesso si capisce. Per un sistema silvopastorale o agrosilvopastorale con meno di 0,25 unità bovine ettaro anno è estensivo, se invece lo ha superiore, anche in questo caso se è inferiore a 100.000 ettari di fatturato è estensivo, e se invece è superiore a 100.000 euro è intensivo, giusto per darvi proprio delle idee. Nella pratica sono poche quelle estensive, perché sembravano tutte eccezioni, in realtà abbiamo fatto delle prove e chi è in sala che conosce i numeri ovviamente è così. Quando diventerà applicato? Allora, dal 2020 al 2022 insieme alla collega Eleonora Mariano e Francesco Marini abbiamo sviluppato insieme a tutti i partner questo standard, c'è stata una consultazione pubblica, è stata applicata alla tenuta di Paganico lo studio pilota grazie alle risorse del progetto Newton e fra un mese viene tradotta e presentata al PFC internazionale. Cosa succede? Che passa un intero anno, non è presa, benissimo, passa un intero anno perché il sistema viene analizzato dagli altri 55 partner, viene letto, viene criticato, rimandano indietro le cose che agli altri non va bene, perché ogni sistema alza il livello. Noi siamo il secondo sistema agroselvicolturale al mondo dopo l'India, la Spagna e l'Uruguay sono alle spalle, quindi anche tutti ci stanno guardando, no? Se noi siamo troppo rigorosi anche gli altri protesteranno, però noi siamo il benchmark in questo momento, fatta tutta la serie di verifiche, confronti e votazioni, probabilmente, se tutto va bene, aprile del 2024 il sistema sarà applicabile e certificabile. Se ci fosse qualche azienda che vuol fare da pilota, in questo anno c'è la possibilità di testare il sistema. Ok, 9 minuti e mezzo, a posto, grazie. Grazie dottor Brunori, veramente molto celere direi. Bene, chiedo a Ilaria Dalla Vecchia ovviamente di avvicinarsi, grazie Ilaria. Ilaria ovviamente parla per lo schema FSC e appunto tratterà la tematica agroforestazione, certificazione FSC, esperienze e scenari futuri. Prego Ilaria. Ok, buonasera a tutti, io sono Ilaria Dalla Vecchia, referente tecnico per la gestione forestale FSC in Italia. Vi parlerò brevemente dell'approccio FSC, sto un po' lontana che sennò c'è un po' di rumore. Allora, FSC è uno schema internazionale, uno schema di certificazione con più di 50.000 aziende di trasformazione, più di 200 milioni di ettari di certificazione forestale. È uno schema orientato, diciamo, alla compagine forestale, ma da qualche anno stiamo testando anche qualche aspetto innovativo, per esempio quello legato all'agroforestazione e legato alla certificazione dei servizi ecosistemici.
Cercherò nella mia discussione molto breve di raccontarvi qual è il quadro normativo al momento in Italia per quanto riguarda la certificazione di sistemi di agroforestazione, vi porterò qualche esempio, qualche caso studio in Sardegna e vi racconterò anche gli altri paesi europei a che punto sono. Parlo di Spagna e Portogallo soprattutto e poi cercherò appunto di dare qualche breve spunto di riflessione. Innanzitutto, anche per FSC ci sono appunto 3 tipologie di agroforestazione, di sistemi di agroforestazione che sono già stati un po' appunto spiegati precedentemente. Di fatto abbiamo la compagine silvo-arabile, la compagine silvopastorale e il sistema agrosilvopastorale. La cosa importante è che noi siamo in uno schema internazionale, quindi ci basiamo su principi e criteri validi in tutto il mondo. Questi principi li vedete qui elencati e sono applicabili anche nei casi di agroforestazione, quindi vanno a toccare tutti gli aspetti, dalla legalità ai diritti dei lavoratori, ai diritti delle comunità locali. Quindi l'approccio, diciamo che è un po' un approccio di pianificazione, di gestione e monitoraggio, si applica anche ai sistemi di agroforestazione. Questi 10 principi sono la parte fondante di FSC, sulla base di questi principi poi a livello nazionale vengono costituiti gli indicatori che declinano alcuni di questi aspetti nella parte strettamente nazionale. Quindi i riferimenti normativi, scusatemi. I riferimenti normativi quali sono? Allora, per poter certificare un sistema di agroforestazione questo deve contribuire alla mission di FSC, deve rispettare quelli che sono i principi e criteri, ma soprattutto, quindi tutti quei punti che abbiamo visto prima che riguardano sia la parte ambientale che sociale ed economica, ma soprattutto la cosa più importante è che diciamo oltre alla parte di gestione forestale e di sistemi di agroforestazione che possiamo ritrovare all'interno dello standard di gestione forestale nazionale, uno degli aspetti innovativi è sicuramente quello legato alla certificazione dei servizi ecosistemici. Quindi a livello normativo noi abbiamo lo standard che in effetti si chiama standard di gestione forestale ma è anche applicabile ad altre tipologie di gestione come l'agroforestazione appunto e poi abbiamo questo strumento che è appunto utilizzabile per la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Quindi il nostro punto di partenza è questo e il documento di riferimenti sono questi che vedete elencati. La logica è una logica che il sistema di agroforestazione di fatto deve essere inglobato all'interno di un piano di gestione che possiamo chiamare anche sistema documentale FSC, dove tutti gli elementi che ho riportato prima nei principi e criteri devono essere inglobati. Quindi è un sistema di pianificazione e monitoraggio, di riconoscimento e valorizzazione di quelli che sono chiamati valori ambientali. Tra l'altro nello standard si richiede una valorizzazione di un 10% della superficie a ecosistema autoctono, quindi anche questo potrebbe essere all'interno di quello che abbiamo detto anche diciamo, negli interventi di prima un elemento abbastanza sfidante. E poi bisogna andare a valutare tutti gli aspetti legati al coinvolgimento della comunità locale e agli aspetti della sostenibilità economica. Quindi la logica è una logica di inserire un sistema di questo tipo all'interno di una gestione, di una pianificazione. Vi porto qualche esempio. Gli esempi che vi porto sono esempi appunto che troviamo in Sardegna, i 2 casi. Il primo è pubblico e il secondo è privato. Il primo caso è quello di una diciamo, agenzia regionale, Agri Sardegna, che è certificata, inizialmente ha certificato una sugaretta di 66 ettari dal 2005, la prima al mondo, ed è stata la prima al mondo anche a verificare i servizi ecosistemici. Dal 2022 hanno deciso di intraprendere il percorso di certificazione di un'altra area che si trova nel comune di Macomer di 76 ettari, è una superficie di Roverella dove abbiamo appunto anche il pascolamento. È stata direi la prima in Italia ad aver affrontato questa tipologia di gestione. L'obiettivo qual era? Quello di andare a dimostrare che il pascolamento e la gestione forestale fossero di fatto interconnessi, ma soprattutto che l'obiettivo anche di conservazione di quello che era un habitat di interesse comunitario fosse mantenuto. La sugaretta, scusate, l'area diciamo a gestione silvopastorale è un'area dove abbiamo anche appunto una certa soglia di pascolo bovino controllato, ma direi l'aspetto più innovativo di tutti è quello che hanno voluto verificare gli impatti positivi derivati dalla gestione forestale sui servizi ecosistemici.
e quindi hanno diciamo, dimostrato attraverso la procedura che vi ho fatto vedere prima come i due aspetti potessero coesistere. Questo diciamo, traguardo è secondo noi molto importante perché di fatto anche a livello mediterraneo siamo stati un po' i primi ad applicare la procedura dei servizi ecosistemici, quindi a valorizzare proprio la compagine degli impatti positivi di attività di agroforestazione, sia sulla biodiversità che sul carbonio. L'altro caso che vi porto è appunto una sughereta di una proprietà privata, è la sughereta di Pianos, e si tratta di una situazione sempre di un sistema silvopastorale, però abbiamo il pascolo all'interno di una sugheretta. Quindi abbiamo la parte produttiva, diciamo, di produzione del sughero, prodotto forestale non legnoso, e la parte di pascolamento. Anche qui l'obiettivo finale, che non è ancora stato conseguito ma lo sarà nei prossimi anni, è quello di valorizzare la parte di certificazione dei servizi ecosistemici sia dal lato carbonio che dal lato dell'attività turistico-ricreativa, perché si tratta di una fattoria didattica. Quindi il fatto di avere una certificazione può essere un elemento molto spendibile, per esempio anche per un privato, che può effettivamente comunicare questa tipologia di riconoscimento anche appunto alla potenziale clientela. Altri casi mediterranei, in realtà in Italia forse il primato ci spetta per i servizi ecosistemici ma non per la parte di certificazione di sistemi di agroforestazione. I portoghesi e gli spagnoli sono arrivati prima di noi. Vi ho riportato due casi che sono diciamo quelli un po' più famosi, contattando gli uffici di riferimento, e sono appunto la DECO, che è una sorta, quella che viene chiamata in Spagna la DESA spagnola, dove appunto abbiamo la produzione agricola, la produzione legata alla silvicoltura, quindi del sughero, e la produzione bovina collegata. In questo caso la parte più interessante forse è vedere quanti membri fanno parte di questo gruppo, 425 membri per più di 100.000 ettari, quindi è un numero effettivamente molto significativo, certificati da molto tempo, dal 2006. Questo è un caso, tra l'altro diciamo, dislocato in varie regioni della Spagna. È un caso molto virtuoso, e l'altro caso che vi porto è appunto invece per quanto riguarda il Portogallo, questa associazione Alfobei, e qui si tratta di un sistema che in portoghese chiamano Montados, e anche qui diciamo la cosa interessante è che la maggior parte dei gruppi di certificazione che hanno prevedono all'interno diciamo forme di agrosilvo, di gestione diciamo agrosilvo pastorale, quindi non è una novità, nel senso, quando ho chiesto informazioni per riuscire a fare, magari portarvi qualche esempio, per loro è la normale gestione. Quindi questo mi ha un po' stupito e mi ha fatto riflettere sul fatto che in effetti non stiamo inventando nulla, ma in realtà sarebbe interessante anche prendere spunto dagli altri paesi che ci circondano, soprattutto per la gestione di questi gruppi molto numerosi. Tra l'altro in questo caso c'è anche la produzione non solo di sughero ma anche di pinoli, che insomma è stata abbastanza interessante. Comunque entrambi li potete prendere qualche spunto online, perché hanno tutti quanti i siti di riferimento. Quindi, cercando di arrivare ad una conclusione. Allora, a livello di appunto FSC internazionale, come vi dicevo, noi abbiamo uno schema che è valido in tutti i paesi del mondo, si sta lavorando per una procedura, quindi come abbiamo la procedura per i servizi ecosistemici, probabilmente avremo anche una procedura per i sistemi di agroforestazione. In Italia di sicuro forse non siamo i primi ad aver certificato questi tipi di sistemi, ma siamo i primi ad aver associato i servizi ecosistemici, quindi di fatto come dire, siamo abbastanza orgogliosi di questo primato. Dopodiché credo che si tratta comunque di una sfida, e qui un po' una prospettiva futura, di prevedere questi schemi, di prevedere queste tipologie di sistemi e di cercare di farli valorizzare anche attraverso la comunicazione, perché in effetti la certificazione può aiutare a veicolare dei messaggi che altrimenti magari il pubblico, la popolazione locale diciamo, a cui non riuscirebbe ad accedere. Quindi l'idea potrebbe essere anche questa, usare la certificazione come un elemento per fare appunto informazione anche di queste pratiche che di fatto secondo me sono sconosciute o comunque poco accessibili ai più. Ecco. Grazie, ho finito. Grazie Ilaria. Grazie ancora. Quanto il tempo sono stata rispettata? Assolutamente, diciamo che siamo riusciti a riprendere le tempistiche, per cui ringrazio veramente tutti i relatori per lo sforzo che hanno profuso in questo senso.
si volge al termine, direi, e ovviamente sono molto felice di chiamare il dottor Marco Grendele dello studio associato Landes, che ovviamente adesso ha il compito di come dire, completare le diverse tematiche che sono state affrontate nel corso della giornata, e quindi sostanzialmente Marco ci presenterà proprio una relazione su come fare veramente la progettazione di un sistema agroforestale. Quindi lascio la parola a Marco e chiedo ovviamente, visto che è anche l'ultima relazione, se ovviamente avete domande, non solo ovviamente in merito alla relazione di Marco ma anche alle precedenti, di tenerle in serbo per l'ultima parte della nostra giornata di lavoro. Grazie. Prego Marco. Buonasera a tutti, grazie ancora dell'invito. Tengo il benchmark dei 10 minuti, io anche meno se riesco, quindi andrò abbastanza velocemente al fulcro della mia relazione. Presento velocemente lo studio solo perché siamo i fautori del 100% delle domande della 821 della vecchia programmazione e i progettisti del 50% di quei progetti, per cui siamo fieri di aver collaborato almeno a portare avanti la tradizione dell'agroforestazione per quanto riguarda lo sviluppo del rurale del Veneto. Perché quei due progetti? Perché eravamo all'interno di un gruppo operativo, quindi una aggregazione di più soggetti finanziate sempre dal PSR Veneto all'interno della misura 16 cooperazione, che aveva come scopo quello di andare a incrementare lo stoccaggio di carbonio. Progetto Carter, non mi dilungherò moltissimo su questo, anzi, velocemente il progetto aveva due grandi finalità: aumentare le superfici a pioppeto, soprattutto in termini agroforestali, quindi lo stoccaggio di carbonio, visto il pioppo come motore di assorbimento, e poi l'utilizzo del biochar come proprio serbatoio di carbonio da portare nel terreno, quindi stoccarlo all'interno della superficie del terreno. Uno dei più grossi gruppi operativi in Italia, 18 membri, di cui 13 aziende agricole, capitanate da Confagricoltura Rovigo, e alcuni risultati del progetto. Quello più interessante, che va solamente a confermare quanto riportato durante le relazioni di oggi, che effettivamente la gestione di sistemi silvoarabili, soprattutto con il pioppo, dimostrava una resa economica maggiore rispetto al solo utilizzo di o pioppo o culture agricole. Fra l'utilizzo del pioppo, un sottobiettivo del nostro gruppo operativo era quello di andare a testare cloni MSA, e quindi ovviamente in questo momento i cloni MSA hanno una migliore sostenibilità economica perché hanno minori spese per la gestione. Queste sono poi immagini del prototipo che andava a realizzare il biochar, ma è una sintesi che riprendeva alcuni risultati dello studio di cloni MSA, quindi una tabella riassuntiva delle varie caratteristiche dei cloni disponibili sul mercato. Vado direttamente al progetto realizzato, quindi al 50% dei progetti finanziati. Siamo all'interno di un'azienda agricola di Rovigo, l'azienda Il Frutteto di San Martino, appunto in comune di San Martino di Venezia, in provincia di Rovigo, un'azienda agricola che produce principalmente vino, quindi a vigneti, frutta, non tantissimo, in realtà era una vecchia azienda frutticola da cui il nome, ma poi si sta via via trasformando in azienda principalmente vinicola, un po' di attività di seminativi, orticole, e poi tutta la parte extraagricola con una parte di agriturismo, ricettività e attività con i bambini. L'interesse quindi di andare a piantare nuove superfici forestali era soprattutto per migliorare quello che era l'inserimento dell'azienda in un contesto principalmente di pianura e principalmente senza piante. Ha utilizzato le due misure disponibili per fare questa tipologia di impianti, la 8.1 e la 8.2. Adesso ovviamente le sigle sono cambiate, utilizzo le vecchie sigle. Qui c'è tutta una disamina sulle differenze fra le 8.1 e le 8.2. La cosa molto interessante
per quanto riguarda questa tipologia di progetti è che la Regione, conscia delle difficoltà legate alle 8.2, aveva permesso di utilizzare la misura 8.1, quindi quella con ciclo medio, da pioppetto, anche a filari, quindi era il, scusate se vedo questo schema classico o per filari fingoli. Questa definizione l'abbiamo solamente nel bando della 8.1 presente per i gruppi operativi, quindi è stato uno sforzo da parte della Regione di incentivare l'agroforestazione e di cui ringraziamo. Come vi dicevo, cosa c'è durante la disamina, cosa ha fatto l'azienda e cosa abbiamo fatto noi come progettisti? Ha utilizzato, come dicevo, entrambi gli strumenti, quindi sia gli impianti della 8.1, impianti a ciclo breve, medio-breve, e il tipo intervento 8.2, impianti invece a ciclo lungo. La 8.1 è stata utilizzata lungo tutto il perimetro, l'azienda ha circa 43 ettari, tutti accorpati. Il centro aziendale è in questa zona qua e poi è tutta una zona a serre fotovoltaiche, mentre tutto quanto il resto, come vi dicevo prima, è vigneto, frutteto, orticole e qualche cereale. L'idea era appunto creare una cortina per diversificare il paesaggio e conterminare le aziende attraverso la 8.1 e poi un sistema tipicamente silvorabile per quanto riguarda le 8.2 in questo appezzamento. Quindi entrambe comunque i due schemi di progetto avevano l'intento di andare a creare legnami di pregio e per quanto riguarda le 8.2 anche un impianto a scopo mellifero e diciamo fioricolo, nel senso di dar colore un po' alla zona che è quella più vicina al centro aziendale in cui si fanno anche attività con i bambini. Lo schema di impianto delle 8.1 è uno schema misto, avevamo previsto una parte esterna, quindi questi 3 filari con piante principali a turno medio-lungo, tra cui il tiglio, la farnia e il frassino maggiore, delle piante principali a turno medio-lungo secondarie, diciamo, con olmo ibrido resistente alla grafiosi, carpino bianco e ciliegio selvatico, delle piante accessorie come l'ormo campestre, l'acero campestre e l'acero riccio, per quanto riguarda questo filare, mentre altri 2 filari a ciclo più breve con il pioppo ibrido I214 e per quanto riguarda l'MSA il clone Senna. Quindi un 5x5 in questa zona e un 6x6 in quest'altra zona. Con una turnazione o comunque un ciclo di lavorazione così previsto, quindi a 9-10 anni, quindi alla fine del periodo di sostegno, sarebbe andato via tutto quanto il pioppo perché è arrivato a maturità e poi via via una diminuzione dei soggetti interfila per andare a ottenere ovviamente poi solamente gli impianti di specie a ciclo medio-lungo più importanti. L'azienda poi ha interesse nel continuare a mantenere comunque alcuni individui per dare questa cortina e questa diversificazione paesaggistica di quella parte dell'azienda. Costo complessivo, visto che prima si chiedevano i costi, 30.000 euro al progetto, poi rendicontati 27.000 per problemi poi di alcune lavorazioni che non sono state effettuate perché l'azienda non riusciva e quindi motivo della piccola differenza. Per quanto riguarda invece, scusate, la 8.2, qui abbiamo effettivamente l'impianto di specie a filare singolo su campi coltivati principalmente a orticole in questa zona, dove quindi il sesto va di 4 metri interfila e 28 metri fra i filari, con specie tra tiglio selvatico, farnia, melo selvatico, ciliegio selvatico, il pioppo bianco, però in questo caso non un clone ma classico pioppo bianco, noce pecan e il pero selvatico. La scelta di avere frutticole selvatiche perché appunto il bando non consentiva di avere specie frutticole da frutto, ma quindi solamente da legno. L'idea poi durante la posa dei vari individui e la messa a dimora si è cercato di dare uno schema a fioriture in modo da avere anche una fioritura scalare e permettere un migliore inserimento paesaggistico di questo impianto. In questo caso il primo utilizzo a 20 anni del melo, del pero e del noce pecan, un secondo utilizzo del pioppo bianco e del ciliegio selvatico e alla fine il mantenimento per arrivare a fine turno del tiglio e della farnia. In questo caso
l'importo di progetto era molto minore, 5.000 euro, quindi diciamo il complessivo delle 8.2, se non ricordo male, nella passata programmazione dice 8.000 euro, di cui 5.000 sono questi. L'altro progetto riguardava sempre impianti di agroforestazione su 8.2 per impianti melliferi principalmente, di 2.000-3.000 euro, se non vado un attimo a memoria. L'effettivo rendicontato invece è 1.500 euro, perché ci sono stati dei problemi in fase di rendicontazione per quanto riguarda le lavorazioni di messa a dimora. Alcune foto degli impianti realizzati. Ovviamente gli impianti sono relativamente giovani perché sono stati posizionati nel 2019-2020. Il PIOP ovviamente ha trovato un buon posto dove crescere, quindi è in perfetta vigoria e sta crescendo molto. Le altre specie hanno bisogno ovviamente di tempi più lunghi. Quello che mi preme sottolineare, ed è molto interessante vedere come l'università abbia attivato un connubio fra le scienze forestali e le scienze agrarie per l'agroforestazione, è che le aziende agricole effettivamente non sono abituate a gestire questa tipologia di impianti, a meno che non siano aziende più piccole, e in questo caso durante l'ultima visita effettuata dicembre, se non ricordo male, gennaio, dicembre dell'anno scorso, gennaio di quest'anno, se non mi ricordo perfettamente, però la potatura di questi esemplari non è stata perfettamente eseguita, e questo potrebbe andare eventualmente a compromettere il reddito finale di questa tipologia. Quindi la necessità poi di avere tecnici formati non solo nella progettazione ma anche nella conduzione degli impianti di agroforestazione è fondamentale per riuscire poi ad avere quel reddito equivalente, perché altrimenti non sono legni o legname lavorabile. Chiuso. Perfetto. Marco, sei sempre una sorpresa. Va bene, grazie. Allora, come dicevamo prima, siamo ovviamente alle battute finali. Penso che di elementi di riflessione e di valutazione a questo punto ne abbiamo veramente numerosi, e anche un'apertura veramente a 360 gradi su tutte quelle che potevano essere le possibili tematiche che questo argomento evidentemente va a intercettare. Chiedo ovviamente se in sala e anche da remoto ovviamente ci siano domande di necessità di chiarimenti, di ulteriori specifiche, curiosità, oppure anche dove eventualmente accedere ad ulteriori informazioni. Se magari qualche Anna, sì. Mi rendo conto che l'ora è anche tarda. Prego. Buonasera a tutti, io sono un geologo e lavoro presso un laboratorio geotecnico autorizzato dal Ministero. Io volevo fare una domanda: in che modo l'agroforestazione può aiutare per quanto riguarda la bonifica delle acque superficiali da nitrati e solfati, e in secondo luogo come l'agroforestazione può aiutarci nella stabilità dei versanti? Ecco, questa è la... Allora veramente un flash, dopo eventualmente ci fermiamo. Per quanto riguarda la parte più che bonifica, non è tanto, per quanto riguarda nitrati e fosfati si comportano in modo completamente diverso, stiamo parlando soprattutto delle cosiddette fasce tampone. Con i nitrati abbiamo veramente la sottrazione definitiva, perché attraverso il processo di denitrificazione che abbiamo mostrato molte volte negli schemi ma non abbiamo spiegato, abbiamo proprio l'eliminazione dell'elemento, perché il nitrato, che è solubile e si muove, viene completamente trasformato in azoto molecolare, un gas, se ne va in atmosfera che contiene l'80% di azoto e lì non fa più niente di male. Per il fosforo è più l'effetto proprio di fermare i colloidi, perché il fosforo si muove in modo completamente diverso, quindi il runoff, in questo caso abbiamo soprattutto attraverso il runoff, quindi il ruscellamento superficiale, il fosforo quando trova una barriera
prima del corpo idrico che lo potrebbe poi trasportare fino a altri corpi idrici, si deposita se c'è l'erba, se ci sono arbusti, se ci sono alberi e resta lì. E poi eventualmente le piante lo prendono per le loro funzioni fisiologiche, quindi è un macroelemento e quindi serve per la fertilizzazione. Per quanto riguarda invece altri elementi, queste cose le abbiamo studiate molto bene, in particolare con il progetto europeo Nicolas. C'è un sito nell'azienda Diana a Mogliano Veneto, un sito molto grande, uno dei più importanti siti in Europa, dove con dati raccolti per oltre 10 anni abbiamo una mole solidissima di dati, e sono quei dati che poi, come diceva anche Silvia Maier prima, hanno permesso alla Regione, attraverso i PSR, di incentivare la misura fascia tampone, perché si è visto che è una delle misure veramente più efficaci per contrastare contro l'inquinamento diffuso, in questo caso di origine agricola. Adesso l'interesse, e difatti anche con i colleghi di Veneto Agricoltura si stanno immaginando delle ulteriori ricerche, è quello di andare a vedere altri elementi inquinanti emergenti. Per esempio l'ARPAV ci dice che ci sono alcuni metaboliti dei pesticidi utilizzati per esempio in viticoltura. Sappiamo che la nostra regione ha avuto un'enorme espansione della cultura viticola, purtroppo ci sono anche qui dei rovesci della medaglia, alcuni metaboliti li stiamo trovando in modo sempre più preoccupante nelle acque superficiali, quindi sarà molto interessante, questo non abbiamo per ora dei dati, andarli a vedere. Questi sono discorsi tipici poi da ricerca universitaria, perché queste cose sono sempre state fatte in strettissimo rapporto con dipartimenti, centri di ricerca eccetera. Sulla lotta all'erosione invece, quelle sistemazioni tipiche che abbiamo visto in varie immagini, quelle sistemazioni a girapoggio come si dice, dove i filari oltre che essere associati ai ciglionamenti venivano proprio piantati lungo le linee di livello, si è visto che possono avere un effetto notevolissimo sia nella riduzione del trasporto solido, quindi dell'erosione del suolo, ma anche per la regimazione delle acque. Il collega Balanger ha mostrato il sud-ovest della Francia, il grande progetto Agrove che loro hanno seguito con decine e decine di aziende punta moltissimo a lavorare sul ciclo dell'acqua attraverso i sistemi agroforestali, una logica proprio di grande scala, di paesaggio, con i due meccanismi: lotta all'erosione superficiale, che è una delle emergenze che sappiamo a livello planetario, l'Europa non è di meno, e il cambiamento climatico lo sta peggiorando, e dall'altra parte capacità che quei sistemi hanno, rallentano il runoff, rallentano l'acqua e la fanno infiltrare, e quindi si trasferisce da deflusso superficiale con bassi tempi di corrivazione in deflusso profondo, e quindi ricarica delle falde, disponibilità. Ecco, quindi sono tutte cose. Oggi sicuramente non c'era spazio per approfondire queste singole cose, però penso che chi ha seguito i lavori, anche prendendo singolarmente i contatti con i vari ricercatori, possa avere molte di queste risposte. Spero di aver risposto correttamente. Altre domande? Allora, intanto... pardon. Sì. L'ho scritta perché ho paura di dimenticarmela. Allora, a parità di terreno coltivato, un progetto maturo di agroforestazione, nel senso con alberi già adulti e un sistema completo e attivo, agrosilvopastorale, dà effettivamente dei vantaggi economici e produttivi a lungo termine, parlo ovviamente, o resta una scelta etica che giova all'ambiente, ma magari a un imprenditore agricolo che guarda anche ai guadagni a breve termine, e una scelta sconveniente? Cioè, non so se ho spiegato bene la domanda. No, più che altro perché se io voglio investire in questo ambito devo anche guardare, oltre a quello che è il bene comune, anche la possibilità che ho io di portarlo a termine, non solamente basandomi su incentivi che vengono da fuori. Marco, penso, da progettista. Ciao. Il pubblico da casa. Io provo a dare una risposta, però sicuramente sarà una risposta da dare a più mani. Da tutte le slide, da tutte le presentazioni fatte oggi, si è visto che c'è una effettiva convenienza economica, quantomeno teorica. Per quanto riguarda la parte pratica,
Questo però parlo dal punto di vista prettamente forestale, io sono forestale, quindi la parte agronomica non mi compete, perché non la conosco, quindi. Dipende dalla tipologia di filiera presente, nel senso che se la tua azienda ipotetica è posta in un territorio dove non è l'unica che fa agroforestazione e ha 10 piante poi da mettere in commercio, la convenienza economica non c'è. Se invece si crea un sistema molto ampio di aziende con grandi superfici che riescono a mettere in moto tutta la filiera, da chi viene a prendere le piante, chi va a fare la pneumolazione e poi le porta in tutto quello che è il sistema veneto, che comunque è un'eccellenza dalla segheria in poi. Prima della segheria siamo ancora un po' in una fase embrionale che deve ancora bene capire cosa fare. Ecco, in quel caso lì quella c'è la convenienza economica. È interessante quello che parlava prima il collega francese sulla possibilità di esternare il servizio. Quella è una cosa che potrebbe essere interessante se riusciamo a formare dei tecnici competenti agroforestali, i quali creano queste società in cui vanno a dire tu agricoltore mi dai quel pezzo di terreno, io te lo gestisco con la forestazione, tu fai l'agro e poi vediamo come andare a tirare le somme a fine del turno, che se si parla di pioppo in 8-10 anni o di paoloni anche meno si riesce a fare. Ovvio che se poi si parla di specie, non so, le farne di cui citavo prima, lì si parla di 20-40 anni, allora il discorso è un po' diverso, però io la vedrei così, cioè le cose importanti è la filiera, altrimenti resta pura teoria. Per quanto riguarda la mia esperienza sui sistemi appunto con animali, in alcune aziende che ci lavorano da diversi anni, in cui abbiamo fatto i conti, sicuramente sì, ci sono degli aspetti di vantaggio economico, in un sistema però agroalimentare fortemente distorto, in cui, come dire, chi produce cibo, il produttore primario di cibo, non ha mai la giusta remunerazione, se no non esisterebbe il sistema dei contributi. Ecco. Partendo da questo presupposto, un sistema agroforestale, la mia esperienza principale è quella oliveto ruminanti. Sicuramente in un ettaro produci di più che non solo a fare l'olio d'oliva. Ecco. In più l'animale ti tiene l'erba bassa, quindi ti fa risparmiare dei soldi. Quindi nelle aziende in cui abbiamo fatto questi conti, alla fine risparmi erba da dare agli animali, risparmi paglia per la stalla, risparmi gasolio, risparmi ore uomo, quindi il bilancio aziendale ne ha un vantaggio. Io ti parlo dei sistemi con animali naturalmente. Poi concordo col collega forestale, è tutto un problema di filiera, cioè di come riesci a valorizzare il tuo prodotto. Se vai col tuo prodotto nel mercato globale sei nelle mani, come sappiamo, della volatilità eccetera. Se invece ti crei una tua filiera sei molto più resiliente, ecco, soprattutto se su mercati locali e diversificati. Altre domande? Allora lascerei ora la parola finale Grazie mille. Allora, vista la bassa statura, salgo sul palco così mi vedete tutti. Per evitare la diaspora farò ultima, diciamo, farò velocissimamente, non vi voglio rubare più di 30 secondi. Vi chiedo di aprire la cartellina che avete vicino a voi. E dentro la cartellina c'è un bellissimo flyer che a nome dell'Associazione Italiana di Agroforestazione, di cui sono il presidente, di cui sono onorato di essere succeduto a Giustino, c'è un bellissimo flyer che vi ricorda che il 6 e il 7 dicembre di quest'anno questo direttivo organizza il primo forum nazionale di agroforestazione. Ci troveremo a Roma. È un forum, non è un convegno, l'idea è quella di partecipare a 1 o 2 giorni di tavole rotonde plenarie in cui continueremo, come abbiamo fatto oggi, a discutere degli aspetti fondanti dell'agroforestazione. Una parola sicuramente che ci rappresenta di più è interazione, è quella che vorremmo fare non solo col capitale, diciamo, verde, col capitale naturale, ma col capitale umano.
L'idea è quella di confrontarci, trovare soluzioni, come vedete ci sono molteplici aspetti, punti di vista differenti, risultati differenti. Come un bravo studente di scienze agrarie la risposta a qualsiasi domanda è dipende, e dipende esattamente dalle condizioni a contorno, dalla vocazionalità del territorio, dalle filiere che si riescono a instaurare, e quindi è un discorso che si basa sulla discussione, sull'interazione appunto e sulla reciproca, diciamo, proattività a trovare soluzioni. Ecco, il forum vuole essere proprio questo, sarà un momento in cui non ci saranno presentazioni, giornate di presentazioni di accademici, ma ci saranno momenti di confronto, non ci saranno poster, sarà una cosa che stiamo tentando di pensare, organizzare la cosa più innovativa possibile per tentare di unire gli attori politici. Grazie al patrocinio del Ministero saremo a Roma, saremo nella sede del CNR, ma nella prossimità dei vari ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura, che speriamo ci daranno patrocinio entrambi. Ovviamente abbiamo scelto la capitale d'Italia per partire con questa prima attività. L'idea è quella di trovare soluzioni comuni per lo sviluppo, e siamo all'inizio del nuovo CSR, giusto? Quindi niente, buon lavoro a tutti, e da parte dell'Associazione Italiana di Agroforestazione vi chiederei di fare un applauso agli organizzatori, perché è una giornata meravigliosa. Grazie veramente di cuore. Bene, non mi resta che... Aspetta, uno qua con il microfono e l'altro non so più quale usare. Allora, anche da parte mia un vivo ringraziamento, solo alcune comunicazioni di servizio finale che mi sono state giustamente segnalate dal dottor Stefano Barbieri. Allora, per coloro ovviamente che devono certificare i crediti formativi, ricordo che dovete anche firmare all'uscita per questioni ovviamente di regolarità nella documentazione, perché non vorrei mai che dopo l'ordine presentasse qualche problematicità a questo riguardo. Allora, ricordo inoltre che domani mattina realizzeremo appunto la visita in campo. Per gli studenti, come ho già detto loro più volte, abbiamo già organizzato anche un'attività di trasporto, e ci ritroviamo fuori ovviamente dal campus di Agripolis alle 8:45. Quindi vi ricordo appunto la puntualità, perché poi la giornata ovviamente è ricca di attività e quindi dobbiamo anche lì mantenere evidentemente una adeguata tempistica. Bene, allora non mi resta che ringraziarvi per questa vostra partecipazione molto, molto attenta, molto come dire, anche continua, nonostante diciamo una giornata estremamente ricca e anche intensa, diciamo. E quindi un ringraziamento veramente di cuore da parte di noi che abbiamo organizzato questa iniziativa, sperando veramente che sia di auspicio perché queste attività di agroforestazione veramente possano decollare, ovviamente non solo qui da noi in Regione Veneto, ma anche nel nostro contesto nazionale. Quindi veramente speriamo che questo primo incontro, questi primi colloqui veramente siano forieri di risultati sui territori che veramente come dire, ci facciano dire vabbè, c'ero anch'io quella volta, abbiamo avviato questo nuovo percorso, quindi veramente speriamo che questo sia veramente di utilità. Grazie a tutti e arrivederci e a presto a risentirci. Ovviamente tutte le documentazioni le trovate online, tutte le presentazioni, i video e quant'altro. Grazie e buona serata.